fratelli e sorelle, il Signore vi dia pace. Celebriamo l'ufficio delle letture e le lodi del venerdì della seconda settimana del tempo di Pasqua. Alla luce della risurrezione e del dono dello Spirito Santo si manifesti il mistero di Cristo e Signore, apri le mie labbra. Il Signore è veramente risorto. Alleluia, alleluia. Il Signore è veramente risorto. Alleluia, alleluia. Venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie. A Lui acclamiamo con canti di gioia. Il Signore è veramente risorto. Alleluia, alleluia. Poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dei. Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti, suo il mare, egli l'ha fatto, le sue mani hanno plasmato la terra. Il Signore è veramente risorto, alleluia, alleluia. Venite prostrati, adoriamo. In ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Egli è il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che egli conduce. Il Signore è veramente risorto. Alleluia, alleluia. Ascoltate oggi la sua voce. Non indurite il cuore, come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri. Mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere. Il Signore è veramente risorto. Alleluia. Per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore traviato. Non conoscono le mie vie, perciò ho giurato nel mio sdegno. Non entreranno nel luogo del mio riposo. Il Signore è veramente risorto. Alleluia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore è veramente risorto. Alleluia, alleluia.
il gran giorno di Dio, splendente di santa luce, nasce nel sangue di Cristo, l'aurora di un mondo nuovo. Torna alla casa il prodigo, splende la luce al cieco, il buon ladrone graziato, dissolve l'antica paura. Gli angeli guardano attoniti il supplizio della croce, da cui l'innocente ebreo salgono uniti al trionfo. O mistero insondabile dell'umana redenzione, morendo sopra il patibolo, Cristo sconfigge la morte. Giorno di grandi prodigi, la colpa cerca il perdono, l'amore vince il timore, la morte dona la vita. Irradia sulla tua Chiesa la gioia pasquale, o Signore, unisci alla tua vittoria i rinati nel battesimo. Sia lode e onore a Cristo, vincitore della morte, al Padre e al Santo Spirito, ora e nei secoli eterni. Non punirmi, Signore, nel tuo sdegno abbi pietà di me. Signore, non castigarmi nel tuo sdegno, non punirmi nella tua ira. Le tue frecce mi hanno trafitto, su di me è scesa la tua mano. Per il tuo sdegno non c'è in me nulla di sano, nulla intatto nelle mie ossa per i miei peccati. Le mie iniquità hanno superato il mio capo, ne carico pesante mi hanno oppresso. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Non punirmi, Signore, nel tuo tuo sdegno sdegno abbi pietà di me. Ogni mio desiderio è di fronte a te, o Signore. Alleluia. Putridre e fetide sono le mie piaghe, a causa della mia stoltezza. Sono curvo e accasciato, triste mi aggiro tutto il giorno. I miei fianchi sono torturati, in me non c'è nulla di sano. Afflitto e sfinito all'estremo, ruggisco per il fremito del mio cuore. Signore, davanti a te ogni mio desiderio, e il mio gemito a te non è nascosto. Palpita il mio cuore, la forza mi abbandona, spegne la luce dei miei occhi. Amici e compagni si scostano dalle mie piaghe, i miei vicini stanno a distanza. Tende lacci chi attenta alla mia vita, trama insidie chi cerca la mia rovina, e tutto il giorno medita inganni.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Ogni mio desiderio è di fronte a te, o Signore. Alleluia. A te confesso la mia colpa, non abbandonarmi, Dio mia salvezza. Alleluia. Io come un sordo non ascolto e come un muto non apro la bocca. Sono come un uomo che non sente e non risponde. In te spero, Signore. Tu mi risponderai, Signore Dio mio. Ho detto di me non godano, contro di me non si vantino, quando il mio piede vacilla. Poiché io sto per cadere, io ho sempre dinanzi la mia pena. Ecco confesso la mia colpa, sono in ansia per il mio peccato. I miei nemici sono vivi e forti, troppi mi odiano senza motivo, mi pagano il bene col male, mi accusano perché cerco il bene. Non abbandonarmi, Signore, no, da me non stare lontano. Accorri in mio aiuto, Signore mia salvezza. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, com'era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. A te confesso la mia colpa, non abbandonarmi, Dio mia salvezza. Alleluia. Per la tua risurrezione, o Cristo, alleluia. Gioiscono i cieli e la terra, alleluia. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni, Apostolo. Io, Giovanni, ebbi una visione. Una porta era aperta nel cielo. La voce che prima avevo udito parlarmi come una tromba diceva: «Sali quassù, ti mostrerò le cose che devono accadere in seguito». Subito fui rapito in estasi, ed ecco c'era un trono nel cielo e sul trono uno stava seduto. Colui che stava seduto era simile nell'aspetto a diaspro e cornalina. Un arcobaleno simile a smeraldo avvolgeva il trono. Attorno al trono, poi, c'erano 24 seggi e sui seggi stavano seduti 24 vegliardi avvolti in candide vesti con corone d'oro sul capo. Dal trono uscivano lampi, voci e tuoni. 7 lampade accese ardevano davanti al trono, simbolo dei 7 spiriti di Dio. Davanti al trono vi era come un mare trasparente simile a cristallo. In mezzo al trono e intorno al trono vi erano 4 esseri viventi pieni d'occhi davanti e di dietro. Il primo vivente era simile a un leone, il secondo essere vivente aveva l'aspetto di un vitello, il terzo vivente aveva l'aspetto d'uomo, il quarto vivente era simile a un'aquila mentre vola. I 4 esseri viventi hanno ciascuno 6 ali, intorno e dentro sono costellati di occhi. Giorno e notte non cessano di ripetere: Santo, Santo, Santo il Signore Dio l'Onnipotente, colui che era, che è e che viene. E ogni volta che questi esseri viventi rendevano gloria, onore e grazie a colui che è seduto sul trono e che vive nei secoli dei secoli, i 24 vegliardi si prostravano davanti a colui che siede sul trono
e adoravano colui che vive nei secoli dei secoli e gettavano le loro corone davanti al trono, dicendo: Tu sei degno, o Signore Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per la tua volontà furono create e sussistono. Santo, santo, santo il Signore Dio, l'Onnipotente, colui che era, che è e che viene. Tutta la terra è piena della sua gloria. Alleluia. I serafini proclamavano l'uno all'altro: Santo, 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 è il Signore Dio dell'universo. Tutta la terra è piena della sua gloria. Alleluia. Dai discorsi San Teodoro studitavate, o dono preziosissimo della croce, quale splendore appare alla vista, tutta bellezza e tutta magnificenza, albero meraviglioso all'occhio e al gusto, e non immagine parziale di bene e di male come quello dell'Eden. Un albero che dona la vita, non la morte, illumina e non ottenebra, apre l'adito al paradiso, non espelle da esso. Su quel legno sale Cristo, come un re sul carro trionfale. Sconfigge il diavolo, padrone della morte, e libera il genere umano dalla schiavitù del tiranno. Su quel legno sale il Signore, come un valoroso combattente. Viene ferito in battaglia alle mani, ai piedi, al divino costato, ma con quel sangue guarisce le nostre libidure, cioè la nostra natura ferita dal serpente velenoso. Prima venimmo uccisi dal legno, ora invece per il regno recuperiamo la vita. Prima fummo ingannati dal legno, ora invece con il legno scacciamo l'astuto serpente. Due straordinari mutamenti. Al posto della morte ci viene data la vita, invece della corruzione l'immortalità, invece del disonore la gloria. Perciò non senza ragione esclama il Santo Apostolo: quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per il quale il mondo è per me crocifisso, io lo sono per il mondo. Quella somma sapienza che fiorì dalla croce rese vana la superba sapienza del mondo e la sua arrogante stoltezza. I beni di ogni genere che ci vennero dalla croce hanno eliminato i germi della cattiveria e della malizia. All'inizio del mondo solo figure e segni premonitori di questo legno notificavano e indicavano i grandi eventi del mondo.
Stai attento infatti tu, chiunque tu sia, che hai grande brama di conoscere. Noè non ha forse evitato per sé, per tutti i suoi familiari e anche per il bestiame, la catastrofe del diluvio decretata da Dio in virtù di un piccolo legno? Pensa alla verga di Mosè. Non fu forse un simbolo della croce? Cambiò l'acqua in sangue, divorò i serpenti fittici dei maghi, percorse il mare, lo divise in due parti, ricondusse poi le acque del mare al loro normale corso e sommerse i nemici, salvò invece coloro che erano il popolo legittimo. Tale fu anche la verga di Aronne, simbolo della croce che fiorì in un sol giorno e rivelò il sacerdote legittimo. Anche Abramo prefigurò la croce quando legò il figlio sulla catasta di legna. La morte fu uccisa dalla croce e Adamo fu restituito alla vita. Della croce tutti gli apostoli si sono gloriati, ogni martire ne venne coronato e ogni santo santificato. Con la croce abbiamo rivestito Cristo e ci siamo spogliati dell'uomo vecchio. Per mezzo della croce noi pecorelle di Cristo siamo stati radunati in un unico ville e siamo destinati alle eterne dimore. Albero glorioso collocato in mezzo al paradiso, morendo su di te l'autore della salvezza, vinse la nostra morte. Alleluia. Tra tutti gli alberi della terra sei il più nobile. Morendo su di te l'autore della salvezza, vinse la nostra morte. Alleluia. Coraggio, figlio, i tuoi peccati sono perdonati. Alleluia. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nel tuo grande amore cancella il mio peccato. Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. Conosco la mia colpa. Il peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che male è ai tuoi occhi io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio. Ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza. Purificami con sopo e sarò mondato, lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai spezzato. Distogli lo sguardo dai miei peccati
cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito santo. Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso. Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode, poiché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato, tu, Dio, non disprezzi. Nel tuo amore fa grazia Sion, rialza le mura di Gerusalemme. Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Coraggio, figlio, i tuoi peccati sono perdonati. Alleluia. Tu, Dio, eri al fianco del tuo Cristo per salvare il tuo popolo. Alleluia. Signore, ho ascoltato il tuo annunzio. Signore, ho avuto timore della tua opera. Nel corso degli anni manifesta, falla conoscere nel corso degli anni. Nello sdegno ricordati di avere clemenza. Dio viene da te, il Santo dal Monte Palma. La sua maestà ricopre i cieli, delle sue lodi è piena la terra. Il suo splendore è come la luce, bagliori di folgore escono dalle sue mani, là si cela la sua potenza. Sei uscito per salvare il tuo popolo, per salvare il tuo consacrato. Hai affogato nel mare i cavalli dell'Empio, nella melma di grandi acque. Udito e fremette il mio cuore, a tal voce tremò il mio labbro. Zaccaria entra nelle mie ossa e sotto di me tremano i miei passi. Sospiro nel giorno dell'angoscia, che verrà contro il popolo che ci opprime. Il fico infatti non metterà germogli, nessun prodotto daranno le viti, cesserà il raccolto dell'olivo. I campi non daranno più cibo, i greggi spariranno dagli ovili e le stalle rimarranno senza buoi. Ma io gioirò nel Signore, esulterò in Dio mio Salvatore. Il Signore Dio è la mia forza, egli rende i miei piedi come quelli delle cerve e sulle alture mi fa camminare. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tu, Dio, eri al fianco del tuo Cristo per salvare il tuo popolo.
Città di Dio, loda il tuo Signore che ti dona la pace. Alleluia. Glorifica il Signore Gerusalemme, loda Sione il tuo Dio, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli, e ha messo pace nei tuoi confini, e ti saziano un fiore di frumento, manda sulla terra la sua parola, il suo messaggio corre veloce, fa scendere la neve come lana, come polvere sparge la brina, getta come briciole la grandine, di fronte al suo gelo chi resiste? Manda una sua parola ed ecco si scioglie, fa soffiare il vento e scorrono le acque, annunzia Giacobbe la sua parola, le sue leggi, i suoi decreti a Israele. Così non ha fatto con nessun altro popolo, non ha manifestato ad altri i suoi precetti. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Città di Dio, loda il tuo Signore che ti dona la pace. Alleluia. Dio ha risuscitato Cristo dai morti in modo che non abbia mai più a tornare alla corruzione. Infatti ha dichiarato: darò a voi le cose sante promesse a Davide, quelle sicure. Per questo anche in un altro luogo dice: non permetterai che il tuo santo subisca la corruzione. Per risorto ha lasciato il sepolcro. Alleluia, alleluia. Per risorto ha lasciato il sepolcro. Alleluia, alleluia. Il Signore è crocifisso per noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. E solo lasciato il sepolcro. Alleluia, alleluia. Gesù prese i pani, rese grazie e li distribuì a tutti i presenti. Alleluia.
Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo, salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo nostro padre, di concederci liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore e santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni, e tu bambino sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati, grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù prese i pani, rese grazie e li distribuì a tutti i presenti. Alleluia. Dio Padre, che ha risuscitato il Cristo suo Figlio, darà la vita anche ai nostri corpi mortali per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi. Diciamo con fede: Signore, donaci una vita nuova nel tuo Spirito. Padre Santo, che hai glorificato il tuo Figlio immolato sulla croce, Accogli il nostro umile sacrificio e guidaci alla vita eterna. guarda con amore gli artigiani, i contadini e gli operai. Sostieni la loro fatica con la luce della fede. Fa che il nostro lavoro glorifichi il tuo nome. E giovi all'edificazione del tuo regno. Aprici gli occhi e il cuore alle necessità dei fratelli. Fa che impariamo ad amarci e ad aiutarci sinceramente. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. O
Padre misericordioso, che hai voluto che il tuo Figlio subisse per noi il supplizio della croce per liberarci dal potere del nemico, donaci di giungere alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Andate in pace. Vergine Immacolata, Madre della Chiesa e Madre mia, mi affido a te con tutto me stesso, accettando con gioia dalle mani del Figlio tuo il progetto di grazia da sempre pensato per me dal Padre Celeste. Fa che docile all'azione dello Spirito io divenga strumento efficace per l'edificazione del Regno, nella fedeltà alla vocazione ricevuta, in comunione con tutti i fratelli, specialmente i più poveri e bisognosi di perdono. Pertanto ti offro, Maria, le preghiere, le azioni e i sacrifici di questo giorno. O Maria concepita senza peccato, prega per noi che a te ricordiamo e per quanti a te non ricorrono, in particolare per i nemici della Santa Chiesa e per quelli che ti sono raccomandati. Tua Chiesa e donale unità e pace secondo
nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Carissimi fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Signore, che ci fai dono del tuo Spirito, Cristo, che sostieni ogni cosa con la potenza della tua parola. Signore, che hai vinto la morte e regni nei secoli. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, speranza e luce di chi ti cerca con cuore sincero, donaci di innalzare una preghiera a te gradita e di esaltarti sempre con il servizio della lode. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni si alzò nel Sinedrio un fariseo, di nome Gamaliele, dottore della legge, stimato da tutto il popolo. Diede ordine di far uscire gli apostoli per un momento e disse: Uomini di Israele, badate bene a ciò che state per fare a questi uomini. Tempo fa sorse Teuda, infatti, che pretendeva di essere qualcuno, e a lui si aggregarono circa 400 uomini, ma fu ucciso, e quelli che si erano lasciati persuadere da lui furono dissolti e finirono nel nulla. Dopo di lui sorse Giuda il Galileo, al tempo del censimento, e indusse gente a seguirlo, ma anche lui finì male, e quelli che si erano lasciati persuadere da lui si dispersero. Ora perciò io vi dico, non occupatevi di questi uomini e lasciateli andare. Se infatti questo piano o quest'opera fosse di origine umana, verrebbe distrutta, ma se viene da Dio non riuscirete a distruggerli. Non vi accada di trovarvi addirittura a combattere contro Dio. Seguirono il suo parere e richiamati gli apostoli
li fecero flagellare e ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesù. Quindi li rimisero in libertà. Essi allora se ne andarono via dal Sinedrio, lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù. E ogni giorno nel Tempio e nelle case non cessavano di insegnare e di annunciare che Gesù è il Cristo. Parola di Dio. Una cosa ho chiesto al Signore, abitare nella sua casa. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò paura? Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. Solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Alleluia, 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 Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Allora Gesù, alzati gli occhi, vide una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare? Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo. Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: c'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. Ma che cos'è questo per tanta gente? Rispose Gesù: fateli sedere. C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. E quando furono saziati,
disse ai suoi discepoli: raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto. Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo. Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Potremmo dire che una piccola sintesi di quanto abbiamo ascoltato oggi può essere una domanda. Che cosa cerco e chi cerco? Tanto che il Vangelo finisce con: sapendo Gesù che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte lui da solo. Gesù non cerca il successo e non cerca di essere re in una certa maniera, mentre le persone cercano Gesù per i loro interessi, cercano di farlo re. Nella prima lettura il Sinedrio cerca di risolvere un problema abbastanza grosso, perché questi qui annunciano Gesù risorto e la gente comincia a credere. Che cosa cerchiamo? Questo ci è stato ripetuto, o meglio, noi abbiamo ripetuto nel Salmo: una cosa ho chiesto al Signore, abitare nella sua casa. E nelle strofe: una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco. Davvero questa sola io cerco, Signore? Cioè abitare nella tua casa? Perché se questa sola cosa io cerco, arriverò a contemplare la bellezza del Signore, dice sempre il Salmo. E poi sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Cercare il Signore ci porta a contemplare la bellezza e la bontà sua, e questo ci viene fatto anche grazie alla condivisione. Nella prima lettura la condivisione e il coraggio dei discepoli ci hanno portati a credere nel Signore risorto. Ogni giorno nel Tempio e nelle case non cessavano di insegnare ed annunciare che Gesù è il Cristo. Finisce così la prima lettura. Grazie alla loro condivisione noi possiamo cercare ogni giorno il Signore per arrivare a questa contemplazione. E nel Vangelo la condivisione di una mensa, potremmo dire così, improvvisata, che richiama la condivisione della mensa eucaristica, ci porta appunto a contemplare la bellezza e la bontà del Signore. E all'inizio di questa celebrazione, nell'orazione che io ho fatto a nome di tutti voi, le prime parole sono queste: o Dio, speranza e luce di chi ti cerca con cuore sincero. Chiediamo quindi al Signore davvero questa grazia di cercarlo ogni giorno, perché grazie anche alla condivisione che le altre persone fanno dell'annuncio loro, della loro testimonianza e anche di cose pratiche, anche noi arriviamo davvero a contemplare la bellezza e la bontà del Signore.
Carissimi fratelli e sorelle, il Signore Gesù Cristo offre il banchetto della vita eterna al popolo pellegrinante nel deserto. Nel suo nome invochiamo Dio nostro Padre dicendo: Donaci il tuo pane, Signore. Donaci il tuo pane, Signore. Per i ministri della Chiesa, perché, docili alla voce dello Spirito, sappiano parlare con sapienza e guidare il popolo loro affidato. Preghiamo. Donaci il tuo pane, Signore. Per i popoli afflitti dalla fame e dalla sete, perché il progresso, la solidarietà e la giustizia possono aiutarli a uscire dalla loro condizione e a vivere dignitosamente. Preghiamo. Donaci il tuo pane, Signore. Per i cristiani, perché siano testimoni del Signore risorto, ovunque si trovano e in ogni circostanza. Preghiamo. Donaci il tuo pane, Signore. Per i morenti, perché abbiano la grazia di ricevere l'Eucaristia come viatico nel loro passaggio da questo mondo al Padre. Preghiamo. Donaci il tuo Padre, Signore. Per noi, perché chiamati da Dio al banchetto dell'agnello pasquale, siamo resi degni e riconoscenti per la grazia di questo dono. Preghiamo. Donaci il tuo pane, Signore. Padre provvidente e misericordioso, che ti sei degnato di offrirci il tuo Figlio quale pastore e guida nel cammino verso te, fa che, aderendo a Lui, impariamo ad accogliere e a vivere l'amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Padre misericordioso, le offerte di questa famiglia, perché con l'aiuto della tua protezione custodisca i doni ricevuti e raggiunga quelli eterni. Per Cristo nostro Signore. Per chiedere la grazia di questa contemplazione,
facciamo la preghiera eucaristica quarta, dove davvero vediamo la storia della salvezza in atto. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie. È bello cantare la tua gloria, Padre Santo, unico Dio vivo e vero, prima del tempo e in eterno tu sei, nel tuo regno di luce inaccessibile. Tu solo sei buono e fonte della vita e hai dato origine all'universo per effondere le tue benedizioni su tutte le creature e allietarle con gli splendori della tua luce. Schiere innumerevoli di angeli stanno davanti a te per servirti, contemplano la gloria del tuo volto e giorno e notte cantano la tua lode. Insieme con loro anche noi, fatti voce di ogni creatura che è sotto il cielo, confessiamo il tuo nome ed esultanti cantiamo. Padre Santo, per la tua grandezza. Tu hai fatto ogni cosa con sapienza e amore. Hai creato l'uomo a tua immagine. Alle sue mani hai affidato la cura del mondo intero, perché nell'obbedienza a te, unico creatore, esercitasse la signoria su tutte le creature. E quando per la sua disobbedienza l'uomo perse la tua amicizia, tu non l'hai abbandonato in potere della morte, ma nella tua misericordia a tutti sei venuto incontro, perché coloro che ti cercano ti possano trovare. Molte volte hai offerto agli uomini la tua alleanza e per mezzo dei profeti hai insegnato a sperare nella salvezza. Padre Santo, hai tanto amato il mondo da mandare a noi nella pienezza dei tempi il tuo unigenito Figlio come Salvatore. Egli si è fatto uomo per opera dello Spirito Santo ed è nato dalla Vergine Maria. Ha condiviso in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Ai poveri annunciò il Vangelo di salvezza, la libertà ai prigionieri, agli afflitti la gioia. Per attuare il tuo disegno di redenzione consegnò se stesso alla morte e risorgendo distrusse la morte e rinnovò la vita. E perché non vivessimo più per noi stessi, ma per Lui che è morto e risorto per noi, ha mandato Padre lo Spirito Santo, primo dono ai credenti, a perfezionare la sua opera nel mondo e compiere ogni santificazione. Ora ti preghiamo, Padre, venga il tuo Santo Spirito a santificare questi doni, perché diventino il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo, nella celebrazione di questo grande mistero che ci ha lasciato come alleanza eterna. Egli, venuta l'ora di essere glorificato da te, Padre Santo, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine.
e mentre cenava con loro, prese il pane, pronunciò la benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. In questo memoriale della nostra redenzione celebriamo, Padre, la morte di Cristo, la sua discesa agli inferi, proclamiamo la sua risurrezione e ascensione al cielo, dove siede alla tua destra. E in attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo il suo corpo e il suo sangue, sacrificio a te gradito e fonte di salvezza per il mondo intero. Guarda con amore, o Dio, il sacrificio che tu stesso hai preparato per la tua Chiesa, e a tutti coloro che parteciperanno a quest'unico pane e a quest'unico calice, concedi che, riuniti in un solo corpo dallo Spirito Santo, diventino offerta viva in Cristo, a lode della tua gloria. Ora, Padre, ricordati di tutti quelli per i quali noi ti offriamo questo sacrificio, del tuo servo e nostro Papa Francesco, del nostro Vescovo Domenico, dell'Ordine Episcopale, dei presbiteri, dei diaconi, di coloro che si uniscono alla nostra offerta, di quanti sono qui riuniti, dell'intero tuo popolo e di tutti quelli che ti cercano con cuore sincero. Ricordati anche di coloro che sono morti nella pace del tuo Cristo e tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Padre misericordioso, concedi a tutti noi tuoi figli di ottenere con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli Santi, San Francesco, Santa Chiara, l'eredità eterna nel tuo regno, dove con tutte le creature, liberate dalla corruzione del peccato e della morte, canteremo la tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni
e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Cambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto la parola e io sarò salvato. (135) Prendete
Preghiamo. Custodisci con instancabile amore, o Padre, il popolo che hai salvato, perché coloro che sono stati redenti dalla passione del tuo Figlio partecipino alla gioia della sua risurrezione. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Preghiamo grazie da Dio. 54. Sia lodato Gesù Cristo. Ciao amici miei, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano, il Vangelo del giorno venerdì 21 aprile, Sant'Anselmo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. O Dio, speranza e luce di chi ti cerca con cuore sincero, donaci di innalzare una preghiera a te gradita e di esaltarti sempre con il servizio della lode. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Allora Gesù, alzati gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comperare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli disse Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo. Gli disse allora uno dei discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. Ma che cos'è questo per tanta gente?» Rispose Gesù: «Fateli sedere». C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e dopo aver reso grazie li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto».
Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Nel Vangelo di Giovanni viene raccontato questo dettaglio che agli altri evangelisti è sfuggito, ovvero che Gesù, dopo aver moltiplicato i pani per le folle, decise di ritirarsi sul monte da solo. Infatti la gente voleva prenderlo per farlo re. Certo, possiamo ben capire che tutti questi poveracci che vivevano di stenti e che inoltre, come se non bastasse, venivano anche tartassati dai politici di turno, sarebbero stati ben felici di avere come re una persona onesta e generosa come Gesù. Ma dubito che Gesù avrebbe mai potuto essere un buon re, nel senso che per poterlo essere avrebbe dovuto rinunciare al suo insegnamento. E poi provate a immaginare quante persone se ne sarebbero approfittate della sua bontà. E questo mi fa pensare a ciò che stiamo facendo anche noi. Mi riferisco a noi cristiani che diciamo che Gesù è il nostro Signore. Ma chissà quanto ce ne stiamo approfittando della sua bontà. Chissà quante ingiustizie compiamo sentendoci protetti dall'ombrello della sua misericordia. Quanta pigrizia nello svolgere la nostra missione senza mai prendere troppo sul serio i suoi insegnamenti. Più il re è buono e più i cittadini di quel regno devono essere persone oneste e responsabili, altrimenti la bontà del re diventa controproducente. E allora noi che abbiamo un re immensamente buono, cerchiamo di non approfittarcene, ma di saper corrispondere adeguatamente a tanto amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E do il benvenuto a chi ci segue da poco e clicca per iscriverti subito e unirti alla comunità per restare sempre aggiornato e favorire la diffusione del Vangelo. Ti auguro di cuore una buona giornata e un carissimo saluto. Ciao ciao e abbi cura di te. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, la prima lettura di oggi riporta la vicenda degli apostoli che vengono flagellati e oltraggiati a motivo della fede in Gesù.
Ma essi, dice il testo sacro, se ne andarono via dal Sinedrio, lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù. Essere lieti nella tribolazione è una grazia grandissima, un dono particolare dello Spirito Santo, un dono che si può vedere in tutta la sua luce nella vita degli Apostoli. Ogni martire, e particolarmente ogni apostolo, ha cantato nella sua vita il salmo che oggi abbiamo ascoltato. Rileggiamolo quasi tutto, talmente bello e attuale. Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò paura? Il martire non teme nulla, anche in mezzo alle sofferenze del martirio, perché sa che il Signore è la sua difesa e la sua vita. Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario. La grazia più importante, l'unica in fin dei conti che dobbiamo sempre chiedere, è quella di abitare nella casa del Signore tutti i giorni della nostra vita, ovvero di entrare in paradiso per tutta l'eternità. Tutto il resto è secondario. Il brano del Vangelo di oggi, invece, ci riporta il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Le folle seguirono Gesù ed egli sentì compassione e per loro compì uno dei suoi più strepitosi miracoli, quello della moltiplicazione dei pani e dei pesci. C'è un particolare molto importante nel racconto di questa pagina del Vangelo. Gesù, per operare questo miracolo, si servì del piccolo contributo di 5 pani e 2 pesci. Questo è il modo di agire di Dio. Egli potrebbe far da solo, certamente, ma nella sua bontà egli si vuole servire della collaborazione delle sue creature. Così, con questo piccolo contributo, egli sfamò 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Se tutti gli uomini sapessero mettere a disposizione di Dio quello che possono dare, il mondo andrebbe certamente meglio. Non possiamo dire è poco quello che posso offrire. Se noi daremo il poco che abbiamo, il Signore metterà il resto. In un certo senso possiamo dire che Dio condiziona l'elargizione delle sue grazie al nostro umile e modesto contributo. Prima di tutto egli condiziona le grazie alla nostra preghiera, per cui se preghiamo otterremo i favori divini. In secondo luogo egli vuole pure la nostra fattiva collaborazione. Pensiamo all'esempio luminoso di Madre Teresa di Calcutta. Ella seppe mettere nelle mani di Dio tutto quello che lei era, e il Signore, servendosi di lei, compì delle meraviglie a favore di tanti poveri sventurati. Il Signore non vuole agire senza di noi, per cui se il mondo va male, incolpiamo noi stessi. Egli, l'Onnipotente, moltiplicherà i nostri poveri mezzi per realizzare delle grandi opere. Il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci ci mostra la sollecitudine di Gesù per tutti i nostri bisogni, anche quelli materiali, e la compassione del suo cuore divino. Egli ha compassione anche di noi e ci sostiene. Confidiamo sempre nella provvidenza, pensando che in cielo c'è qualcuno che si prende cura di noi. Quanto più grande sarà la nostra confidenza in Dio, tanto più sperimenteremo il suo aiuto. Tuttavia, il miracolo del Vangelo di oggi, prima di tutto, voleva preannunziare il mistero dell'Eucaristia. Per sfamare le anime, Gesù dice ai sacerdoti: voi stessi date loro da mangiare.
Ripetendo il gesto dell'ultima cena, i sacerdoti consacrano il pane e il vino che diventano il corpo e il sangue di Gesù. L'Eucaristia è il pane disceso dal cielo, con il quale il Redentore stesso è il cibo dell'anima fedele. E ora, cari fratelli e sorelle, termino con la benedizione. Per intercessione della Beata Vergine Maria e di San Giuseppe vi benedica e vi custodisca il Signore Onnipotente e vi liberi da ogni male, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Maria e Giuseppe. Pace e bene a tutti, fratelli e sorelle, santa giornata, Dio vi benedica tutti. Sono le 5 del mattino, oggi è 21 aprile 2023, preghiamo tutti insieme le preghiere del mattino. Oggi la Chiesa celebra la memoria di Sant'Anselmo d'Aosta, vescovo e dottore della Chiesa. Oggi si festeggia Sant'Anselmo d'Aosta, uno dei più grandi teologi dell'XI secolo. Fu abate dell'abbazia benedettina del Bec in Francia e poi arcivescovo di Canterbury e primate d'Inghilterra, ma è conosciuto soprattutto come teologo e come un grande filosofo. Ma chi era davvero Sant'Anselmo? Anselmo, che in tedesco significa protetto da Dio, era nato nell'anno 1033 ad Aosta, in una ricca e nobile famiglia. Il padre apparteneva alla famiglia lombarda dei Gisliberti, che lo affidò per l'educazione ai monaci benedettini. Anselmo chiese di entrare nello stesso ordine benedettino, ma l'abate, per non contrastare la volontà del padre Gundulfo, rifiutò la sua domanda, e ciò anche quando Anselmo, colpito da una grave malattia, tornò a chiedere di ricevere l'abito monastico. Colpito da quella delusione, Anselmo si diede per qualche anno alle sregolatezze giovanili, che aumentarono con la morte di sua mamma, la madre che tanto amava. Sembrava seguisse l'esempio del padre, uomo caratterialmente instabile e anche sciallacquatore, ma tra padre e figlio i rapporti erano così difficili che Anselmo decise di lasciare Aosta, rinunciando all'eredità paterna per emigrare in Francia, dove studiò nell'abbazia benedettina di Bec, famosa per una scuola di teologia, ponendosi alla scuola del famoso Lanfranco di Pavia, la stessa nella quale si formò anche il Papa Alessandro II. Il periodo di Bec è il periodo più felice della sua vita, nel quale si fa sempre più chiara in lui l'idea del servizio divino nell'esperienza monastica. Il monaco per lui è l'uomo della rettitudine, cioè della fedeltà assoluta alla verità di Dio.
Anselmo entrò in monastero, fu ordinato sacerdote e venne presto eletto abate. All'inizio dovette superare non poche ostilità da parte dei confratelli, ma grazie alla sua dolcezza riuscì a conquistare presto la loro simpatia e anche la fiducia dei monaci più diffidenti. Ai suoi confratelli insegnava a pregare, a meditare e a percorrere le vie dell'intelligenza teologica. Questa è una delle sue preghiere preferite. Lui pregava così: fa, o Signore, che io senta nel cuore ciò che tocco con l'intelligenza. Bella, cuore e intelligenza uniti nel dialogo con Dio. La fede di Anselmo, infatti, cercava l'appoggio nell'intelletto in attesa della visione beatifica e amava ripetere ancora: fides quaerens intellectum. I teologi lo sanno. In questo periodo scrisse le due opere più significative, che sono il Monologion e il Proslogion, nelle quali Anselmo, naturalmente in latino, nelle quali Anselmo affrontava il problema teologico dell'essenza e dell'esistenza. L'essenza e esistenza di Dio, mediante il celebre argomento ontologico che si può riassumere nella seguente proposizione. È difficile da comprendere, ma queste sono le tesi teologiche di Sant'Anselmo. La proposizione era: come gli universali sono pensati dalla nostra mente perché sono nelle cose, così se noi pensiamo Dio, egli deve esistere. Nei suoi trattati la mente, confortata dalla fede e dai testi delle Sacre Scritture, si avventura con tutte le sue capacità umane nella ricerca della conoscenza di Dio. In Anselmo, raziocinio filosofico, speculazione metafisica, preghiera filiale e contemplazione mistica si intrecciavano mirabilmente insieme. È uno dei più grandi teologi del nostro tempo, nonché scrittore fecondo e studioso instancabile. Viene considerato uno dei fondatori della teologia scolastica. Dopo la morte del suo maestro e poi arcivescovo di Canterbury, Anselmo venne chiamato a succedergli appunto a Canterbury. Si trovò a capo della Chiesa inglese in un momento davvero difficile per le ingerenze del potere civile in campo ecclesiastico e anche per le continue e indebite appropriazioni dei beni attraverso le investiture. La crisi si aggravò quando Guglielmo II si riservò il diritto di riconoscere il vero Papa tra Urbano II e l'antipapa Clemente III e rifiutò il permesso ad Anselmo di recarsi a Roma. Più tardi l'arcivescovo poté partire per l'Italia, dove partecipò a 2 concili, nei quali si sancì la separazione tra potere laico e quello ecclesiastico e si fissarono dure punizioni contro le investiture date dai laici. Il Papa condivise le ragioni di Anselmo, minacciando la scomunica ai laici che avessero investito dei religiosi. Naturalmente le decisioni del Papa irritarono il re, che impedì a Sant'Anselmo di rientrare nell'isola, costringendolo ad un esilio di 3 anni nella nazione francese, in Francia. Soltanto quando il re Enrico rinunciò alle sue pretese, alle investiture, alla confisca dei beni ecclesiastici e anche alle tasse, Anselmo tornò a Canterbury. Tenne un concilio a Londra per riaffermare l'indipendenza della Chiesa dal potere politico e si dedicò particolarmente alla formazione del clero. Anselmo trascorse gli ultimi anni della sua vita lavorando per una totale riconciliazione. Alla morte venne sepolto nella cattedrale di Canterbury, la stessa che più tardi vide il martirio di uno dei suoi successori, l'arcivescovo, ricordate, Thomas Becket, raccontato nel celebre romanzo intitolato Assassinio della cattedrale, avvenuto per difendere la libertà della Chiesa. E allora noi, nel giorno di Sant'Anselmo, rivolgiamo a Dio la seguente preghiera. O Signore,
concedimi il dono di un'eloquenza pacata e sapiente, di cui non possa gonfiarmi e neppure elevarmi al di sopra dei miei fratelli, per questo tuo dono. Ti prego, metti sulla mia bocca parole di speranza, di edificazione e di incoraggiamento, secondo il tuo Santo Spirito, affinché io sia in grado di esortare i buoni a una vita migliore e, con la parola e con l'esempio, richiamare sulla retta via quelli che l'hanno smarrita. Le parole che darai al tuo servo siano come dardi appuntiti e frecce ardenti, che colpiscano le menti degli uditori e vi accendano il fuoco del timore, dell'amore verso di te. Amen. Regina Celi letare, alleluia. Quia meruis di portare, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Regina Celi letare, alleluia. Alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia. ora pro nobis Deum, alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, oh mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior gloria di Dio. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno,
in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente in tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo fare e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ad ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute.
Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, chiediamo al Signore perdono per tutti i nostri peccati e chiediamolo con un atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, specialmente quelle più sole, disperse, abbandonate e consacrate, e per quelle che non prega mai nessuno. Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della loro fragilità umana. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Preghiamo per tutti i bambini e i giovani del mondo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti, fratelli e sorelle. Dio vi benedica sempre. Pace e bene, Ave Maria. Oggi si festeggia Sant'Anselmo d'Aosta, uno dei più grandi teologi dell'XI secolo. Fu abate dell'abbazia benedettina del Bec in Francia e poi arcivescovo di Canterbury e primate d'Inghilterra, ma è conosciuto soprattutto come teologo e come un grande filosofo. Ma chi era davvero Sant'Anselmo? Anselmo, che in tedesco significa protetto da Dio, era nato nell'anno 1033 ad Aosta in una ricca e nobile famiglia. Il padre apparteneva alla famiglia lombarda dei Gisliberti, che lo affidò per l'educazione ai monaci benedettini.
Anselmo chiese di entrare nello stesso ordine benedettino, ma l'abate, per non contrastare la volontà del padre Gundulfo, rifiutò la sua domanda, e ciò anche quando Anselmo, colpito da una grave malattia, tornò a chiedere di ricevere l'abito monastico. Colpito da quella delusione, Anselmo si diede per qualche anno alle sregolatezze giovanili, che aumentarono con la morte di sua mamma, la madre che tanto amava. Sembrava seguisse l'esempio del padre, uomo caratterialmente instabile e anche scialacquatore, ma tra padre e figlio i rapporti erano così difficili che Anselmo decise di lasciare Aosta, rinunciando all'eredità paterna per emigrare in Francia, dove studiò nell'abbazia benedettina di Bec, famosa per una scuola di teologia, ponendosi alla scuola del famoso Lanfranco di Pavia, la stessa nella quale si formò anche il Papa Alessandro II. Il periodo di Bec è il periodo più felice della sua vita, nel quale si fa sempre più chiara in lui l'idea del servizio divino nell'esperienza monastica. Il monaco per lui è l'uomo della rettitudine, cioè della fedeltà assoluta alla verità di Dio. Anselmo entrò in monastero, fu ordinato sacerdote e venne presto eletto abate. All'inizio dovette superare non poche ostilità da parte dei confratelli, ma grazie alla sua dolcezza riuscì a conquistare presto la loro simpatia e anche la fiducia dei monaci più diffidenti. Ai suoi confratelli insegnava a pregare, a meditare e a percorrere le vie dell'intelligenza teologica. Questa è una delle sue preghiere preferite. Lui pregava così: fa, o Signore, che io senta nel cuore ciò che tocco con l'intelligenza. Bella, cuore e intelligenza uniti nel dialogo con Dio. La fede di Anselmo, infatti, cercava l'appoggio nell'intelletto in attesa della visione beatifica e amava ripetere ancora fides quaerens intellectum. I teologi lo sanno. In questo periodo scrisse le due opere più significative, che sono il Monologion e il Proslogion, nelle quali Anselmo, naturalmente in latino, nelle quali Anselmo affrontava il problema teologico dell'essenza e dell'esistenza. L'essenza e esistenza di Dio, mediante il celebre argomento ontologico che si può riassumere nella seguente proposizione. È difficile da comprendere, ma queste sono le tesi teologiche di Sant'Anselmo. La proposizione era: come gli universali sono pensati dalla nostra mente perché sono nelle cose, così se noi pensiamo Dio, egli deve esistere. Nei suoi trattati la mente, confortata dalla fede e dai testi delle Sacre Scritture, si avventura con tutte le sue capacità umane nella ricerca della conoscenza di Dio. In Anselmo, raziocinio filosofico, speculazione metafisica, preghiera filiale e contemplazione mistica si intrecciavano mirabilmente insieme. È uno dei più grandi teologi del nostro tempo, nonché scrittore fecondo e studioso instancabile. Viene considerato uno dei fondatori della teologia scolastica. Dopo la morte del suo maestro e poi arcivescovo di Canterbury, Anselmo venne chiamato a succedergli appunto a Canterbury. Si trovò a capo della Chiesa inglese in un momento davvero difficile per le ingerenze del potere civile in campo ecclesiastico e anche per le continue e indebite appropriazioni dei beni attraverso le investiture. La crisi si aggravò quando Guglielmo II si riservò il diritto di riconoscere il vero Papa tra Urbano II e l'antipapa Clemente III e rifiutò il permesso ad Anselmo di recarsi a Roma.
Più tardi l'arcivescovo poté partire per l'Italia, dove partecipò a 2 concili, nei quali si sancì la separazione tra potere laico e quello ecclesiastico e si fissarono dure punizioni contro le investiture date dai laici. Il Papa condivise le ragioni di Anselmo, minacciando la scomunica ai laici che avessero investito dei religiosi. Naturalmente le decisioni del Papa irritarono il re, che impedì a Sant'Anselmo di rientrare nell'isola, costringendolo ad un esilio di 3 anni nella nazione francese, in Francia. Soltanto quando il re Enrico rinunciò alle sue pretese, alle investiture, alla confisca dei beni ecclesiastici e anche alle tasse, Anselmo tornò a Canterbury. Tenne un concilio a Londra per riaffermare l'indipendenza della Chiesa dal potere politico e si dedicò particolarmente alla formazione del clero. Anselmo trascorse gli ultimi anni della sua vita lavorando per una totale riconciliazione. Alla morte venne sepolto nella cattedrale di Canterbury, la stessa che più tardi vide il martirio di uno dei suoi successori, l'arcivescovo, ricordate, Thomas Becket, raccontato nel celebre romanzo intitolato Assassinio della cattedrale, avvenuto per difendere la libertà della Chiesa. E allora noi, nel giorno di Sant'Anselmo, rivolgiamo a Dio la seguente preghiera. O Signore, concedimi il dono di un'eloquenza pacata e sapiente, di cui non possa gonfiarmi e neppure elevarmi al di sopra dei miei fratelli, per questo tuo dono. Ti prego, metti sulla mia bocca parole di speranza, di edificazione e di incoraggiamento, secondo il tuo Santo Spirito, affinché io sia in grado di esortare i buoni a una vita migliore e, con la parola e con l'esempio, richiamare sulla retta via quelli che l'hanno smarrita. Le parole che darai al tuo servo siano come dardi appuntiti e frecce ardenti, che colpiscano le menti degli uditori e vi accendano il fuoco del timore, dell'amore verso di te. Amen.
Padre misericordioso, che hai voluto che il tuo Figlio subisse per noi il supplizio della croce, per liberarci dal potere del nemico, donaci di giungere alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore ci benedica e doni a tutti gli uomini pace e salvezza. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace, per la forza della fede e la potenza dello Spirito, sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, per poter degnamente celebrare i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, che sei l'eterno sacerdote della nuova alleanza, Kyrie eleison. Cristo, che ci edifichi come pietre vive del Tempio Santo di Dio, Christe eleison. Signore, che ci fai concittadini dei santi nel regno dei cieli, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, speranza e luce di chi ci ricerca con cuore sincero, donaci di innalzare una preghiera a te gradita e di esaltarti sempre con il servizio della lode. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni si alzò nel Sinedrio un fariseo di nome Gamaliele, dottore della legge, stimato da tutto il popolo. Diede ordine di fare uscire gli apostoli per un momento e disse: «Uomini di Israele, badate bene a ciò che state per fare a questi uomini. Tempo fa sorse Teuda, infatti, che pretendeva di essere qualcuno, e a lui si aggregarono circa 400 uomini, ma fu ucciso, e quelli che si erano lasciati persuadere da lui furono dissolti e finirono nel nulla. Dopo di lui sorse Giuda il Galileo al tempo del censimento e indusse gente a seguirlo, ma anche lui finì male e quelli che si erano lasciati persuadere da lui si dispersero. Ora perciò io vi dico, non preoccupatevi di questi uomini e lasciateli andare. Se infatti questo piano o quest'opera fosse di origine umana, verrebbe distrutta, ma se viene da Dio non riuscirete a distruggerli. Non vi accada di trovarvi addirittura a combattere contro Dio.
Seguirono il suo parere e, richiamati gli apostoli, li fecero flagellare e ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesù. Quindi li rimisero in libertà. Essi allora se ne andarono via dal Sinedrio, lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù. E ogni giorno nel Tempio e nelle case non cessavano di insegnare e di annunciare che Gesù è il Cristo. Parola di Dio. Una cosa ho chiesto al Signore, abitare nella sua casa. Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò paura? Una cosa ho chiesto al Signore. Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla, perché vedevano i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Gesù, alzati gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: dove potremo comperare il pane perché costoro abbiano da mangiare? Diceva così per metterlo alla prova. Infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo. Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: c'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che cos'è questo per tanta gente? Rispose Gesù: fateli sedere. C'era molta erba in quel luogo, si misero dunque a sedere ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e dopo aver reso grazie li diede a quelli che erano seduti e lo stesso fece dei pesci, quanti ne volevano. E quando furono saziati disse ai discepoli: raccogliete i pezzi avanzati perché nulla vada perduto. Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo. Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo.
Parola del Signore. Abbiamo ascoltato il saggio Gabriele che fa ragionare il Sinedrio e dopo una punizione lascia andare gli apostoli e considera che anche questo nuovo gruppo sia una delle sette del giudaismo. Spesso anche noi siamo, se volete, un po' come Filippo e Andrea del Vangelo, preoccupati di aver poco da dare agli altri. Ma Gesù sa alzare gli occhi al cielo, prega e viene al miracolo. Fratelli e sorelle, io credo che oggi anche noi dobbiamo pregare perché sorga un Gamaliele saggio che faccia ragionare i potenti della terra per poter intessere un dialogo di pace. A noi il compito di alzare gli occhi sull'esempio di Gesù perché ognuno di noi possa mettere mano nella propria tasca per dare a chi non ha. Perché, come era scritto su un antico duomo, Cristo non ha mani, ha soltanto le nostre mani per fare oggi il suo lavoro. Noi siamo l'unica Bibbia che i popoli leggono ancora. Siamo l'ultimo messaggio di Dio scritto in opere e parole. Allora, noi dobbiamo sapere che pregando Dio arriva sempre al momento opportuno. La moltiplicazione dei pani ebbe inizio con la benedizione e la preghiera di Gesù. Anche noi, prima di procedere alla parte strettamente eucaristica dei divini misteri, eleviamo cuore e mente, pensieri e voce al Signore. Donaci la sapienza del cuore, Signore. Donaci la sapienza del cuore, Signore. Per il Papa, i Vescovi, perché nell'azione pastorale siano sempre guidati dalla fede e non da calcoli umani. Preghiamo. Donaci la sapienza del cuore, Signore. Per quanti combattano Dio e osteggiano ogni forma di religiosità, perché si rendono conto della stoltezza e del loro atteggiamento. Preghiamo. Donaci la sapienza del cuore, Signore. Per coloro che sono perseguitati a causa della fede, perché lo Spirito Santo faccia loro sperimentare la forza e la gioia promessa da Cristo. Preghiamo. Donaci la sapienza del cuore, Signore. Per la fame nel mondo, perché nazioni e individui intensifichino iniziative e sforzi atti ad eliminarla. Preghiamo. Colui che ha moltiplicato il pane nel deserto per la fame del popolo, esaudisca l'anelito di tutti i defunti e conceda loro di sedere alla mensa della beatitudine celeste. Preghiamo. Donaci la sapienza del cuore, Signore. Gesù,
Signore, tu hai fatto dei monti i luoghi dei tuoi prodigi a favore della folla e dei tuoi prolungati colloqui con il Padre. Rendi anche noi uomini di azione e di preghiera, perché tutto in noi, attività e contemplazione, proclami il tuo Vangelo e procurino la tua gloria, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, o fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, Padre misericordioso, le offerte di questa famiglia, perché con l'aiuto della tua protezione custodisca i doni ricevuti e raggiunga quelli eterni. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Offrendo il suo corpo sulla croce diede compimento ai sacrifici antichi e donandosi per la nostra redenzione divenne altare, agnello e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità.
Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Carlo, i presbiteri, i diaconi e tutto il santo popolo di Dio. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e in particolare di Ivana ed Erika, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di comunione e vincolo di unione fraterna, preghiamo come il Signore stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ma liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di fare la tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. Custodisci con instancabile amore, o Padre, il popolo che hai salvato, perché coloro che sono stati redenti dalla passione del tuo Figlio partecipino alla gioia della sua resurrezione. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace. Amen.
pace e bene. Ci troviamo nel più antico santuario del mondo dedicato a Sant'Antonio e il motivo è molto semplice. Lui è stato qui. Era canonico agostiniano a Lisbona, è arrivato a Coimbra per gli studi teologici e dopo è rimasto affascinato conoscendo alcuni frati minori, quell'ordine religioso nuovo fondato dal poverello di Assisi, San Francesco. È riuscito ad avere il permesso dei superiori e è diventato anche lui un frate minore. E dal momento che è stato un incendio, quello di Francesco, per cui moltissimi sono approdati a quest'ordine, ma erano contadini, erano piccoli artigiani, erano allevatori di bestiame e quindi non c'era fra loro una figura di spicco, Sant'Antonio è stato il faro di cultura. Per questo motivo è stato inviato a predicare contro gli eretici in Francia, in Aquitania, in Lombardia, nella Romagna e poi è stato eletto ministro provinciale di tutta l'Alta Italia e in questa funzione è approdato qui a Gemona, che era già un centro importante. Sant'Antonio ha visitato i frati, è stato contento della loro vita e ha chiesto che fosse edificata una chiesetta in muratura per i frati e per quelle poche persone che accedevano qui. Il materiale esisteva perché nella rocca dove adesso è edificato il castello gli archeologi hanno trovato delle mura risalenti a 1500 anni avanti Cristo. Bastava andare a prendere queste pietre ed edificare la chiesetta. E a questo proposito Sant'Antonio ha operato un miracolo. Ha visto passare un contadino con un carro trainato dai buoi e ha chiesto se poteva mettersi a disposizione per portare qualche pietra. Il contadino aveva sentito di questo personaggio strano e aveva organizzato uno scherzo insieme con il figlio. Per cui arriva col carretto lì, questo giovane è disteso nel carretto e il contadino si schernisce dicendo che non può mettersi a disposizione perché deve portare al cimitero il figlio morto. Si gira dopo un po' per ridere alle spalle di Sant'Antonio e il figlio è morto veramente. Il contadino gira il carretto, torna da Sant'Antonio e questo lo resuscita. È chiaro che poi il contadino si è messo a disposizione e qua si può vedere la chiesetta edificata con le pietre originali prese dalle fondamenta antiche erette per fortificazione dei primi abitanti di Gemona. La cappella della Madonna delle Grazie voluta da Sant'Antonio è stata rimaneggiata più volte nei secoli. Per esempio era totalmente affrescata. Quando verso il 1500 gli affreschi iniziavano a sbiadire, si è pensato di riportare su una lapide cinquecentesca quella scritta esistente su un cartiglio di un affresco. E quindi si dice che questa cappella è un luogo miracoloso perché chi la visiterà devotamente ogni grazia otterrà dalla Madonna. Quindi questo è un ulteriore segno del passaggio di Sant'Antonio da Gemona. Non si sa com'era esattamente la chiesetta, non abbiamo né disegni né tantomeno fotografie. Prima del terremoto la chiesetta aveva un tetto. Qui si può vedere il lacerto di un affresco che molto probabilmente riporta una annunciazione. Qui vediamo la figura della Vergine Maria e sopra si intravede la veste, la tunica di un angelo, l'angelo che annuncia a Maria l'incarnazione del Verbo, del Figlio di Dio.
Da questo luogo carico di fede e di storia parte la prima tappa del cammino di Sant'Antonio, nella sua tratta a nord che collega Gemona del Friuli, ove sorge appunto il primo santuario dedicato al santo, e la Basilica di Padova, dove riposano le sue spoglie, è inserito in un progetto molto più ampio e importante. Gemona è porta a nord di un cammino che verso la tomba del santo collega le Alpi al Mediterraneo. La porta sud, infatti, si trova a Capo Milazzo, in Sicilia, là dove la tradizione tramanda che nel 1221 Sant'Antonio approdò come naufrago e da lì, insieme a una delegazione di frati di Messina, raggiunse proprio Assisi e incontrò San Francesco. Un progetto molto importante che vive grazie alla sinergia di numerosi partner, tra i quali spicca il fondamentale sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e di Promoturismo FVG, sinergia oltre che tra Comune e Santuario di Gemona, con la Basilica di Padova e l'associazione Il Cammino di Sant'Antonio, sempre facente capo alla Basilica del Santo di Padova. In questo tempo camminare da Gemona e da Milazzo verso Padova assume un significato ancora più rilevante. Andiamo a celebrare la venuta del Santo in Italia negli 800 anni di questo evento storico e quindi camminare per il pellegrino, per il fedele, per il turista significherà andare a ricordare un momento unico nella storia della fede e del nostro Paese. E questo avrà ancora più rilievo perché sarà inserito nella significativa serie di eventi che la Basilica di Padova ha organizzato e che fa capo all'importante progetto Antonio 2022. Ho scoperto che Verzegnis non esiste, cioè sì, esiste sulle carte, ma come paese non c'è. Vi sto dicendo la verità. Il comune infatti è costituito da 4 nuclei abitativi: Chiaicis, Chiaulis o Chiaulis, Intisans e Villa. Verzegnis è il nome del monte che sovrasta appunto le 4 frazioni. Poche le notizie. Un incendio negli anni 40 ha distrutto tutti i documenti dell'archivio comunale. Le origini sono sicuramente antichissime, perché proprio in mezzo al bosco sono stati rinvenuti dei resti archeologici.
I ritrovamenti fanno pensare all'antica esistenza di un paesetto fortificato. In mezzo al bosco? Beh, ora c'è il bosco, ma oltre 2000 anni fa doveva essere molto diverso. Dobbiamo immaginare qui case, strade, piccoli orti. Se poco conosciamo dell'antico passato, sappiamo invece tutto sull'arrivo dei cosacchi. Nel 1944 ne arrivano in Carnia 40.000, inviati dai nazisti per uccidere i partigiani. Il popolo cosacco era stato derubato da Lenin di tutti gli averi e molti furono imprigionati e uccisi dai comunisti russi. I cosacchi rimasti decidono quindi di allearsi con i tedeschi, anche perché Hitler promette loro una terra su cui ricominciare, la Kosakenland. Sì, avete proprio capito, la Carnia. Ecco perché giungono qui con le famiglie a seguito. Per i residenti è il caos. Sono uomini duri. Preferiscono i loro cavalli alle persone. Sono violenti quando bevono e sanno uccidere a sangue freddo. Ma tra di loro ci sono anche delle brave persone, degli intellettuali. Il quartier generale, nonché l'alloggio dell'atamano, era qui alla Stella d'Oro. Quando i tedeschi 6 mesi dopo si arrendono, i cosacchi sconfitti lasciano la Carnia e, convinti dell'aiuto degli inglesi, si dirigono in Austria. Nessuno vuole occuparsi di questo popolo un po' selvaggio e quindi nessuno prende posizione. Vengono perciò consegnati ai russi in quanto prigionieri di guerra. Ma i cosacchi proprio dai russi erano scappati. Pur di non tornare in Russia, tantissimi si uccidono. Quelli che torneranno andranno a morire nei gulag in Siberia. Sì, è una storia tristissima e dimenticata dai libri di storia che si studiano a scuola. Ritornati ai nostri giorni, saliamo a visitare una malga. Io credevo che nelle malghe ci fossero solo le mucche e le caprette, e invece cosa trovo? Pecore! Gli ovini vengono allevati non solo per il latte, ma anche per la lana. Ne vedo poche perché il gregge ora sta pascolando in alto. Sento belare insistentemente. Qualcuno deve avere una gran fame. Mi avvicino e... ma che bella sorpresa! 2 agnellini appena nati! Il piccolo sta facendo i suoi primi e traballanti passi. Ed ecco il formaggio di pecora messo a stagionare. Io l'ho assaggiato. È una delizia! Quassù c'è un interessante percorso, la via storica del marmo. Il lavoro dei cavatori era durissimo e il tragitto, segnalato da numerosi pannelli informativi, racconta la vita che facevano gli operai. Non c'erano mica le ruspe come adesso, il lavoro veniva fatto tutto a mano e gli uomini stavano mesi in queste baracche senza mai tornare a casa. I blocchi di pietra venivano portati a valle o dalla teleferica o prima ancora da questi scivoli. In estate, durante la manifestazione La scultura in rosso, molti artisti vengono a partecipare alla kermesse. Le opere così di anno in anno crescono numericamente e abbelliscono sia il monte sia il paese. A dir la verità, questo non è proprio marmo, ma una pietra rossa che diventa particolarmente brillante dopo la lucidatura. Il marmo rosso a Verzegnis lo troviamo dovunque, nei muri delle case, sui giardini, nelle chiese, nei cimiteri. Una lapide di questa pietra particolare indicava l'agiatezza della famiglia. Il comune è molto attivo a livello artistico. C'è pure una galleria d'arte moderna all'aria aperta, l'Art Park. Non è un vero e proprio percorso da fare. Le opere d'arte non hanno confini e perciò si trovano sparse. Sta a noi scegliere la strada.
Se vieni in Val d'Arzino, mi dicono, devi andare a vedere le sue cascate. Sarebbe bello andare in bici, ma il sentiero è cosa per tosti. A piedi è una bella passeggiata e arrivata tutta la fatica scompare. Che meraviglia! Che colori! E di un bel verde smeraldo anche il lago di Verzenis. Costruito per la centrale elettrica di Somplago come serbatoio di regolazione, è un ottimo posto per prendere il sole nelle giornate estive. In tutta la montagna troviamo gli stavoli, ma quelli di Verzenis sono diversi. Vedete il portone? Era costruito con la base più stretta, a forma di contadino che portava sulle spalle il fieno. Se trovate strani gli stavoli, che ne pensate di questa cappella massonica? Costruita alla fine del 1800 dal signor Belliani per la morte del figlio, custodiva in questa cripta tutta decorata la salma del giovane. I simboli massonici sono ovunque. 9 gradini, gli alberi posizionati in modo da rappresentare la sapienza, il mondo a lato. Al tramonto i raggi del sole attraversano le 2 finestre colorate e illuminano la scritta. Di Verzenis sono i Polentars, un gruppo di amici diventati famosissimi per la loro polenta gigantesca. La prima ad entrare nel Guinness dei primati era di 660 kg. Recentemente hanno superato se stessi con una polenta di 17 quintali. A proposito di polenta, è ora di cena. E mentre mi raccontano della famosa gara automobilistica che attira sempre numerosi visitatori, io mi concedo questi ravioli alle erbe di campo. Buon appetito, ragazzi! Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Trasmettiamo il Santo Rosario e preghiamo con i fedeli che sono qui presenti, ma siamo in comunione anche con tutti coloro che ci seguono e che vivono con noi questo momento di preghiera attraverso TV 2000. Intenzione di preghiera, tutti quanti ne portiamo nel cuore, li affidiamo a Maria, ma presentiamo alla Madonna anche tutte le intenzioni di preghiera di coloro che sono in comunione con noi, mentre invochiamo Maria sotto il bellissimo titolo di Maria che scioglie i nodi. E questa sera meditiamo i misteri del dolore del Santo Rosario. Primo mistero del dolore, Gesù prega nel Getsemani. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua preghiera nel Getsemani. Donaci, per intercessione di Maria, l'abbandono fiducioso nelle mani del Padre. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione,
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Secondo mistero del dolore, Gesù è flagellato. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua flagellazione. Donaci, per intercessione di Maria, di sentire nostre le sofferenze dei fratelli. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Terzo mistero del dolore. Gesù è coronato di spine. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua coronazione di spine. Donaci, per intercessione di Maria, il rispetto per la dignità di ogni uomo. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria,
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quarto mistero del dolore. Gesù porta la croce. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero del tuo cammino verso il Calvario. Donaci, per intercessione di Maria, di accettare ogni giorno la nostra croce. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quinto mistero del dolore. Gesù è crocifisso. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua crocifissione e morte. Donaci, per intercessione di Maria, di condividere la tua passione e di partecipare al tuo regno. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per il nostro Papa Francesco, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra. A te ricordiamo verso i figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, adorata nostra, rivolgi a noi i tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o Dio, dolce Vergine Maria. Preghiera a Maria che scioglie i nodi. Vergine Maria, Madre che non hai mai abbandonato un figliolo che grida aiuto, Madre le cui mani lavorano senza sosta per i tuoi figli tanto amati, perché sono spinte dall'amore divino e dall'infinita misericordia che esce dal tuo cuore. Volgi verso di me il tuo sguardo pieno di compassione. Guarda il cumulo di nodi che soffocano la mia vita. Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore.
Sai quanto mi paralizzano questi nodi e li ripongo tutti nelle tue mani. Nessuno, neanche il demonio, può sottrarmi dal tuo aiuto misericordioso. Nelle tue mani non c'è un nodo che non sia sciolto. Vergine Madre, con la grazia e il tuo potere di intercessione presso tuo Figlio Gesù, mio Salvatore, ricevi oggi questo nodo. Per la gloria di Dio ti chiedo di scioglierlo e di scioglierlo per sempre. Spero in te. Sei l'unica consolatrice che il Padre mi ha dato. Sei la fortezza delle mie deboli forze, la ricchezza delle mie miserie, la liberazione da tutto ciò che mi impedisce di essere con Cristo. Accogli la mia richiesta. Preservami, guidami, proteggimi. Sii il mio rifugio. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi e sempre sia lodato. Buona giornata, che la preghiera diventi un'occasione, il rivolgersi al Signore in questa giornata. Nel dire guarda proprio prendimi per come sono e ognuno di noi sa com'è, non ha solo le cose difficili o problemi da risolvere, ma anche le cose belle. E fammi diventare però come vuoi tu. Ecco la nostra preghiera, ecco il nostro desiderio, ecco il nostro, diciamo così, affidarci a te, Signore. Fammi diventare. Guardate, questa parola, proprio diventare, vuol dire che è un qualche cos'altro rispetto a prima. Allora ha un significato questo diventare. Perché? Perché dirà la mia identità, dirà chi sono. E certamente il Signore ha nel cuore di ognuno di noi una parola per dire diventa ciò che sei, diventa qualcosa di un prodigio, come lo sostiene da anni la parola nei confronti di ognuno di noi.
Il Signore ti illumini e ti benedica. Buona giornata. Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la Santa Messa quotidiana. Con le vostre candele offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi che vi unite a noi in questa celebrazione
e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni. Ci hai riscattati, Signore, col tuo sangue, uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Hai fatto di noi un regno di sacerdoti per il nostro Dio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore che guidi i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison. Cristo, che al ladrone pentito hai promesso il paradiso, Christe eleison. Signore, che a Pietro hai offerto il tuo perdono, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, speranza e luce di chi ti cerca con cuore sincero, donaci di innalzare una preghiera a te gradita e di esaltarti sempre col servizio della lode. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni si alzò nel Sinedrio un fariseo di nome Gamaliele, dottore della legge, stimato da tutto il popolo. Diede ordine di far uscire gli apostoli per un momento e disse: Uomini di Israele, badate bene a ciò che state per fare a questi uomini. Tempo fa sorse Teuda, infatti, che pretendeva di essere qualcuno, e a lui si aggregarono circa 400 uomini. Ma fu ucciso e quelli che si erano lasciati persuadere da lui furono dissolti e finirono nel nulla. Dopo di lui sorse Giuda il Galileo al tempo del censimento e indusse gente a seguirlo, ma anche lui finì male e quelli che si erano lasciati persuadere da lui si dispersero. Ora perciò vi dico, non occupatevi di questi uomini e lasciateli andare. Se infatti questo piano o quest'opera fosse di origine umana, verrebbe distrutta, ma se viene da Dio non riuscirete a distruggerli. Non vi accada di trovarvi addirittura a combattere contro Dio. Seguirono il suo parere e richiamati gli apostoli li fecero flagellare e ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesù. Quindi li rimisero in libertà. Essi allora se ne andarono via dal Sinedrio, lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù. E ogni giorno nel Tempio e nelle case non cessavano di insegnare e di annunciare che Gesù è il Cristo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Una cosa ho chiesto al Signore, abitare nella sua casa. Una cosa ho chiesto al Signore, abitare nella sua casa. Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore?
Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò paura? Una cosa ho chiesto al Signore, abitare nella sua casa. Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario. Una cosa ho chiesto al Signore, abitare nella sua casa. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. Una cosa ho chiesto al Signore, abitare nella tua casa. Alleluia, alleluia, alleluia. Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Allora Gesù, alzati gli occhi, vide una grande folla, veniva da lui e disse a Filippo: dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare? Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo. Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, il fratello del Simon Pietro: c'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. Ma che cos'è questo per tanta gente? Rispose Gesù: fateli sedere. C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e dopo aver reso grazie li diede a quelli che erano seduti e lo stesso fece dei pesci quanti ne volevano. E quando furono saziati disse ai suoi discepoli: raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto. Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: questi davvero è il profeta, colui che viene nel mondo. Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. Parola del Signore. Padre Santo, nel nome di Gesù manda il tuo Spirito su di noi perché possiamo comprendere la tua parola. Perché tu solo, Signore, hai parole di vita e di vita eterna, perché le tue parole per noi sono luce, conforto e sicurezza. Non solo di pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. L'abbiamo letto dal Vangelo di Matteo. L'uomo ha bisogno
di Dio, di sentire parlare di Dio. Il Signore è essenziale per la nostra vita. È Lui che ci ha creati, è Lui che ci conosce, è Lui che ci ama, è Lui che ha mandato Gesù per salvarci. E abbiamo sentito il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. 5 pani, 2 pesci. Ciò che mi ha colpito per me è il dono che un ragazzo, dice il Vangelo, c'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. Quindi davanti a 5.000 persone, che cos'è tutto questo? E Gesù rispose: fateli sedere. Presi i pani, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanti ne volevano, e tutti furono saziati. Qui vediamo la persona di Gesù vicino all'uomo. Sono 5.000 uomini, ma lui dà da mangiare a uno, ha detto i discepoli distribuite. Ecco, dicevo, quello che mi ha colpito è che questo ragazzo offre 5 pani e 2 pesci, li offre. Il Signore ha bisogno di noi, potrebbe fare tutto, ma ha bisogno di noi. Non li ha creati i pani e i pesci, li ha moltiplicati. E quello che ho pensato è questo: il Signore ha bisogno di noi e noi possiamo dire: che cosa posso fare io per il Signore? Puoi fare tantissimo, donare quello che hai. Pensate, i papà, le mamme, i giovani, noi quanto lavoriamo, noi offriamo tutto al Signore. Quel poco che abbiamo lo doniamo a Lui con amore. È Lui che ci pensa a salvare il mondo. Tra poco il sacerdote dice: grazie Signore, benedetto perché ci hai dato questo pane. È il frutto del lavoro dell'uomo che lavora tutti i giorni, che fatica, che soffre. Frutto della terra. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Un po' di pane che diventa Eucaristia e che sfama tutti quegli uomini che desiderano ricevere. Così facciamo anche col vino. Offriamo nel calice un po' di vino e dice: Signore, lo offriamo a te, è tutto il popolo di Dio che lo offre, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Guardate come è bella la nostra fede, profonda. Un po' di pane, un po' di vino diventano il corpo, il sangue di Cristo. E come dicevo all'inizio, non di solo pane vive l'uomo, ma di Gesù, l'Eucaristia, l'autostrada per il paradiso, il pane di vita eterna. Carissimi cristiani, scopriamo questo, ma scopriamo anche i doni che noi abbiamo. E mi è venuta in mente la preghiera di San Francesco d'Assisi, che dice: è donando che si riceve. C'è più gioia nel dare che nel ricevere. E San Francesco ha fatto questa preghiera: o Signore, fa di me uno strumento della tua pace. Dove è odio che porti amore, dove è offesa che io porti il perdono, dove c'è discordia che io porti speranza, dove c'è disperazione che io porti serenità, dove è tristezza che io porti la gioia. E San Francesco continua: o Maestro, fa che io non cerchi tanto
ad essere compreso, quanto comprendere, ad essere amato, quanto amare. Ecco, ripeto, poiché, dice Francesco, è donando che si riceve, perdonando che si è perdonati, morendo che si risuscita a vita eterna. Ripeto, è donando che si riceve. Anche noi allora impariamo a donare al Signore tutto quello che abbiamo. Anche la povera vedova ha dato 2 monetine, ma le ha date con amore. O Signore, ti voglio offrire ogni battito del mio cuore, ogni respiro, ogni passo, ogni punto della mia vita, ogni ora della mia vita. Lo offro a te, o Signore. Trasforma il mio povero dono nel tuo grande amore, e ti presento tutto questo per intercessione della Beata Vergine Maria. Con il pane e il vino vogliamo offrire al Signore tutte le nostre intenzioni, le nostre preghiere, ricordando in modo particolare gli ammalati, i sofferenti, e preghiamo per la pace nel mondo in comunione con Papa Francesco. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi il cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Umili e pentiti alcolici, Signore, ti sia gradito il sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Lavami, o Signore, da ogni colpa, rendimi puro da ogni peccato. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Signore, riceve dalle tue mani questo sacrificio, allora di gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Padre misericordioso, le offerte di questa famiglia, perché con l'aiuto della tua protezione custodisca i doni ricevuti e raggiunga quelli eterni, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo, nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Per mezzo di Lui rinascono a vita nuova i figli della luce e si aprono ai credenti le porte del regno dei cieli. In Lui morto redente la nostra morte, in Lui risorto tutta la vita risorge. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua lode e della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità.
Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede: ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice, annunciamo la tua morte, Signore, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Fabio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Francesco, Santa Chiara, San Pio e tutti i santi che ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Uniti nella stessa fede, insieme diciamo la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e metti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dollene unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che io abbia mai a separarmi da te. Presi i pani, rese grazie, ne distribuì a quelli che erano seduti, quanti ne volevano. Alleluia. Preghiamo. Custodisci con instancabile amore, o Padre, il popolo che hai salvato, perché coloro che sono stati redenti dalla passione del tuo Figlio partecipino alla gioia della sua resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Su tutti voi, sulle vostre famiglie, in modo particolare sui sofferenti e gli ammalati, scenda la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica e vi accompagni Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita e andate in pace. Accendiamo ora la lampada al segno della nostra preghiera, che arderà davanti all'immagine della Vergine. Maria, Madre della Chiesa, che in questa santa casa col tuo sì hai accolto il Dio della vita, aiuta i giovani e le famiglie a seguire il tuo Figlio Gesù, ad accogliere e custodire la vita in tutte le sue stagioni. Madre della Divina Grazia, donaci di vivere in comunione tra di noi e di testimoniare l'amore fedele di Dio nella semplicità del quotidiano. Madre della tenerezza, che conosci il cuore di ogni persona, ottienici per mezzo di Gesù lo spirito della verità e dell'amore e portaci al cuore del Padre. Amen.
Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto la Santa Messa quotidiana. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana. Palmanova è una città-fortezza con poco più di 5.000 abitanti, fondata dalla Repubblica di Venezia nel 1593. È uno dei pochi esempi di città con una pianta a forma di stella, ma le sue 9 punte, l'ordinata e geometrica disposizione delle vie interne, la grande piazza esagonale al centro e anche la sua storia hanno fatto sì che nel 2017 diventasse patrimonio dell'umanità UNESCO. La Repubblica di Venezia costruì questa città per creare un argine alle invasioni ottomane. Fu parte della Serenissima per più di 200 anni, fino a quando, nel 1797, Napoleone Bonaparte la conquistò. Dopo il ritiro delle truppe francesi, nel 1814 passò sotto il dominio austriaco e nel 1866, con il plebiscito del Veneto, fu annessa al Regno d'Italia. Oggi è una cittadina tranquilla, ideale per una passeggiata in centro o attorno alle sue mura. Qui ci sono 3 percorsi possibili. L'anello basso del Fossato, l'anello alto dei Rivellini e l'anello misto panoramico. C'è infine un percorso mountain bike che ha una lunghezza di circa 12 km. Caratteristiche e imponenti sono le 3 porte di accesso: Porta Udine, Porta Cividale e Porta Aquileia. Tra loro sono disposte a 120 gradi e puntano dritte al centro della grande piazza esagonale. La visita della città si fa tranquillamente a piedi. Chi arriva dall'autostrada, infatti, può parcheggiare in prossimità di Porta Aquileia e iniziare la sua visita dal belvedere Parco dell'Aviatore e dalla vicina polveriera Foscarini, costruita da Napoleone Bonaparte.
Proseguendo nella parte occidentale della città si arriva poi alla chiesetta di San Francesco. Continuando verso nord si raggiunge Porta Udine, che è caratterizzata dall'adiacente acquedotto veneziano progettato per portare l'acqua in città. Esso è alimentato dalla Roggia di Palma, che in massima parte confluisce poi nel fossato della fortezza. Da Porta Udine, proseguendo verso est, si può raggiungere il Museo della Grande Guerra, che si trova in corrispondenza di Porta Cividale, la terza e ultima porta di accesso alla città. Attraversando il parcheggio, a fianco di Porta Cividale, si arriva alla polveriera napoleonica Garzoni. Riprendendo la strada di Porta Cividale verso il centro della città, si arriva in Piazza Grande. Essa è di forma esagonale con al centro il monumento in pietra d'Istria che sorregge l'alto stendardo con la bandiera italiana. Questa piazza, molto grande e molto bella, è il cuore pulsante della città. Qui si svolgono gli eventi e le mostre più importanti e nei periodi festivi ed estivi si popola di turisti e visitatori. Ai lati delle vie che sboccano sulla piazza ci sono 11 statue dei più importanti provveditori di Palmanova. Una di queste fiancheggia il Palazzo dei Provveditori con l'adiacente loggia della Gran Guardia. L'altro importante monumento che volge sulla piazza è il Duomo del Santissimo Redentore. Sulla sua facciata spiccano in alto il leone di San Marco, simbolo della Repubblica di Venezia, e sotto le statue dei santi protettori della città, il Santissimo Redentore al centro e ai lati San Marco e Santa Giustina. L'interno della chiesa presenta un coro composto dall'altare maggiore affiancato da altri 2 altari minori, 4 altari laterali e un organo con cantoria su un pulpito sospeso. Ben visibili sulle pareti sono una serie di quadri e di pale di grande pregio. Un risalto particolare, però, viene dato alla pala dell'Annunziazione, alla statua lignea della Madonna e all'urna di vetro con le reliquie e la statua di cera di Santa Giustina, protettrice della città. Alla fine di questa visita ci si può fermare per ristorarsi in uno dei vari bar e trattorie che operano in piazza o in prossimità della stessa.
Ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì caratterizzata dal transito ancora di un'area di bassa pressione che coinvolge principalmente le regioni settentrionali del nostro territorio. Diamo infatti uno sguardo nel dettaglio alla grafica della nuvolosità che coinvolgerà le zone principalmente interessate dai fenomeni, che come vediamo dalla grafica successiva saranno le regioni settentrionali e anche i rilievi appenninici. In definitiva ci attende una giornata di venerdì caratterizzata da instabilità ancora al nord, con piogge e rovesci principalmente sui settori montuosi e sulle alte pianure. Altrove, sulle basse pianure, avremo della nuvolosità a carattere irregolare, parziali schiarite e qualche piovasco. Si segnala anche della neve sui rilievi alpini, fenomeni che, come dicevo, coinvolgeranno anche i rilievi appenninici. Meglio invece altrove, con ampie schiarite, soprattutto sulla fascia costiera. Temperature massime che saranno più elevate al sud Italia. Tutti i dettagli in merito alla vostra località scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo. Bentrovati, un aggiornamento con le previsioni per l'ultimo weekend di questo mese e l'avvio del nuovo mese, 1° maggio. Situazione che vedrà probabilmente l'anticiclone in rinforzo proprio dal Nord Africa sulla Spagna e il Mediterraneo centro-occidentale, quindi una fase più stabile sull'Europa meridionale, anche l'Italia, tempo più soleggiato e temperature in ascesa con l'alta pressione subtropicale. Entreremo nel pieno della primavera. E le masse di aria più fresche e instabili difatti si muoveranno a latitudini più settentrionali, ritorneranno nel nord Europa, però non escludiamo qualche infiltrazione da est-nord-est possa lambire il Medio Adriatico ed il nord-est. Vedremo. Intanto ad ora questo weekend sembra abbastanza stabile e mite. Tutti i dettagli precisi, gli approfondimenti per questo ponte del 1° maggio scaricando l'app di Trebi Meteo, oppure trovate gli articoli sul nostro sito web. Gli Stati Uniti inviano altre munizioni all'Ucraina che prepara la controffensiva nei territori di confine tra Polonia e Bielorussia. La rivolta dei prezzi, 4 paesi est europei a cui forse si aggiungerà la Romania, vietano le importazioni di grano dall'Ucraina. Il Parlamento europeo adotta la sua posizione sulla riforma della politica migratoria comunitaria, ricollocamenti obbligatori ma solo in casi di crisi. Cala la fiducia nei vaccini per i bambini. Durante la pandemia la percezione dell'importanza della profilassi si è ridotta, lo dice un rapporto UNICEF. Prepara l'offensiva contro l'invasione. L'Ucraina rafforza le difese al confine con la Polonia e la Bielorussia in vista di nuovi combattimenti, un'operazione sostenuta dagli Stati Uniti che hanno annunciato altri rifornimenti di munizioni. Sul terreno sono state installate fortificazioni, barriere e sistemi di videosorveglianza a distanza. Una mossa che potrebbe indicare l'attenzione a respingere un eventuale attacco dalla vicina Bielorussia, principale alleato del Cremlino. На рівні держави робиться все, щоб збільшувати можливість захищати і захищатися від російських ударів. Системи ППО та інша зброя для захисту неба вже зараз у нас в Україні дуже серйозні, але мають бути і впевнений будуть ще потужніші. In vista del vertice NATO di luglio, il segretario della difesa statunitense, in visita in Svezia, ha invitato la Turchia e l'Ungheria a ratificare la richiesta di adesione del paese scandinavo perché l'alleanza possa essere più forte e l'Europa più sicura. La Bulgaria introduce un divieto sulle importazioni di cereali e alimenti ucraini a partire dal 24 aprile. Dopo Polonia, Ungheria e Slovacchia, la Bulgaria è il 4º paese dell'Unione Europea a prendere tale decisione. Il divieto entra in vigore poche settimane prima del nuovo raccolto. Il primo ministro bulgaro Galab Donev ha spiegato che il motivo del divieto temporaneo è il volume significativo di cereali bulgari rimasto invenduto lo scorso anno. Имаме продукция за няколко милиарда, която считаме, че ако не вземем допълнителни мерки, трудно ще реализираме на пазара и ще търпим много сериозни загуби. Sul divieto di importare grano ucraino, la Romania sta valutando la possibilità di unirsi agli altri 4 paesi. Per tutti il vero problema è che il prezzo del grano ucraino è inferiore del 30% rispetto a quello interno di ogni paese dell'Europa dell'Est.
ministrul ucrainian să folosească toate mijloacele pe care le are la dispoziție pentru ca agenții economici din Ucraina să reducă exportul de cereale și plante oleaginoase către România. L'Unione Europea non ha affatto apprezzato la decisione dei 4 paesi e si è affrettata a reprimere la rivolta dei prezzi, sostenendo un approccio europeo comune. You will recall that we have already provided a support package of 56.3 million euros for the most affected farmers, and we are now preparing a second financial support package of 100 million euros. Mercoledì intanto la Polonia ha deciso di revocare parzialmente il divieto, ma solo per consentire il transito attraverso il suo territorio, non la vendita di grano ucraino, soprattutto per smaltire le lunghe code di camion in attesa al confine polacco. Più solidarietà tra gli Stati dell'Unione Europea nella gestione del fenomeno migratorio. Questo è l'obiettivo del Parlamento europeo, che ha adottato 3 regolamenti fondamentali del Pact on Migration, il pacchetto legislativo proposto dalla Commissione nel 2020 per cambiare la politica migratoria comunitaria. Nella posizione dell'Eurocamera resta confermato il principio del regolamento di Dublino, secondo cui ogni richiedente asilo deve presentare domanda solo nel paese di primo ingresso dell'Unione. Ma aumentano le eccezioni a questa regola e ci sono varie possibilità per alleggerire la pressione sugli stati di frontiera. Well, it's binding to make sure that every member state contributes, but then what we offer from the European Parliament is that we should have flexible options, that we will see some member states that will work with relocation, others might work with capacity building. And this is because we want to open up the deadlock that we have seen for years, because something needs to happen now. La solidarietà degli Stati europei può tradursi in accoglienza di persone sul proprio territorio o nella fornitura di risorse per gestire il fenomeno nei paesi più colpiti. I ricollocamenti di migranti, che sono una delle opzioni in circostanze ordinarie, diventerebbero obbligatori nei casi di crisi, cioè di arrivi massicci e improvvisi via terra o via mare. Solidarity may have a chance. Solidarity when it comes to emergency crisis situations. That's precisely the point of this regulation. Il punto dei ricollocamenti obbligatori accoglie un'istanza dei governi del Sud Europa che da anni chiedono una redistribuzione sul territorio comunitario delle persone arrivate irregolarmente ai loro confini terrestri o marittimi. Ne beneficerebbe sicuramente l'Italia, dove nel 2023 sono quadruplicati gli approdi rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, e forse per questo hanno votato a favore del regolamento gli eurodeputati di tutti i partiti italiani. Ma il negoziato per approvare questo e gli altri file legislativi non si annuncia semplice. Il Parlamento deve ora confrontarsi con il Consiglio con l'obiettivo di un accordo entro fine anno. La grande principale dans la négociation avec les conseils, c'est qu'au lieu de mettre en avant les mécanismes de solidarité entre les États membres dans l'accueil et de l'intégration, on privilégie l'approche sécuritaire qui va mener à une augmentation de la détention et l'accélération des procédures de retour. Gli Stati dell'Unione, temono le ONG del settore, cercheranno di rinforzare soprattutto quegli aspetti legati alla dimensione esterna della politica migratoria, come i controlli alle frontiere o gli accordi con i paesi di origine e transito delle persone migranti. Una colonna nera di fumo si alza tra i palazzi. Non regge il cessate il fuoco in Sudan, 6° giorno di combattimenti tra esercito e paramilitari. Inevitabile la fuga di migliaia di abitanti dalla capitale, ma anche 320 soldati sono stati fermati oltre la frontiera, i Jihad. J'ai déjà 320 militaires qui sont déjà dans notre territoire. Ça, c'est des militaires. Et sans doute, les civils, il y en a. Donc, nous sommes en train de les accueillir et de prendre toutes les dispositions pour qu'ils soient aussi bien cantonnés. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, i violenti scontri hanno già provocato oltre 270 morti tra i civili e più di 2000 feriti. Difficili le cure. Tanti, troppi ospedali in tilt. Fissato immediatamente un vertice delle Nazioni Unite, mentre Germania e Giappone si organizzano per riportare a casa i loro concittadini.
Oltre 80 persone hanno perso la vita e altre 110 sono rimaste ferite a Sana'a, capitale dello Yemen, nella calca della folla durante la distribuzione non autorizzata di aiuti umanitari. La tragedia è avvenuta quando centinaia di persone sono accorse in una scuola per ricevere denaro distribuito dai commercianti durante il Ramadan. Il panico è stato provocato da un colpo di pistola in aria di un poliziotto che ha colpito un filo elettrico facendolo esplodere. I responsabili dell'evento benefico sono stati arrestati ed è già stata aperta un'inchiesta. Nel 2022 l'Europa ha vissuto il suo secondo anno più caldo di sempre. Il rapporto annuale del Copernicus Climate Change Service mostra che lo scorso anno l'Europa ha sofferto anche dell'estate più calda mai registrata, con 1,4 gradi centigradi al di sopra della media recente, aggravata da diversi eventi estremi, tra cui intense ondate di caldo, siccità e incendi. In Europa le temperature stanno aumentando al doppio del tasso medio globale, più velocemente di qualsiasi altro continente. Le emissioni di carbonio degli incendi estivi sono state le più alte degli ultimi 15 anni. Nel 2022 le concentrazioni medie annuali globali di anidride carbonica e metano hanno raggiunto i livelli più alti mai misurati dal satellite. La mancanza di neve d'inverno e le roventi temperature dell'estate hanno provocato una perdita record di 5 km cubi di ghiaccio dai ghiacciai delle Alpi. Ancora sommerso di critiche e polemiche per la sua discussa riforma delle pensioni, il presidente francese Emmanuel Macron ha iniziato un tour nella provincia più profonda della Francia, nella speranza di calmare le acque, placare le tensioni e andare avanti con la sua agenda. Non sono certo le pentole che permetteranno alla Francia di andare avanti, ha ribadito Macron. E in effetti in Alsazia numerosi manifestanti lo hanno aspettato, fischiandolo sonoramente e sbattendo pentole. Cette colère s'exprime, je ne m'attendais pas à autre chose, mais elle ne m'empêchera pas de continuer à me déplacer partout à travers le pays, parce que nous devons continuer d'agir et d'avancer. Giovedì Macron visiterà una scuola nel dipartimento di Hérault per discutere di istruzione. Dopo 3 mesi di proteste, venerdì scorso il governo ha varato definitivamente la legge che in Francia dal 2030 alzerà l'età pensionabile da 62 a 64 anni. Cala la fiducia nei vaccini per i bambini. Durante la pandemia, tra il 2019 e il 2021, la percezione dell'importanza della profilassi si è ridotta in quasi tutti i paesi presi in considerazione nel rapporto UNICEF. 67 milioni di bambini in quel periodo non hanno fatto l'iniezione, 1 su 5, giù la protezione contro il morbillo, e anche in Italia si è avuta una riduzione significativa. La copertura è passata dal 92,1 all'85,5%. Tra gli under 35 la diminuzione è stata ancora maggiore. 7 ragazze su 8 sono risultate non protette dal papillomavirus. Sostiene l'UNICEF che ogni euro investito in vaccini ha un ritorno di 26 volte superiore in termini di sicurezza, malattie e morti evitabili. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dalla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes, preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che ci seguite dalle vostre case attraverso TV 2000
e il sito internet del santuario. Preghiamo per noi, per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per Papa Francesco, per gli ammalati e per quanti ci sono stati segnalati anche via email o via telefono. Affidiamo tutti a Maria, l'Immacolata Concezione. Ci guida nella preghiera la contemplazione dei misteri dolorosi. Primo mistero: Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi. Con Maria pronunciamo il nostro sì negli orti dei nostri Getsemani. Il nostro cuore diverrà allora un altare dove Gesù celebrerà continuamente la messa dell'amore. Egli, nello spazio aperto del nostro sì doloroso, farà germogliare la pace, la gioia, la libertà. Il nostro cuore si trasformerà allora nella dimora di quell'oceano di pace che è la Santissima Trinità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe. Tutte le anime, specialmente le più bisognose. Secondo mistero, Gesù viene flagellato dai soldati. Gesù non risponde più con le parole, ma con la parola eloquente e disarmato dell'amore donato. Egli risponde al rifiuto della folla e alla fuga di Pilato con l'amore fino alla fine. Egli si fece flagellare. Ogni battitura è stata un grido d'amore e di perdono. Ti amo, ti perdono. Quel perdono che trova un meraviglioso pronunciamento sulla croce. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero,
Gesù viene coronato di spine e condannato a morte. Ogni spina della corona postagli sul capo è il segno che Gesù è venuto per servirci, vale a dire per donarci il meglio che ogni uomo potrà mai desiderare e ricevere nella propria vita luce, calore, pienezza, dolcezza, tenerezza, il mistero cioè dell'amore di Dio. Facciamoci strumenti di pace e di amore verso ogni uomo. Accogliamo le spine delle umiliazioni, delle incomprensioni e delle fatiche che possono scaturire dal nostro farci servi della parola. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci da specialmente. Quarto mistero, Gesù sale al Calvario portando la croce. Gesù è abbandonato completamente dagli uomini, rifiutato da coloro a cui aveva donato tanto amore nella sua missione
da coloro a cui aveva fatto tanto del bene, guarendo malati, risuscitando morti, donando il pane della parola di verità e il pane del nutrimento fisico. Non c'è solitudine, non c'è emarginazione allora che non sia guardata con intensissimo amore e tenerezza da Dio, che non venga da Dio fatta sua, che non sia poi trasformata in un incontro con Lui stesso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Quinto mistero, Gesù muore in croce. Guardiamo Maria che sotto la croce rinnova il suo sì alla volontà di Dio e con lei percorriamo la strada del nostro Calvario. Lei ci aiuterà ad accogliere il mistero e a essere illuminati e trasfigurati da essa. Da parte sua, Maria ha fatto la sua parte di credente, accogliendo il mistero dell'agire di Dio nella sua vita, attraverso la meditazione, la preghiera e l'abbandono a Lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal popolo infedele, portaci al cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Preghiamo per il Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Regina Celi, letare, alleluia. Qui acque meruisti portare, alleluia. Resurrexit sic udici, alleluia.
ora pro nobis Deum. Alleluia. Maria, donna del cammino, desideriamo metterci in viaggio con te verso la montagna per portare il frutto del nostro sì alle tante Elisabetta che incontreremo nel nostro cammino. Con te desideriamo salire a Betlemme, casa del pane, perché il Signore ci trasformi in pane spezzato per amore di ogni uomo. Con te desideriamo salire a Gerusalemme, la città santa, affinché il Signore renda le nostre persone, le nostre famiglie, templi dello Spirito Santo, sempre più limpidi e trasparenti dell'amore trinitario. Maria, accompagnaci sulle strade dei nostri calvari e donaci la forza di stare diritti davanti alla croce come altari graditi a Dio, nei quali si celebra il mistero del suo amore. Maria, ci affidiamo a te e ti ringraziamo, perché sappiamo che il nostro cammino con te non si ferma sotto la croce, ma prosegue fino al giardino della risurrezione, dove il tuo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo ci rivolgerà le meravigliose parole: rallegrati, sono risorto come aveva promesso. Grazie Maria, grazie Gesù. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Madre della Consolazione, Santa Bernardetta, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Baundi Bernardetta, fu sceglia cerca, con due bambinette che il gelo fa tremare. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Sia lodato Gesù Cristo. E buonasera a tutti. Carissimi amici, pace e bene a tutti. Credo che vi siate accorti come da un certo periodo in qua, in modo particolare, la televisione parla di apparizioni della Madonna, ma non solo la televisione,
anche la radio, la stampa, eccetera, in modo particolare concentrandosi sulle apparizioni della Madonna a Medjugorje in Jugoslavia. Chi è che non ha sentito parlare almeno qualche volta delle apparizioni della Madonna a Medjugorje? E naturalmente poi c'è chi ci crede, chi non ci crede, suscitando quindi tante discussioni e tante polemiche. Ricordatevi sempre che noi di fronte a queste cose, finché non ne parla la Chiesa, siamo liberi di crederci o di non crederci. Io stesso, io ci credo alle apparizioni della Madonna di Medjugorje, ho fatto un documentario, eccetera, e credo anche nelle apparizioni della Madonna a Oriveto Citera, su cui ho fatto un documentario e ho scritto un libro. San Paolo dice che bisogna guardare e poi giudicare, ecco, non avere un giudizio a priori. Alcuni, quando sentono parlare di apparizioni, subito dicono no, sono chiusi. Altri dicono subito sì, e magari poi si ingannano. Bisogna indagare, esaminare, poi farsi un giudizio personale, aspettando ovviamente la decisione della Chiesa. Se la Madonna di Medjugorje, per chi ci crede, appare da oltre 30 anni, non so se abbiate mai sentito parlare invece delle apparizioni della Madonna nell'isola di Ischia. E io vorrei soffermarmi in questa trasmissione proprio sulle apparizioni, sulle cosiddette apparizioni della Madonna a Zaro, e ne voglio parlare con Anna Maria Baratto, alla quale do un cordiale benvenuto, e con Stefano Petrazzuolo. Buonasera. Ecco, guardatelo bene perché sarà soltanto nella prima parte della trasmissione, in quanto poi ci sarà una seconda parte in cui scomparirà e avremo la signora Liliana. La prima domanda che vorrei rivolgere a Anna Maria Baratto, che poi vi presenterò, vi farò conoscere chi è Anna Maria Baratto. La prima domanda che vorrei farle è: Anna Maria, dicevo che tutti conoscono Medjugorje. Non c'è nessuno al mondo che non abbia sentito parlare di Medjugorje, perché se ne fa tanto chiasso, in modo particolare sulla televisione. Quando i nostri telespettatori adesso hanno sentito che sono oltre 20 anni, mi pare 21 anni, che appare la Madonna a Zaro in Ischia, molti diranno: ma come mai sentito? Non so, si possono dare mille spiegazioni. Tu che idee ti sei fatta? Anche per me è stato così. Io sono una pellegrina di Medjugorje, la mia conversione inizia proprio nel 1986 a Medjugorje e per puro caso sono entrata in contatto con la realtà di Zaro in luglio del 2007. Quello che anche a me ha reso particolarmente strano, ecco, mi è sembrato particolarmente strano che in un luogo dove si diceva che già fossero in atto delle apparizioni dal 94, poche persone conoscevano, poche persone sapevano, e quindi anche a me è stato un grande interesse. E quindi questo. Forse proprio per questo che tu ti sei messo un po' a organizzare sicuramente dei pellegrinaggi. Non da subito, perché inizialmente ho voluto, proprio perché io credo nelle apparizioni di Medjugorje e credo che sia un grande faro per tutta l'umanità, e temevo che queste apparizioni volessero mettere un po' in ombra la luce di Medjugorje. Questo è il motivo per cui ho approfondito queste apparizioni. Quindi ci hai creduto subito? No, sono stata prudente, diciamo così. Ho avuto un atteggiamento di grande prudenza rispetto alle apparizioni di Zaro. Quello che ha fatto però per me la differenza da subito è stato l'incontro con Don Ciro Vespoli, il sacerdote, un ragazzo che all'età di 12 anni faceva parte del gruppo dei veggenti e che poi attraverso queste apparizioni è scaturita la sua vocazione sacerdotale, e quella sera del 27 di luglio del 2007 sono stata invitata a partecipare alla Santa Messa e celebrava appunto questo giovane sacerdote, Don Ciro Vespoli. Io sono andata molto incuriosita, però sin da subito all'inizio della messa e della celebrazione io ho visto qualcosa e ho sentito qualcosa nel mio cuore di importante, perché vedevo un giovane uomo, un giovane sacerdote, ma che teneva una grande platea con grande autorità, e lui era molto breve in quello che diceva, ma molto efficace.
Quindi questo mi ha dato, è stato già un input positivo per me. Quindi ho capito bene, lui a 12 anni era un Faceva veggente, parte del gruppo dei veggenti, poi ha sentito la vocazione sacerdotale, e io l'ho incontrato per puro caso, perché magari, ecco, io non fitto mai una casa di vacanze, ma quell'anno il Signore ha voluto che io fittassi casa e quindi è nata questa storia. Quando ho approfondito sono voluta essere lì personalmente di nuovo per l'apparizione il 26 di agosto del 2007. Io ho sentito nel mio cuore una grande pace, una grande gioia che soltanto a Medjugorje avevo trovato, dove era nata la mia conversione. Ho sentito l'amore di Dio. E questo Comunque è stato scusa, ma importante. Don Ciro, che adesso è sacerdote, non è uno dei veggenti oggi, lo è stato nel passato. Faceva parte del gruppo dei veggenti. Adesso non vede più la Madonna adesso. Non conosco i rapporti che Don Ciro abbia. Perché in realtà può darsi che... Quello che io so è che apparteneva al gruppo dei veggenti, Sì. e da questo è nata poi la sua vocazione al sacerdozio. Ma quando i pellegrini vanno a Zaro, diciamo, Don Ciro sta sicuramente presente là, ma non è lui che vede la Madonna, sono No, due... assolutamente. Sono Ce le gli descrivi un po' strumenti. queste due persone, chi sono? Sono due mamme, sono due mogli, giovani mogli. E Giovani, sicuramente- non è che sono, per diciamo, me sono giovani, perché 60 io sono anni. diventata vecchiettina, insomma, nel frattempo. Una è quasi quarantenne, diciamo, e l'altra Sì. avrà 45-46 anni. Quindi Per 21 me anni sono fa delle si giovani dice donne, che anche avevano... perché quando parliamo delle cose dello spirito, per me siamo nella giovinezza. Quindi la prima volta che hanno cominciato a vedere la Madonna quando avevano una ventina d'anni. Sicuramente parliamo di 21 anni fa, quindi erano delle giovani donne. Cosa all'epoca. fanno queste due giovani donne nella vita? Loro sono mogli e madri e vivono una vita di preghiera. Ecco, loro testimoniano con la propria vita quello che è il messaggio che la Madonna dà a ciascuno di loro da 21 anni. Le veggenti e i veggenti di Medjugorje ci hanno un po' abituato, almeno un poco, a pensare che non necessariamente chi vede la Madonna deve farsi prete o frate o suora, no? Perché difatti a Medjugorje tutte Anche le il veggenti e i matrimonio è una veggenti vocazione. si sono sposati, è vero? Un sacramento, una vocazione. E quindi, però mi pare che queste due veggenti, come si chiamano? Angela Fabiani e Simona Patalano, le attuali uniche testimoni delle apparizioni. Se devo dire che anche loro all'inizio pensavano, mi appare la Madonna, forse mi devo fare suora, e invece poi hanno scelto di sposarsi, perché anche a Medjugorje la Madonna lasciava liberi, no? Sia i maschi sia le ragazze di sposarsi o entrare in seminario, o di farsi suore. In realtà poi tutti si sono sposati, perché come hai detto tu ottimamente, anche il matrimonio è un sacramento benedetto da Dio, creato da È Dio. una vocazione anche. Tornerò a te, adesso veniamo al nostro Stefano. Chi è Stefano? Chi è Stefano? Io studio medicina, sono al 4º anno e contemporaneamente ho avviato questo processo di conversione da circa un annetto e mezzo. Come purtroppo accade nella maggior parte dei cristiani, è dovuto a un periodo di grande sofferenza. Sono stato malato per circa 5-6 anni di una patologia che viene detta sindrome dell'intestino irritabile. È una patologia psicosomatica in cui si tende a somatizzare le ansie, le paure a livello gastrointestinale per via di un carattere molto sensibile, e questo mi aveva gettato in un periodo di grande disperazione, di tristezza, e tutto ciò era dovuto a un forte vuoto, un vuoto di senso che avevo dentro di me, non avevo dei riferimenti. E quindi questo mi ha portato a cercare delle strade sbagliate fino a quando non ho scelto la strada giusta, che è quella di Gesù e Maria, e loro con amore grande hanno colmato quel vuoto che avevo dentro. Mi hanno profondamente cambiato, è stato un periodo di cambiamento che comunque continua ancora adesso, di trasformazione, che è stato abbastanza faticoso, però non ho mai perso la speranza di essere accompagnato dal Signore. Non mi sono più sentito solo, senza alcun riferimento, ma mi sono sentito parte di un progetto di amore molto più grande di me. Ma e questo Stefano, mi ha dato... se mi dici questo mi togli il terreno sotto i piedi. Ti volevo fare un'altra domanda, ma non la posso fare più. La faccio lo stesso, cioè interpretando un po'
il pensiero dei nostri telespettatori quando hanno sentito un giovane come te, bello e tanto, eccetera. Può sembrare una cosa insolita. Che studia medicina, quarto anno, io uno scienziato, insomma. Chissà perché si ha l'idea che gli scienziati non credono o non debbano credere, invece ci sono tanti scienziati che ci credono. Sì. Allora la domanda, tu hai detto io mi sono trovato meravigliosamente bene, Sì. ecco, credendo. Ma questo ha dato accettando. anche forza ai miei studi, li ha rinvigoriti, perché adesso studio con un maggiore entusiasmo e una maggiore consapevolezza. Allora diciamolo a tutti i giovani come te, che hanno gli stessi problemi magari che hai tu, anche più forti, no? Sì, di Se affidarsi. noi crediamo in Dio e nella Madonna, sentiamo un Si grande possono aiuto. fare cose molto, molto più buone. Sentiamo un grande aiuto come per andare E poi avanti. magari adesso, oltre che medico del corpo, potrò essere anche un po' medico dell'anima. Per Bacco, non dobbiamo togliere il posto a me poco. sacerdote perché va bene, no, guardi, chissà quante persone, chissà quanti colleghi tuoi, no, che magari dicono di non crederci, però dopo Sì, ti fanno delle domande Perché il problema dei giovani è la vergogna di parlarne con gli altri. Parliamo di tutti gli argomenti possibili e immaginabili, ma parlare della preghiera di Gesù, di Maria è un po' difficile fra i ragazzi. Ma una domanda difficile che ti voglio fare è questa, ma perché ci credi? Io ci credo perché l'ho sentito proprio nel cuore, sono stato proprio toccato dalla grazia del Signore. Questo mi è successo in quest'ultimo anno diverse volte e anche alla prima volta che sono stato a Zaro nel bosco, io mi sono sentito proprio consolato, proprio abbracciato. Cos'è sto dalla bosco? Madonna. Bosco di Zaro, Bosco Benedetto, ad Ischia, dove ci sono le Sì? apparizioni mariane. Io sono stato la prima La volta... Madonna appare in un bosco? Sì, il Bosco Benedetto di Zaro. Io sono stato la prima volta il 26 aprile e ho conosciuto Anna Maria che mi ha parlato della possibilità di aprire un cenacolo di preghiera, perché la Madonna richiede questi cenacoli sia in famiglia che ai giovani. Io avevo dentro di me questo senso di ringraziare, questo desiderio di ringraziare il Signore per questo cambiamento, questa trasformazione, e quindi ho abbracciato insieme alla mia fidanzata Paola. Sei anche fidanzato? Sì, Beata da 11 lei. anni. Beata lei che è una fidanzata come te. Lei anche ci crede, la fidanzata? Sì, sì. Quindi frequentate la chiesa, frequentate i Sì, sacramenti? sì. Che bello! Questo è iniziato molto di più intensamente nell'ultimo anno. Prima frequentavo la chiesa, però comunque avevo comunque dei riservi, dei freni. Col Signore non bisogna agire con i freni. Hai dato Bisogna tutto, lasciarsi hai andare. dato tutto, sei felice, gli studi vanno bene, Sì. i rapporti con la fidanzata vanno bene, benissimo. i rapporti con la famiglia Benissimo. benissimo, con gli amici. Allora vale la pena, no? Vale la pena essere fedeli, credere in Dio, credere quando ne abbiamo dei motivi sufficienti, credere anche nelle apparizioni della Madonna finché non abbiamo un motivo per dubitarne, perché io credo, in genere mi regolo così, no? Se uno mi dice io vedo la Madonna, io guardo in faccia, dico ma fammi vedere se sei un po' scemo oppure una persona dritta, no? Sta sui piedi. E mi faccio un'idea già dalla persona, insomma, che mi parla. E se mi sembra una persona quotata, io per onestà ci devo credere, perché dico se mi ha detto che vede la Madonna, perché non ci devo credere? Se dice che è andata a Milano ci credo, se dice che vede la Madonna non ci devo credere, perché no? Allora io ci credo fino a quando non ho un motivo per dubitarne. Io Questo credo fermamente nelle apparizioni mariane perché siamo in un momento, si parla tanto di crisi economica, ma la vera crisi è quella spirituale. Spirituale, bravo. La Maria è la mamma nostra, mamma di Gesù, ma anche madre nostra, e non potrebbe mai lasciarci soli e abbandonati in questo momento di difficoltà, e quindi ci viene in aiuto con i suoi messaggi, indicandoci la via. Che bello. Poi noi siamo sordi e cerchiamo altre strade. Stefano, mi dispiace che sono le ultime parole che hai detto, perché Va adesso, bene. dopo il filmato che io invito la regia di mandare in onda, cari amici, abbiamo realizzato un brevissimo filmato appunto le apparizioni della Madonna a Zaro, dove vedrete anche le due veggenti, Angela e Simona, nel momento in cui vanno in estasi e secondo quelle che ci credono, in quei momenti stanno parlando con la Madonna, e poi leggono anche i messaggi. Pensate un po', la Madonna, per chi ci crede, appare contemporaneamente a tutte e due le veggenti, però è vestita finanche in un modo diverso e dà dei messaggi diversi, come vedremo. Allora salutiamo Stefano, perché dopo avremo Buonasera. al posto suo Liliana, mentre prega la regia di mostrarci il filmato. Tutte le nostre
O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. Ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Spirito di Dio, scendi su di noi. Spirito di Dio, scendi su di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Ricordo che stiamo contemplando un mistero glorioso, la nascita di Gesù. Ave o Maria, piena di grazia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Nel quinto mistero glorioso contempliamo lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù, reduttore del Tempio. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Madre ammirabile, Prega per noi. Madre del buon consiglio, Prega per noi. Ho visto mamma, aveva un velo bianco sul capo, con la corona da regina, sulle spalle un manto rosso e un vestito verde, in vita una cintura d'oro. I suoi piedi scalzi poggiavano sul mondo. Tra le braccia aveva Gesù bambino, vestito con una tunica rossa, sul capo una corona da re, e tra le sue piccole manine stringeva un piccolo globo del mondo. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi e sempre, sia lodato. Cari figli, vengo a voi come madre di tutti i popoli, regina dei cieli e della terra. Figli miei, io sono la porta, il mezzo e non il fine. Io vengo per portarvi tutti al mio amato figlio Gesù. Egli, figli, vi ama immensamente e ha dato la sua vita per ciascuno di voi, per salvarvi. Figli miei, io vi amo, vi chiedo ancora preghiera. Figli miei, come una madre veglia sul suo neonato che dorme nella culla, così io veglio su ciascuno di voi. Ma, ahimè, figli miei, troppe volte voi non ascoltate la mia voce e fuggite lontani da me, così lontani che io non riesco più a proteggervi come vorrei. Figli miei, il Signore Dio Padre, nel suo immenso amore, vi ha creati liberi, liberi anche di non amarlo, di allontanarvi da Lui. Figli miei, vi prego, ascoltatevi, lasciatevi amare, lasciatevi cullare tra le mie braccia. Figli miei, vi amo e ancora una volta vi chiedo preghiera
Preghiera per la mia amata Chiesa, per i miei figli prediletti, che sono i più tentati e che spesso cadono, trascinando con sé tante anime. Figli miei, vi amo e sono felice di vedervi qui riuniti nel mio bosco benedetto, luogo di grandi grazie. Passo in mezzo a voi e vi accarezzo, accolgo le vostre preghiere e le pongo ai piedi di Dio Padre. Vi amo, figli. Adesso vi do la mia santa benedizione. Grazie per essere accorsi a me. Questo pomeriggio mamma si è presentata come regina e madre di tutti i popoli. Era avvolta in una luce bianchissima, era completamente vestita di bianco, i bordi del suo vestito erano dorati. La mamma aveva il mondo sotto i suoi piedi scalzi, nelle mani giunte in preghiera una lunga corona di luce del Santo Rosario. Alla destra di mamma c'era San Michele Arcangelo, era grandissimo, come un grande condottiero, aveva la spada sguainata e scintillante. La teneva ferma, puntata verso il basso, sopra l'Italia. La mamma era triste e una lacrima scendeva sul suo volto. Sia lodato Gesù Cristo. Cari figli, grazie che anche quest'oggi avete risposto a questa mia chiamata. Vi amo, figli, vi amo immensamente e vedervi qui numerosi a riempire il mio bosco benedetto mi riempie il cuore di gioia. Figli miei, anche quest'oggi vengo ad implorare preghiera. Vi prego, figli, pregate, apritemi i vostri cuori e fatemi entrare. Figli amatissimi, tempi duri vi attendono, ma voi non temete. Io vi sono accanto e prego e imploro misericordia per ciascuno di voi. Figli miei, vi prego di non giudicare, ma di perdonare. Il giudizio non spetta a voi, ma a Dio. Uno dei peccati più gravi è quello di pensare di non essere perdonati da Dio. Non pensate questo, figlioli. Non c'è nessun peccato così grave da non poter essere perdonato. Chiedete perdono, affidatevi al mio cuore immacolato e così vi farò passare per la sorgente d'amore che porta a mio figlio Gesù. Figlioli miei, ancora una volta vi chiedo di confessarvi e di restare davanti a mio figlio presente nel Santissimo Sacramento dell'altare almeno 10 minuti al giorno. Pregate, figli, pregate per la salvezza dell'intera umanità e pregate San Michele Arcangelo che protegga l'Europa. Pregate e non temete, io vi amo e vi tengo tutti nella culla del mio cuore. Voi siete i miei bambini e io tengo a ciascuno di voi, tengo a voi come a mio figlio Gesù. Pregate ancora per la Santa Chiesa e per tutti i miei figli prescelti. Benedico tutti, in modo particolare, e benedico tutti i sacerdoti qui presenti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco, cari amici, abbiamo assistito, direi con l'animo sospeso, all'apparizione della Madonna, per chi ci crede ovviamente, all'apparizione della Madonna a Zaro, nell'isola di Ischia, a Angela e Simona. E noi ancora abbiamo in studio sempre Anna Maria Baratto e do il benvenuto a Liliana, la quale ha qualche forte testimonianza da darci, ne parleremo dopo. Vorrei soltanto chiedere, siccome abbiamo ascoltato il messaggio, questo è uno dei messaggi, no? Ma ormai da 21 anni, quante centinaia, migliaia forse di messaggi. Sono tantissimi, però noi Ma potremmo racchiudere, racchiudere come si può, la Madonna come in ogni luogo dove appare, lei chiede la conversione. Il messaggio è un accorato appello a cambiare la nostra vita. Quindi conversione e cambiare. Cambiamento. Cambiamento, l'uomo ha intrapreso una strada che, anche se è piena di luci abbaglianti e sembra apparire il bene immediato, è invece una strada di distruzione, è una strada di non amore, è una strada dove non c'è pace. Cioè, molti si lasciano abbagliare da luci false, insomma. Da tante false illusioni. E la Madonna ci chiede di ritornare a Dio con un cuore semplice. La Madonna ci invita a pregare per trovare un'unione con Dio. Ma qualcuno dice, ma c'è bisogno che appare la Madonna, sono cose che già sappiamo dal Vangelo. Sì, ma la Madonna è madre, ai piedi della croce. A lei è stata affidata l'umanità intera e non si dà pace se non vede il bene dei figli, che i figli possano essere salvi. Questi sono tutti
messaggi accorati di amore, perché la mamma ci vuole tutti salvi. E certo, cari amici in ascolto, tutti i figli sanno quello che devono fare, però la mamma, no? Un po' li assilla qualche volta. La Madonna non ci assilla perché è dolcissima. Dicono i veggenti che quando la Madonna parla è di una dolcezza unica. Sembra bussare alla porta, sembra parlare chiedendo il permesso di parlare. E poi quando ha finito di parlare dice grazie. È incredibile che la regina del cielo e della terra dica grazie a dei veggenti, anzi a tutte le persone che sono grazie che siete intervenute. Quindi la Madonna è contenta che noi andiamo, che noi partecipiamo. Certo, ma ancora di più vorrei dire, la Madonna non aggiunge nulla alla rivelazione. Abbiamo la Sacra Scrittura, Ma ce lo è venuto ripete, ce lo ricorda. sbriciola, perché lei sa che noi siamo in anoressia spirituale e abbiamo bisogno che lei ci sbricioli questo pane di vita. E noi possiamo, attraverso questo nutrimento costante e continuo che lei ci dona, possiamo riprendere il nostro vigore. Però Anna, ecco. scusami se dico una cosa, tu organizzi tanti pellegrinaggi e vorrei Non chiedere... tanti, io non tanti. soltanto il 26, ogni mese ho messo a disposizione questa giornata della mia vita ogni mese per le intenzioni della Madonna e accompagno i pellegrini. Quindi sono delle persone che ti telefonano per Perché trovo essere... che se esiste una sorgente dalla quale possiamo attingere una Quindi tu sorgente di acqua pura, faciliti un po' il io cerco di compito essere di un po' andare... un traghettatore. un traghettatore. Ecco. Senti, ma qualcuno potrebbe dire, sì, va bene, ma lì ci vanno quelli che già ci credono. Non è così. Non è vero che sia sempre così, anzi, la Molte si maggior convertono. parte vengono anche per curiosità, però noi non possiamo mai sapere il tocco di Dio nel cuore di ognuno che cosa può produrre. E ci sono queste cose, l'ha detto anche Stefano Ci nella sono prima tantissimi parte, frutti di che si conversione. convertono, sì. Quello che mi piace dire in poco tempo, perché Sì, è importante, certo. è importante dire che i frutti della Mamma Celeste sono sicuramente i cenacoli di preghiera. Uno dei frutti sono i cenacoli di preghiera. Lei dal 2011 ha chiesto ardentemente che si tornasse alla preghiera, che i mariti potessero pregare con le mogli, che i genitori pregassero con i figli, perché lei dice che nelle famiglie dove si prega c'è odore di Dio, c'è profumo di Dio. Abbiamo ancora qualche minuto e lo lasciamo alla nostra Liliana, la quale ha qualcosa di importante da raccontarci. Sì. Si parla spesso, no? E purtroppo se ne parla perché si parla di miracoli, è vero, di conversioni, sono cose importanti di cui vale anche la pena parlarne, Certo, anche se bisogna. le cose più importanti, cari amici in ascolto, restano queste della conversione, della preghiera, e i miracoli e tutto il resto devono servire per aiutarci a credere e a convertirci e a pregare di più. Sono stata rapita dalla Madonna a Medjugorje, è iniziato tutto a Medjugorje. Non lo so neanche io come, mi sono trovata lì, è stato bellissimo, meraviglioso. Quindi c'è un legame anche con Liliana, con Anna, è vero? Continuo con la Madonna Medjugorje. di Zaro, mi chiama, mi spinge, io mi trovo a Zaro, non lo so come, non lo so perché. Così anche quel giorno del 26 settembre di 3 anni fa, dove io volevo andare, però avevo 1000 problemi che si risolsero in un lampo, non so come, sempre con l'aiuto della Madonna. Si risolse tutto in mattinata, io mi trovai ad andare a piedi fino al bosco benedetto della Madonna di Zaro e volevo pregare per me, poiché mi avevano diagnosticato un glaucoma all'occhio, quindi con relativa perdita della vista, un noto professore di Napoli. Però in quel luogo lì, dopo la visione niente, mi trovai in un momento di estasi, un torpore, avevo un torpore, non riuscivo a tenere gli occhi aperti e decisi di pregare per il mio amico di famiglia, tanto caro, una persona buonissima, amica, la moglie, che aveva avuto una emorragia cerebrale, quindi problemi grossi, operato, ricoverato in ospedale al Cardarelli e ormai combatteva ma non riusciva più a dare segni di vita, aveva avuto 2 arresti cardiaci, è tutto documentato. Era ormai, i figli l'avevano salutati, i medici salutate papà, sarà l'ultima volta. E io ho pregato e ho pianto per lui tanto. E
ho chiesto aiuta perché lui ha bisogno ancora di guardare i suoi figli. Io in un modo o in un altro imparerò a camminare anche senza occhi con un cane, non pensavo più a me stessa ma pensavo solo a lui. Quindi come è andata a finire? È andata a finire che il giorno dopo io ho portato l'immaginetta alla moglie che ha messo sotto al lettino suo, sotto alle lenzuola, e lui ha cominciato a muovere le dita dei piedi, della mano, tra lo stupore dei medici perché ormai lui non dava più segni di vita. Invece da quel momento, perché io oltretutto prego per gli ammalati. Quindi tu generosamente, Sì, invece di sì, pregare no, per ho pregato te, per lui. hai La pregato cosa per lui bella è stata e che si è risvegliato. Sì, E a te com'è andata la cosa? A me è andata stranamente tra lo stupore del professore, l'oculista, che mi ha fatto un'ulteriore visita a ottobre, dice il signore, perché ha fatto quest'altro controllo, il figlio del professore? Dico perché ho un serio problema, dice ma lei non ha una vista buona, sì lo so, ma ce l'ha ottima, perché ha fatto questo controllo. Quindi, bene, allora cari amici, concludiamo ringraziando Liliana di questa testimonianza, però spero in qualche prossima trasmissione di farvi conoscere anche questo amico di cui parla Liliana, però vorrei sottolineare questa cosina che ha detto, che non è una cosina, è una cosona, cioè una cosa grandissima. Lei era ammalata ma non pregò per lei, pregò per l'amico che era in coma, che ormai era spazzato. Conclusione, questo ha commosso il cuore del Padre Celeste, di Dio, che ha guarito tutti e due. Meraviglioso. Di questi casi ce ne sono tanti, cioè di persone che invece di pregare per se stesse pregano per gli altri e poi il Signore guarisce tutti e due. Rapidissimamente, avete accennato spesso a Medjugorje, ci sono dei rapporti tra i messaggi di Medjugorje, c'è una continuità, Medjugorje, Zaro, Sicuramente Fatima? l'appello è forte a ritornare alla preghiera con cuore puro, a ritornare ai sacramenti. La Madonna ci invita alla partecipazione alla messa e anche a ritrovare la grande consapevolezza di essere figli di Dio, il grande significato di essere figli di Dio, la grande dignità. E ancora la Madonna ci invita ad amare tutti, non amare solo quelli che ci amano, ma amare soprattutto quelli che non ci amano, e di perdonare. Negli ultimi tempi ci invita fortemente a pregare per l'Italia, a pregare per il Papa, a pregare per la Chiesa. Cari amici in ascolto, facciamo tutte queste cose e saremo santi. Grazie ad Anna, grazie a Liliana, grazie anche a voi. A risentirci nella prossima trasmissione. Pace e bene a tutti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù ci ha manifestato l'amore del Padre suo. In quest'ora in cui noi lo contempliamo sulla croce, diciamo: O Gesù, tu sei appena morto, e una sorgente di vita è sgorgata per le nostre anime. O sorgente di vita incomprensibile, misericordia di Dio, avvolgi il mondo intero e riversati su di noi. O sangue ed acqua, che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese ai inferi, il terzo giorno risuscitato morte, salì al cielo, siede alla destra Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità
del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero, per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero, per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Consacrazione del mondo alla Divina Misericordia di Giovanni Paolo II.
Dio Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e lo hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore. Ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male. Fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio unico e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente e Misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Gesù è la rovina degli spiriti impuri e chissà, forse è per questo che siamo tutti un po' restii ad accogliere pienamente e fino in fondo il Vangelo, perché forse abbiamo valutato che non ci conviene eliminarli proprio tutti questi spiriti impuri che popolano la nostra fantasia, i nostri desideri e che guidano alcune delle nostre azioni. Certo, ci sono alcuni mali che sono così palesemente negativi che nessuno li vuole, ma ce ne sono altri che sono più miti, rubano qualcosa alla vita ma ci danno anche qualcosa in cambio, e sono proprio quelli gli spiriti impuri da cui è difficile allontanarsi, perché una parte di noi li detesta, ma c'è anche una parte di noi che li coccola. Per questo invochiamo lo Spirito di Santità, affinché illumini la nostra mente, le nostre emozioni e ci aiuti a portare trasparenza nei nostri pensieri, unità nella nostra coscienza. D'altra parte dobbiamo sapere che le tentazioni ci accompagneranno sempre e avremo sempre la libertà di scegliere il bene o il male. Quello che chiediamo a Dio è un cuore puro che sappia fare le scelte giuste. Il rosario è una preghiera bellissima che è da secoli che piccoli, grandi, anziani recitano, dicono, e man mano che dicono le Ave Marie si sentono più sereni, più contenti. È un effetto di questa fede che Maria, la nostra mamma del cielo, ci sta ascoltando. Noi non vediamo niente, ci stanchiamo. Io ricordo quando ero bambino che andavo in chiesa alla sera, il mese di maggio, non vedevamo l'ora, perché dopo si andava a giocare a nascondiglio, eccetera. Però il rosario lo dicevo da bambino come sapevo dirlo quella volta. Dopo sono cresciuto, l'ho detto da grande, e adesso che sono anche sacerdote lo dico in una maniera tanto più bella, perché ho visitato tanti santuari, tanti posti dove Maria è apparsa. E allora, immaginando che è lì presente, sapendo che ci ascolta, non prego per me, ma per tutti. Per cui sento ogni giorno
la gioia di dire questo rosario, ma il mese di maggio è per tanti, per unirsi nelle famiglie, per sentirsi vicini. E questo ripetere le Ave Marie può stancare, ma è sempre un momento di gioia in cui diamo un piccolo atto di amore a Maria e con Maria a tutta la famiglia, a tutto il mondo. E quindi noi seminiamo le Ave Marie. Io dico, cosa fai in chiesa qualche volta? Cammino su e giù per la chiesa e semino le Ave Marie. È un modo di dire seminare, ma entreranno nel cuore di tanti. E questo mi dà coraggio e gioia di andare avanti. E poi c'è l'abitudine di dire le 3 Ave Maria alla sera. A 8 anni mi hanno detto di dire le 3 Ave Maria alla sera. Non ho mai smesso. E ho sentito sempre una presenza della Madonna che mi benedice. Ecco, quelle 3 Ave Maria si possono dire ai piedi del letto prima di addormentarsi e dà un bel segno, perché l'Ave Maria, e finisco per dirvi questo, è un bel saluto che, pensandoci bene, l'angelo non ha detto a Maria Shalom, la pace, ha detto Chaire Maria, una parola difficile che dice rallegrati Maria, sta contenta perché sei piena di grazia, il Signore è con te. E noi ripetiamo questo saluto a Maria, che poi dicendo prega per noi, che abbiamo bisogno di aiuto, dei compiti, per noi peccatori che abbiamo tante cose, che facciamo i capricci, che ci aiuti adesso in questo momento mentre preghiamo e poi nell'ora della nostra morte, che poi può essere chiamato anche nell'ora del nostro incontro, perché la morte non esiste, ma la morte è l'incontro con Maria che ci abbraccia dopo averla chiamata tante volte qui sulla terra e seminato tante Ave Marie, che sono tante rose messe insieme che formano il rosario. Buon mese di maggio a chi può provare. Provi e vedrà che troverà pace e gioia. Amen. Un'ipotesi inquietante ma decisamente fondata, quella attorno alla quale ruotano le indagini sul furto sacrilego avvenuto in questi giorni a Termoli, in Molise, messe nere e rituali di esaltazione di Satana dietro il gesto compiuto da un'unica persona che prima ha sottratto la pisside in cattedrale durante la messa serale di sabato e qualche ora dopo, nel corso della notte, tra sabato e domenica, ha replicato il sacrilegio introducendosi nella chiesa di San Timoteo attraverso un vetro. Complessivamente sono state portate via circa 100 ostie già consacrate, con esse anche la pisside, la teca e una patena, il piattino che si usa per la consacrazione sull'altare. A compiere i due furti la stessa persona. Su questo, sostengono dall'Arma, ci sono ben pochi dubbi. Le telecamere hanno ripreso un uomo sul quale sono concentrate le indagini, che al momento non ha né un volto né un'identità.
L'episodio termolese non è purtroppo un caso isolato, sebbene a Termoli sia la prima volta che il Santissimo Sacramento venga violato in questo modo. Furti praticamente identici sono stati compiuti negli ultimi mesi in Campania, Sicilia, Lazio, Puglia e in Abruzzo, una vera escalation. Le ostie, non c'è nulla di più sacro nella chiesa, vengono trafugate per essere profanate durante le messe nere e i riti che inneggiano al diavolo, che si celebrano in antri, grotte e cimiteri. Furti commissionati proprio per riti sacrificali e blasfemi, tanto che l'arcivescovo di Monreale poche settimane fa ha deciso con un decreto di togliere il Santissimo per un periodo di tempo da tutte le chiese e di custodire l'Eucaristia in un luogo sicuro come una cassaforte. Benvenuto a tutto il pubblico di TV2000 al nostro consueto appuntamento sul mondo esoterico e satanico. Continuano i furti, continua questa escalation di furti sacrileghi, abbiamo visto non solo come abbiamo visto nelle precedenti puntate, non solo in Sicilia, ma si allarga un po' a Macchia di Leopardo, Abruzzo e così via, Molise, quello degli ultimi giorni. Noi vogliamo come sempre indagare e vedere il perché di tutto questo e lo facciamo riagganciandoci anche ad un fatto di cronaca che noi tutti ricordiamo, un fatto efferrato, un fatto di sangue, che è quello delle bestie di Satana, e lo facciamo con chi ha deciso di addirittura farci un film. Presento i nostri ospiti, do il benvenuto a Emanuele Cerman, buonasera, grazie di essere qui, e a Maria Tona, grazie anche a lei di essere qui. Emanuele Cerman, il suo film In nomine Satan è un film che comunque ripercorre la storia di un fatto di cronaca clamoroso, addirittura il più agghiacciante, è stato definito così dai media internazionali. Perché un film del genere? Esatto, diciamo che è stato il fatto più agghiacciante dal dopoguerra a oggi. Diciamo che io mi ricordo che per mesi la televisione, diciamo tra virgolette, ci bombardò perché fu qualcosa di realmente quasi difficile da comprendere. Ho voluto fare questo film che era nato inizialmente come progetto televisivo scritto da Stefano Calvagna, poi trasferito a livello cinematografico da me, sempre insieme a Calvagna, e abbiamo deciso di affrontare questo film da un altro punto di vista, non semplicemente l'aspetto di cronaca, che è quello da cui partiamo, ma un viaggio che analizza il rapporto di causa ed effetto nel momento in cui si decide di intraprendere una strada, diciamo così, particolarmente terribile come quella della scelta del satanismo. Ecco, Maria Tona, tu nel film hai un ruolo importante, ovvero la moglie di un investigatore particolare. Come ti sei sentita? Cioè, qual è secondo te come si è sentita la moglie di quell'investigatore che per la prima volta annusava l'aria, cioè per la prima volta capiva che quello che stava accadendo nel Varesotto non era un semplice fatto di cronaca nera, ma qualcosa di più? Allora, il mio ruolo è intanto non so se posso svelare tutto fino alla fine, perché insomma c'è qualche colpo di scena. Comunque, apparentemente il clima che io faccio respirare, soprattutto agli inizi del film, è un clima di una donna che sostiene il marito in un ruolo così difficile, quindi la perfetta mogliettina che è accanto al magistrato, che deve continuamente esporsi in motivi anche di tensione per colpa delle indagini. Durante il film si vedono dei cambiamenti di carattere e anche dei cambiamenti di comportamento di questa moglie, e man mano poi ci saranno appunto dei colpi di scena, perché questo perfetto equilibrio anche della famiglia, che dall'altra parte rappresenta il bene, quindi chi indaga in una vicenda del male nasconde invece un qualcosa che il male cinge tutti i protagonisti del film. Ecco, allora, ma esiste il satanismo, Emanuele Cerman? Ma io credo che assolutamente il satanismo sia un fenomeno che esiste e che credo che sia anche in crescita. Forse questo è dovuto a quelle che sono le responsabilità anche della società nell'abbandono di strutture importantissime come la scuola, come la stessa famiglia, che sta perdendo comunque quella che è l'importanza reale che ha all'interno del margine sociale, in una società in cui rincorre se stessa per la grande velocità, l'individualismo diventa sempre più sfrenato, aumentano le debolezze. Sicuramente per entrare, diciamo, in una setta si deve essere leggermente labili psicologicamente, perché altrimenti non si entrerebbe. Si cerca quindi protezione. Sei d'accordo?
Sì, assolutamente, anche quello che abbiamo respirato durante le scene. Ci tengo direttamente in pubblico in questo momento a ringraziare Emanuele per il lavoro che ha fatto. Trovo che nel film ci sia un grande lavoro interpretativo dovuto a lui e anche all'insieme degli attori che poi hanno avuto un ruolo anche difficile da interpretare, perché si trattava di argomenti abbastanza toccanti. Sì, infatti adesso quindi... rivedremo e ripercorreremo insieme la vicenda delle bestie di Satana. Però mi chiedevo, ho visto nel trailer del film, che vedremo ovviamente più avanti, ho visto che comunque quelle che sono le caratteristiche di una setta satanica, come appunto le ostie, che adesso vediamo che sono anche trafugate, l'uso massiccio di droghe e la violenza sono presenti. È escluso qualcosa come licenza poetica o hai messo tutto insieme? Io ho cercato di unire i vari livelli. Sicuramente il caso delle bestie di Satana, a mio avviso, rappresenta, diciamo, quello che è stato definito poi dai giornalisti il satanismo acido, perché poi elementi intellettuali all'interno della setta forse sono visibili soltanto in uno dei protagonisti reali. Io ho voluto inserire nel film anche una ritualità che è divisa in varie parti del montaggio in cui si vede una messa nera, ma non credo che i ragazzi che sono stati implicati siano degli esperti, anzi ho la convinzione che forse dietro questo caso ci possa essere anche una manipolazione superiore, perché quando poi andiamo a parlare... questa l'accusa che era assolutamente, sì. E prima ti faccio la domanda, Maria, e poi magari vediamo insieme cos'erano le bestie di Satana. C'erano in questo gruppo, c'erano anche molte donne sì, che sono state poi alla fine tutte che hanno subito vittime. Varie violenze, esatto, fino a poi anche la morte. Allora poi mi chiedo, la domanda è questa, ecco, sì, cosa vuol dire essere una donna all'interno di una setta? Prima di farti rispondere vediamo insieme cosa c'è di nuovo, perché ci sono state delle novità dal famoso, dall'ultimo giudizio che hanno avuto i membri di questo gruppo. Ci sono state altre novità, altri sviluppi, soprattutto lo sviluppo di cui parliamo e che ci sta a cuore è il suicidio di un'altra donna. Vediamo insieme. È una storia di orrori e di efferati omicidi, quella delle bestie di Satana, un gruppo di giovani della provincia di Varese responsabile di vari delitti eseguiti con feroce violenza tra simboli esoterici, pentacoli, croci rovesciate e rappresentazioni del numero della bestia nell'Apocalisse, il 666. Alla setta vennero addebitati 3 omicidi, le cui vittime sono Chiara Marino, Fabio Tollis e Mariangela Pezzotta, e un'induzione al suicidio con Andrea Bontade. Per quei delitti commessi tra il 1998 e il 2004 sono stati condannati Nicola Sapone e Andrea Volpe, ma è sempre rimasto il dubbio che sia gli omicidi che le istigazioni al suicidio fossero molti di più. Rientra in questa ombra la morte di Doriano Molla, 26 anni, trovato impiccato nel dicembre del 2000 in un bosco a Cavaria con Premezzo. La madre aveva sempre sostenuto che il figlio fosse stato ucciso o indotto al suicidio dalle bestie di Satana. Doriano, appassionato di musica metal, era scomparso da casa il giorno della vigilia di Natale nel 2000. Pochi giorni dopo il suo cadavere era stato ritrovato nella Valle del Boia, un bosco alla periferia di Cavaria, ai piedi di un albero con un filo elettrico stretto attorno al collo. All'inizio del 2004, con il ritrovamento del cadavere di Mariangela Pezzotta, sepolto nel giardino di una baita a Gola Secca, in provincia di Varese, vennero alla luce i delitti del gruppo dedito a rituali satanici ed un consumo smodato di droga e alcolici. Da allora Flaviana Cassetta, la mamma di Doriano Molla, non si è mai data pace. Aveva iniziato a sostenere che il figlio fosse entrato in contatto con alcuni membri della setta, anche perché durante le indagini emersero delle importantissime rivelazioni di Mario Maccione, il medium delle bestie di Satana, a suo dire capace di mettersi in contatto con gli spiriti maligni, che aveva parlato di altri delitti riconducibili alla setta, fra cui quello di Molla. Così anche la mamma, Flaviana Cassetta, ormai a processo concluso, qualche settimana fa si è tolta la vita stringendosi anche lei un cavo elettrico attorno al collo. Ha voluto togliersi la vita con la stessa modalità del figlio. La donna aveva sempre creduto che i satanisti avessero avuto un ruolo nella morte del figlio, o come istigatori, o addirittura come responsabili di un delitto camuffato poi da suicidio. Ancora un altro mistero, tragico e drammatico, sulla scia di quella che i media stranieri anni fa misero nell'elenco dei fatti più scioccanti in Italia,
dal dopoguerra. Maria, ancora una donna, ancora vittima, ancora suicidi, insomma una scena che sembra non finire mai, sembra quasi, ecco, permettetelo, una maledizione di questo fatto di cronaca che ancora diversi anni dopo la sua conclusione ancora produce effetti. Intanto volevo dire che mentre vedevo il servizio proprio i brividi mi salivano, perché non è che ancora a noi fa molto effetto tutto questo. Il tutto facilitato da droghe, come è stato detto, e poi le donne erano quelle che di più subivano quindi le violenze sessuali, fisiche e quant'altro. Ma cosa vuol dire essere una donna all'interno di una setta satanica? Cioè perché è importante, se lo è, che una donna sia presente all'interno di una setta satanica? E lì andiamo nella sfera dei meccanismi mentali, di quello che accade poi subordinato agli effetti appunto di un gruppo, quindi uomo-donna è sempre esistito e quindi anche nelle sette. Il ruolo sicuramente della donna è quello che subisce di più la violenza, perché da sempre è così. E la cosa bella che è stato creato all'interno del film è anche quando si parlava della madre, questa figura che Emanuele è riuscito a mettere proprio a fuoco del rapporto che hanno questi genitori durante il racconto del film, quando poi vengono indagati e devono parlare di quello che hanno vissuto riguardo alla vicenda dell'uccisione dei propri figli. E ci sono due momenti molto forti nel film, interpretati da una donna che è da Francesca Viscardi, un'attrice che ha interpretato questo momento molto toccante da genitore, e anche dall'altro attore, aiutami, Fabrizio Raggi, grande attore, che ha interpretato il padre. Quindi ripeto, cioè le donne subiscono la parte più forte. Forse la donna è anche l'elemento che nella ritualità esoterica è la vittima sacrificale per antonomasia, quindi la necessità di una presenza femminile è assolutamente fondamentale in quello che è. Ecco, ma Emanuele, ma che idea ti sei fatta di tutta questa vicenda? Cioè, al di là dei fatti di cronaca, al di là poi delle sentenze dei giudici, comunque al di là delle difese e delle accuse, qual è la tua idea? La mia idea è che innanzitutto c'è una sottile veramente linea che più che dividere unisce bene e male, la fascinazione dell'occulto. Come l'hai rappresentata questa fascinazione dell'occulto? Io ho voluto rappresentarla attraverso questa estrema solitudine, ho voluto raccontare un non luogo, ho scelto anche attori che non parlassero forzatamente gli accenti della provincia di Varese o Lombardi, ho creato un non luogo che non esiste, che rappresenta la solitudine, cioè dove mancano le attività culturali, non ci sono i teatri, mancano i cinema, non ci sono le librerie. Questa solitudine, famiglie probabilmente... Cioè questo provincialismo, anche se vogliamo. Dove anche la famiglia d'origine culturalmente magari non elevatissima, anche se noi ricordiamo che lì c'era, tra altre cose, una ragazza che invece discendeva da una famiglia di professionisti, che stava molto bene economicamente, ma al di là di questo è l'assenza culturale che va proprio distinta da quello che è invece la capacità di poter fare economia. Sono due cose che non si toccano. Più il Paese andrà incontro a questa carenza culturale, più andremo incontro all'evoluzione, alla crescita di questo fenomeno. Quello che io ho voluto raccontare è che questo tipo di fascinazione, la sublimazione che ne deriva, può scaturire in chiunque, perché c'è innanzitutto un difetto, un'ascesa delle barriere psicologiche che noi abbiamo, ma soprattutto un qualcosa di raggiungere qualcosa che sembra irreale. Noi siamo un po' tutti vittime anche del messaggio di marketing televisivo portato avanti negli anni, di raggiungere uno status, apparire prima che essere, no? Come lo stesso anche Eric Fromm, insomma, ha raccontato benissimo. Ecco, credo che questo sia il primo passo per andare a cercare qualcosa in più, andare anche oltre dal punto di vista della conoscenza, no? Che poi viene vista solamente nella maniera sbagliata, cioè invertire e distruggere quello che invece può essere affrontato diversamente. Maria, è sempre la domanda prima di vedere il trailer del film. Quanto, cioè, oltre quelli che sono i segni, i tratti caratteristici di una setta satanica, l'abbiamo detti, ostie, rituali neri, sacri per i satanisti, reati, ma soprattutto uso di droga e soprattutto anche il sesso. Perché è così importante il sesso? Prima di rispondere vediamo il trailer del film In nomine Satan.
sai, se non superi quella prova, l'unica strada che ti offre il maestro per recuperare è quella. È una storia lunga. Per il momento posso dirti che abbiamo 2 fermati in ospedale, tali Lepre e Maggiorana. Adesso noi siamo qui tutti insieme e tu ti fai una botta con noi. Perché te la devi fare? Perché io voglio che ti fai una botta. Per caso conoscete un certo Antonio Lepre? È stato il fidanzato di nostra figlia per un paio d'anni. Lo sai quanti cani vedrai in 6 metri quadri di cella, tu, Antonio? Fabio, chiama subito l'ambulanza, questa sta in overdose. Come fate a dire che non è un assassino? Perché è mio figlio! Che cazzo? Antonio l'ha uccisa. Chiama. Aspetta! Prendi altra cosa! Ma non è morto! Questa è una storia di gelosia. Questi erano strafatti e ci è scappato il morto. E allora la storia del cielo, eh? E quella statuetta? Sai che cos'è quella statuetta? È un Baphomet. E si agiscono per aiutare la formazione della pianta, sia nel caso della rosa, sia in quello dell'ortica. Capito? Che vuol dire? Che devi sacrificare un'anima al diavolo, a Satana. Il trailer di In Nomine Satan. Torniamo a parlare quindi delle bestie di Satana, come fa il film ovviamente. Sesso e, chiedo poi a Emanuele Cerman, la prova di forza. Questa è anche un'altra cosa curiosa. Perché il sesso è così importante secondo te quando si parla di satanismo? Ma io penso che comunque quando si arriva a quei livelli di esaltazione, di anche unione, il gruppo crea poi quella eccitazione che porta ad atti molto estremi. Tra le altre cose gli atti sessuali venivano anche ripresi e quindi sono documentati in cassette che nel film vengono in maniera elegante non visti del tutto, quindi accennati e poi sono solo agli occhi del magistrato. Il perché è difficile da dire, però esiste ed è molto forte quello che accade sessualmente nelle vicende reali della storia. Anche l'energia che ne scaturisce poi, no? Dall'atto sessuale, insomma. Si parla di vibrazioni negative, dense e basse, quindi è molto diverso dalla spiritualità che offre e che vuole intraprendere, che non vuole toccare determinati temi, è il contrario. E per quanto riguarda invece la prova di forza, che poi è, come dire, è stata la chiave per scoprire se alcune persone erano state indotte al suicidio, perché è importante la prova di forza in questo gruppo? Perché era così importante? Beh, io credo che quello rappresenti l'appartenenza. Io ho voluto raccontare questo nel film con la scusa che dava, diciamo, questo leader. Io ho diviso le due figure dei leader unendone quasi le caratteristiche. I nomi dei leader. Io dei leader, insomma, parliamo di Volpe e Sapone, io li ho cambiato questi nomi e ho voluto unire alcune caratteristiche di entrambi. E per arrivare alla risposta rispetto alla tua domanda, credo che io ho voluto decodificare nel film facendo in modo che la scusa fosse quello di non soltanto di entrare nella setta, ma quello di poter accedere a dei livelli superiori, un po' come, diciamo, i gradi della massoneria, no? E la chiamavo questa entrata nel mondo sacerdotale di Satana, ma in realtà quello rappresenta l'inganno, anche perché in qualsiasi struttura piramidale non si arriverà mai ai vertici, di cui vertici neanche conosciamo e non ne siamo a conoscenza. Però ovviamente potersi fidare di qualcuno che conosce più segreti, partecipa ad azioni violente, significa creare un rapporto per cui è infrangibile. Non te ne andrai mai, cioè una volta che entri sei finito, sei dentro. Certo. Io mi chiedo, e non ho seguito, perché ovviamente Padre Retro ancora non c'era, non ho seguito la vicenda sotto un aspetto giornalistico, però mi incuriosisce un fatto, cioè quando gli investigatori, quando sia ovviamente chi ha fatto le indagini, ma sia chi le dirigeva, in questo caso il PM, no,
quando si sono accorti, e questo secondo me è il punto di tutta questa vicenda, quando si sono accorti che avevano davanti non una band rocchettara che suonava pezzi di musica in un garage, ma faceva reati, in qualche modo uccideva le persone, cioè qual è stata la loro reazione? Cioè si sono resi conto che era una cosa gigantesca secondo voi o pensavano che era già così e quindi sarebbe stato quello l'epilogo? Nel film ho voluto proprio raccontarlo questo, di questo. Due punti di vista differenti, diciamo. C'è un magistrato che quasi viene ossessionato, capisce da subito che non si tratta di un omicidio di gelosia, da cui poi si scaturisce la scoperta di tanti altri omicidi, mentre l'altro, che è più razionale, non accetta proprio l'idea né dell'esistenza di Satana né del satanismo, è proprio l'ateo classico che non crede in nulla. Quindi ho voluto proprio far collimare questa contrazione, questa differenza di opinioni tra i due magistrati. E mi sembra che anche nella realtà delle vicende le persone che indagavano hanno avuto poi dei seri problemi. Non tutti, alcuni insomma. Siamo venuti a sapere diciamo per vie traverse che questa sensazione poi di indagare sul male comunque avvicina a qualcosa di pericoloso e che vorremmo perché è pericoloso? Ma noi anche questo durante le riprese del film, in alcune determinate scene vivevamo una situazione di energia che insomma che ci creava a tutti un senso di disagio, quando si toccano determinati temi. Io personalmente sono un credente, quindi non posso non credere anche nel contrario. Quindi il disagio nel senso che quando insomma in qualche modo mettevate in scena abbiamo girato una messa nera che poi ho preferito dividere nel montaggio. Comunque come l'avete immaginata questa messa nera? Beh, io l'ho voluta creare molto rituale, insomma. Cioè rituale, però dobbiamo far capire, cioè, perché... Esatto, ho letto dei testi e ho voluto evitare che ci fosse, inizialmente doveva esserci questa che era la lettura reale di un passaggio satanico. Diciamo, io ho rifiutato perché non volevo prendermi questi rischi anche rispetto a chi lavorava con me. Ho preferito renderla silenziosa, l'ho architettata come se fosse stato un grande simbolica coreografo. Comunque con l'ostia, con... avevamo tutti gli elementi, quindi si è creata un'energia che effettivamente ha spaventato diversi attori, insomma. C'era un qualcosa comunque di forte che si respirava ma che non si spiegava. Il film è stato girato a Roma, se non sbaglio. Il film è stato girato tra Roma e provincia, l'abbiamo girato, è un film molto estremo perché è girato in soli 10 giorni, abbiamo voluto fare un esperimento anche per dimostrare che attraverso il cinema indipendente ma libero e quindi capace di raccontare anche storie esportabili si possa comunque con poco fare operazioni artistiche di livello. Una curiosità personale, qualche collega di entrambi vi ha detto ma di cosa state parlando? Cioè nel senso, parlate del nulla? Beh, c'è stato, guarda, dico, la cosa a cui ho tenuto di più è che non fosse un film che andava a speculare sul dolore, perché anzi ho voluto per questo dare grande risalto ai rapporti che intercorrevano tra i figli e le famiglie, far vedere la differenza di tipologia caso per caso di ogni coppia di genitori o di genitori singoli, di come si trovavano. E il film innanzitutto è su due piani, su un piano reale che vede l'aspetto della cronaca e su un piano onirico, perché io attraverso il sogno racconto sia quello che è il senso di colpa, sia quella che è poi l'ingresso di questa presenza demoniaca che è Satana in persona, che si presenta, interpretato da Fabiano Lioi, e che poi entra nella vita degli stessi inquirenti oltre che dei ragazzi. Ho voluto lavorare su due piani, quindi prendendo ispirazione sì dal caso delle bestie di Satana, ma poi creando un film concettualmente filosofico. Invece Maria, pensando di fare un film e di interpretare un ruolo così particolare, in un contesto così particolare, hai avuto da qualche persona, insomma, un monito, stai attenta? C'erano dei pregiudizi, ci sono persone che si sono allontanate da questo progetto, altre che in qualche modo erano incuriosite, non sapevano, c'era un'energia strana, particolare. Noi abbiamo poi, per affrontare i vari personaggi, facciamo un cammino molto importante con il metodo di lavoro che riguarda gli attori. Ci terrei anche a nominare i protagonisti del film, che regista, sono Stefano Calvagna, Tiziano Mariani, Federico Palmieri, Giulia Morgani, Francesca Fiscardi, Fabrizio Raggi, Fabiano Lioi, Mattia Mor, che è anche uno dei produttori del Gianmarco film. Bellomori, esatto, ce ne sono tantissimi. In più volevo ringraziare anche un lavoro che noi abbiamo fatto molto difficile
per affrontare ruoli estremi abbiamo fatto un percorso, una preparazione teatrale legata anche al metodo Stanislavski insieme a Francesca Viscardi, che è stata la coach. Quindi insomma tutta un'equipe. Abbiamo toccato delle corde emotive molto molto dure e quindi abbiamo attraversato dei momenti molto difficili e molte persone, c'era il pregiudizio di alcune persone, però noi coraggiosamente l'abbiamo affrontato. Anche qualche minaccia in rete c'è stata tendenzialmente. Ecco, questo infatti volevo approfondire, minaccia in rete di che tipo? Io avevo subito un paio di telefonate anonime dove mi avvertivano di non toccare determinati argomenti inizialmente, poi c'è stato... Argomenti intendiamo le bestie di Satana o il satanismo? Sì, principalmente credo si riferissero alle bestie di Satana, poi allargando anche al satanismo in generale, credo in parte fosse dettato inizialmente, prima che il film uscisse al RIF, per la preoccupazione di speculare sul dolore di qualcuno. Altro non so dirti, in rete arriva qualcuno che invece non vuole assolutamente parlare di questi argomenti perché ne ha timore, ma invece penso che anche quello che stai facendo te sia molto importante anche come monito e per avvertire le nuove generazioni di quelli che sono i pericoli. Certo, dell'occultismo, del satanismo, eccetera. Ora, fra qualche istante invece vi mostreremo una intervista che, lo diciamo per correttezza, è già andata in onda, ma che racchiude un po' il pensiero di un grande esorcista di Don Gabriele Amorth, che tutti conosciamo. È un passaggio di questa intervista molto importante, perché poi padre Amorth va molto sul concreto, cioè la domanda che abbiamo posto è stata questa, cioè cosa fanno poi realmente i satanisti, cioè oltre sicuramente a rituali, oltre sicuramente a magia, oltre sicuramente a uso e consumo di droghe, secondo me c'è qualcos'altro, e quindi abbiamo chiesto e vi riponiamo quindi oggi, visto che ne parliamo, cosa ne pensa padre Amorth del satanismo. La maggior parte della gente segue il demonio così, senza rendersene conto. Però ci sono anche quelli che lo seguono direttamente. Tutti abbiamo sentito parlare di sette sataniche, tutti abbiamo sentito parlare di messe nere. Ci sono persone che si consacrano a Satana, che diventano sacerdoti di Satana. Io ho bucciato nelle consacrazioni a Satana. Sono tutti uguali, scritte col sangue: Satana, tu sei mio Dio, mi consacro a te, voglio essere tuo nella vita e nell'eternità, dammi successo, dammi soldi, dammi piaceri, tutto qui. Questa è la consacrazione a Satana. E bruciano il certificato di battesimo, per cui alle volte io dico: sacerdoti, quando vi chiedono il certificato di battesimo state attenti e chiedete a che scopo. Per quale motivo? Perché ci sono di quelli che lo richiedono per bruciarlo. Ecco, rinnegare il battesimo ricevuto. Questi si danno a Satana direttamente. Abbiamo sentito padre Amorth. Attenzione, dice padre Amorth ai parroci, attenzione a chi rilasciate il certificato di battesimo, perché i satanisti lo bruciano per rinnegare quella che è la loro fede. Quindi ecco, Emanuele Cerman e Maria Tona, noi vogliamo essere pratici e dire che insomma non si tratta soltanto di fantasie, di gesti, di rituali, poi si va anche sul pratico. Secondo te, Emanuele Cerman, quanti sono i satanisti? Ti sei fatto un'idea? Io credo sinceramente che i numeri potrebbero essere esagerati, certo. Diciamo di affiliazioni anche per simpatia parliamo credo in ordine di migliaia di partecipanti reali, studiosi di Satana. Credo siano realmente in Italia poche decine, diciamo questi potremmo chiamarli dei gran maestri sacerdotali, ma il fenomeno esteso del satanismo credo sia in vasta scala. È in vasta scala. E ho visto nel film che c'è una parte che mi ha toccato, è quella della consacrazione a Satana. Che vuol dire consacrarsi a Satana? Io ho voluto toccare questo punto, io ho letto dei libri di padre Amorth in passato, soprattutto quelli legati proprio all'esistenza di Satana e degli esorcismi, credo libri che abbia scritto 15 o 20 anni fa. La consacrazione credo che è un passaggio forzato, questo avviene anche nel piccolo, diciamo nelle logge massoniche, dove comunque c'è la rinuncia nel credere a Dio, no? Soprattutto. Nel satanismo si passa proprio a invertire la cosa, nel rinnegare Dio per scegliere un altro Dio.
e quindi la consacrazione fatta poi con le ostie consacrate, oppure come raccontavi prima con la bruciatura di documenti ufficiali, faccia parte di questo dissacrante metodo che serve a una cessione quasi spirituale totale, un abbandono, chiamiamolo tra virgolette, al male. Maria Tona, se ti dicessero di partecipare ad un rito satanico dopo che hai partecipato come attrice a produrre un film del genere, ci andresti? No, chi mi conosce sa perfettamente che io sono credente e praticante, quindi è un po' difficile. Ho affrontato questo film come un discorso prettamente interpretativo, però il mio cammino è un altro. Emanuele Cerma, quando uscirà nelle sale il Nomine Satan? Allora, per adesso parteciperà a dei festival, credo entro la fine del 2012 o all'inizio del 2013. Abbiamo rifiutato l'idea di uscire a luglio e stiamo valutando anche quello che è il rapporto con i vari distributori che si sono fatti avanti. Altre idee del genere? Ecco, mi hai colto proprio, perché arriva adesso una proposta con l'autrice Stefania Rossella Grassi di scrivere un film a 2 su un altro caso italiano irrisolto di una ragazza suicida di cui non posso dire il nome perché io sto iniziando a studiare il caso. Forse il film sarà in collaborazione con la Leone Production e un altro produttore televisivo italiano, ed è un film che racconta di come anche attraverso la rete si possa cadere all'interno di queste gabbie settarili. Esatto, e poi sulla rete ormai viaggia di tutto. Sì. Non so se io forse devo decidere se fare questo film o meno, perché io interverrò anche nella scrittura. Allora lo regalerei a una trilogia sul male, dove finirei con l'ultimo, che sarà un film invece filosofico e non più un caso di cronaca, una sorta di tra virgolette di Maestro e Margherita o lo stesso Faust di Sukurov. Quindi sempre il tema del satanismo. Ma perché secondo te incuriosisce così tanto il satanismo? C'è il fascino, esiste il fascino comunque del trasgressivo, del male in ognuno di noi. Anche se uno poi dice no, non mi appartiene, però comunque la curiosità c'è, e quindi la poca preparazione, gli elementi che comunque adesso mancano per poi entusiasmare giovani o meno, possono portare un fascino anche, anzi soprattutto in questo momento possono portare il fascino nel male, in quello che è il trasgressivo, solo perché è un no. È un no ripetuto. Il no anche Rudolf Steiner, no? Nell'antroposofia lui avvertiva che il fatto che il primo avvento secondo Steiner era Lucifero, poi sarebbe arrivato Gesù e il terzo era Arimane, che è questo che dovremmo vivere nella nostra epoca. E se poi invece Arimane fosse inteso come lo stesso Satana, insomma avrebbe detto alcune cose. E secondo te, Emanuele, quando è che la fascinazione diventa reato? Cioè, cosa scatta dal fatto di essere affascinati nei confronti di un fatto, di un idolo, al discorso invece di compiere un reato? Diciamo che il passaggio è quando si va sulla privazione della libertà altrui, cioè la libertà di studio, di conoscenza. Può esserci, lo stesso legge italiana credo che permetta anche che il satanismo possa essere visto come una religione. C'è una libertà religiosa, sicuramente. Il passaggio è quando la tua libertà invece diventa sopraffazione nei confronti della libertà di qualcun altro e quindi di eliminare la sua capacità di intendere e di volere e di costringerlo a compiere atti che magari non vorrebbe neanche fare. Vade Retro finisce qui, vi do delle informazioni di servizio. Dalla prossima settimana la diretta di Vade Retro non sarà più il sabato alle 15:30 ma alle 17. Le repliche resteranno immutate, ovvero quelle delle 20:30 del sabato in edizione ridotta, diciamo così, e invece quelle della domenica sempre alle 17. Io ringrazio Emanuele Cerman e Maria Tona di essere stati qui, di averci parlato di questo film, e continuate a seguirci sempre a Vade Retro. Madre Santissima di Gesù e Madre nostra, qui sei salutata Madonna de Sesule, insolito titolo
che si aggiunge ai 100 e 100 risonanti su tutta la terra. Questo popolo buono e laborioso, nel corso dei secoli fedele alle proprie radici friulane e alla congenita cultura cristiana, fedele anche quando vicissitudini economiche o familiari l'hanno sospinto sulle strade dell'immigrazione in Italia e dell'emigrazione nel mondo, ti parla oggi con la mia voce di anziano presbitero e vescovo della Chiesa Cattolica. Madre Santissima, sono nato nei pressi di un santuario a te dedicato sotto il titolo di Madonna delle Grazie, ordinato prete nella bianca Basilica Veneziana della Salute sorgente dalle acque. Ho iniziato il servizio di cooperatore parrocchiale sotto il tuo sguardo di Madonna del Sorriso, titolo familiare a Santa Teresa di Lisieux. Paolo VI mi ha ordinato vescovo nella tua festa del Carmine e mi ha inviato dapprima in Abruzzo, dove sei salutata Madonna dei Miracoli, poi come suo delegato pontificio a Loreto, sul colle dell'incarnazione del Verbo, memoria della tua santa casa di Nazareth. Adesso trascorro i miei giorni nella soave pace di sotto il monte Giovanni XXIII, la Betlemme del Papa della Bontà, accanto al santuario campestre della Madonna delle Cantine, titolo povero e nobile, evocante i doni di provvidenza propiziati col sudore della fronte. Oggi sono venuto a cercarti a Porzus e a venerarti in questo sacello, cui mi ha tratto la pietà del tuo figlio Don Vito Ferini, cantore dell'evento dell'8 settembre 1855, paragonabile alla viola mammola nascosta tra l'erba, presso faggi ed abeti secolari. Quasi non la si vede, ma se ne percepisce il profumo. A riflettere sul prodigio compiuto in queste alture mi ha convinto il tuo servo Don Carlo Gamberoni, che ha posto ai tuoi piedi il suo cuore e la sua penna. Madre Santissima, sono trascorsi 141 anni da quando 1, 2 e 3 volte hai mostrato il tuo volto alla bambina Teresa d'Us. Il fatto induce noi adulti cresciuti male, adulti che abbiamo soffocato il bambino che era in noi, al punto da divenire scettici e spesso increduli, induce noi, dico, a ripetere l'esclamazione festosa del tuo Gesù: ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenute nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Madre Santissima, il nome di Teresa d'Us si coniuga coi nomi di Massimo e Melania della Salette, di Bernardetta Subirù di Lourdes, di Francisco, Giacinta e Lucia di Fatima. Si coniuga coi nomi di altri innumerevoli ai quali ti sei manifestata nel corso dei secoli. Madonna Santissima d'Essesule, le tue mani di mamma hanno toccato il falcetto della bimba, simbolo di lavoro e sudore, di fatica e rinuncia, ed ha impresso il segno della croce sulla mano dell'innocente fanciulla, tessera di riconoscimento, come il Tau che ha liberato gli ebrei dalla schiavitù d'Egitto, come il Tau del Calvario che ha cancellato la macchia originale e i peccati personali di tutti noi, ed ha invitato Teresa, bambina dei campi, fragrante di purezza, salmodiante il rosario, il farsi catechista con la chiarezza inequivocabile del Vangelo. Questa la catechesi: santificate la festa, non bestemmiate, no, lodate invece il nome del Signore, accettate la disciplina inculcata da Gesù e vissuta dai santi, conducete vita sana, imponetevi mortificazioni, nelle solennità appressatevi alle acque del sacramento della riconciliazione. Questo significa in concreto astinenza e digiuno, leggi della Chiesa, o Madre Santissima. Tu fosti associata nel martirio al figlio tuo, agnello immolatosi per la salvezza del genere umano. Tu hai accompagnato la tua privilegiata figliola Teresa d'Us nella via dolorosa delle prove più ardue, la perdita dei genitori e la condizione di orfana, e l'hai affidata all'istituto fondato dal tuo servo il sacerdote Luigi Scrosoppi, discepolo di San Filippo Neri, col quale condivide ora la gloria dei santi. Madre Santissima, quale segreto di luce e di grazia rinchiudeva la giovane postulante e novizia, chiamata in tuo onore Suor Maria Osanna, accolta nella congregazione della Divina Provvidenza. Predestinata a totale consacrazione a Dio,
Teresa celebrò le sue mistiche nozze solo sul tetto di morte, 25enne. Madonna de Sesule, questo tuo titolo è rimasto come nascosto per 138 anni, custodito negli archivi della Congregazione della Provvidenza e nelle cronache orali e scritte di sacerdoti e laici attenti ai segni dei tempi. Ora il vescovo di questa chiesa locale, carica di storia, di arte e di testimonianze eroiche, Alfredo Battisti, è venuto qui a venerarti e ad incoraggiare i preti e i fedeli a meditare sull'evento e sul messaggio. Accogli, o Madre, il voto dei tuoi figli e figlie, che vogliono onorarti in questo remoto villaggio montano. Donne e uomini, anziani e giovani, da te sorretti, sono certi di custodire le peculiarità del Friuli, lietissimi di sentirsi solidali con le chiese delle tre Venezie, convinti che lo scambio di carismi, di amicizie e di esperienze li farà crescere e li abiliterà ad abbracciare l'Italia, l'Europa ed il mondo. Madre, suscita in tutti propositi fermi di santificare il giorno del Signore, di benedire il suo nome, di trascorrere vita sana e morigerata, la sola che consente alle moderne generazioni di volgersi verso quel nuovo ordine di rapporti umani auspicato da Giovanni XXIII in apertura del Concilio Vaticano II e nella sua lettera enciclica Pacem in Terris, messaggio confermato dai papi successori Paolo VI, Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II. Nuovo ordine fondato sulla verità, costruito secondo giustizia, animato dalla carità, posto in atto nella libertà. Madre Santissima, accanto a Gesù tuo Figlio, fondatore della Chiesa, unico architetto di questa casa comune che occhi profetici vedono e cuori apostolici promuovono, ci sei tu, fornace ardente di carità, prodigioso esemplare di creatura totalmente libera, dacché tu ci insegni che possiamo raggiungere la meta solamente quando la volontà di Dio e la nostra è tutt'uno. Signore, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Volontà di Dio è che obbediamo al Decalogo, proclamiamo ad alta voce il credo degli Apostoli, preghiamo ogni giorno, ci confrontiamo in ogni evenienza col nostro modello che è il tuo Figlio, o Madonna Santissima, tuo e nostro Maestro, tuo e nostro Salvatore. Amen. Alleluia. Un saluto e ben ritrovati con il TG di Trebi Meteo. Partiamo con questo filmato che arriva da Campo Imperatore sul Gran Sasso a circa 1800-1900 metri di quota e vedete come nelle ultime giornate è nevicato talmente tanto per effetto anche di correnti umide orientali che hanno provocato pioggia a più riprese su Marche e Abruzzo, quindi anche nevicate a partire dai 1200-1400 metri di quota sull'Appennino, quindi all'altezza di Campo Imperatore comunque la situazione praticamente mostrava uno scenario invernale più che primaverile, con temperature ben al di sotto dello zero. Lo scenario però nelle prossime ore tende a vedere una situazione di variabilità ancora una volta sui versanti adriatici, con lo sviluppo per acquazzoni e temporali proprio durante il pomeriggio lungo tutta la dorsale appenninica dall'Emilia Romagna fin verso la Basilicata, e nel frattempo giungerà anche un vortice d'aria fredda in moto retrogrado dall'Europa orientale, dalla Polonia fin verso la Germania e la Francia, che porterà a una situazione di instabilità piuttosto marcata tra giovedì e venerdì, in particolare sul nord Italia. Infatti tornerà la pioggia preziosa su gran parte del nord nella giornata di giovedì, piogge, rovesci e temporali che a più riprese coinvolgeranno un po' tutto il settentrione, ma anche la nostra dorsale appenninica ancora una volta, con temperature in rialzo al sud, mentre al nord tenderanno a calare. Venerdì ancora qualche nota di instabilità residua, ma la tendenza poi nel weekend vedrà un miglioramento, perlomeno tra sabato e domenica mattina. Poi ci sarà forse qualche nuovo peggioramento in vista, ma per tutti i dettagli continuate a seguirci sull'app di Trebi Meteo.
Continua il nostro giro nei santuari, seconda puntata consecutiva in Friuli Venezia Giulia. A pochi chilometri da Udine si arriva a Cividale, poi nel comune di Prepotto, su uno dei monti, dei colli vicino, c'è Castelmonte, l'antico santuario di Castelmonte, forse il più antico di tutto il nord-est. È così, padre Silvano? Esatto, è uno dei santuari più antichi, forse anche d'Europa, e si rifà al concilio di Efeso del 431, in cui la Madonna è stata dichiarata Madre di Dio. Ecco. Poi questa devozione dalla Turchia, diciamo, è passata attraverso probabilmente commercianti o cristiani che giravano al patriarcato di Aquileia, ed è qui diffusa tutta nella zona. Ecco, un santuario molto importante e carissimo ai friulani, che hanno una devozione, come dire, un affetto per questa Madonna di Castelmonte. Ecco, questa è un po' l'origine di questo santuario, più o meno. Ecco, un santuario che va conosciuto, molti edifici arroccati appunto su questo monte. Allora andiamo dentro e cominciamo la nostra visita. Una storia antica, antichissima, dunque questa è la parte superiore del santuario, poi scenderemo in cripta, ma raccontiamo le origini appunto che affondano a ben più di 1000 anni fa. Sì, il santuario più o meno ha circa 1500 anni, grosso modo, ed era già rinomato nel 1175, in cui un documento appunto di quel tempo, che abbiamo anche attualmente, che parlava appunto di donazioni fatte a un certo signore di questa zona, di questo santuario qui. Quindi è già rinomato prima del 1000, quindi questo santuario, e poi con alterne vicende la devozione si è, come dire, sviluppata, a volte anche scesa, e praticamente nell'ultimo secolo, dal 1913, con la presenza di religiosi cappuccini, cioè noi, il santuario ha preso una rinomanza molto più ampia, e attualmente, insomma, i pellegrinaggi sono molto frequenti e la gente viene molto numerosa, specialmente la zona qui circostante del Friuli, in sostanza. Una delle domande che tanti pellegrini, che anche noi ci facciamo e vi facciamo, è appunto: a cosa è legata la devozione alla Madonna? A un'apparizione, a un miracolo, a cosa? Allora, qui in questo santuario non c'è nessuna apparizione agli inizi, soltanto appunto è stata una devozione che il popolo cristiano ha sentito come questa devozione alla Madonna Madre di Dio. L'ha sentita molto sua, per cui la Madonna è diventata come il simbolo della mamma che protegge. Infatti c'è proprio il posto già qui dove si situa il santuario, è un posto che guarda tutta la valle sottostante, e la gente quindi guarda verso l'alto e vede Castelmonte e sente questa protezione di Maria. Questo è un po' sostanzialmente, quindi secondo me la devozione è radicata proprio nel fatto che la gente percepisce questa presenza di Maria come un qualche cosa che rassicura. C'è da dire che in questa zona, nei secoli prima del 1000, anche nel 1400, il passaggio dei turchi, è stata zona quindi battuta dai famosi barbari, invasioni barbariche, e anche dai turchi, per cui la gente si rifugiava quassù per essere protetta e difesa, insomma. Però più che le mura del santuario, del castello, sentivano Maria come una protezione. Ecco, questo è un po'. Siamo anche al confine fra due stati, e quindi questo è un punto di riferimento non solo per le genti italiane, ma un po' per tutti i dintorni. Sì, questo mi piace sottolinearlo, perché
è proprio un punto, direi, di convergenza tra 3 culture, la cultura latina, la cultura tedesca e la cultura slava. Credo che dovremmo, forse noi anche religiosi del posto, tenere conto di questo fatto, che può essere appunto un luogo di comunione fra diversi popoli e culture. A questo io credo molto, perché credo proprio che il futuro della Chiesa e dell'umanità, in sostanza, è proprio questa fratellanza universale a cui tutti aspirano. Insomma, che è poi il messaggio di Gesù, in sostanza, di fare della famiglia umana una famiglia dei figli di Dio, un'unica famiglia. Anche in questo santuario le pareti sono ricche di ex voto, di segni per le grazie ricevute e immaginiamo che ce ne siano in continuo che arrivano. Sì, il santuario 3 anni fa era proprio avvolto e tutte le pareti piene di questi ex voto che abbiamo attualmente riportato giù in cripta. E naturalmente non ci sono miracoli, però tante grazie che la gente attribuisce alla Madonna per malattie o per incidenti o per altre cose, per cui avvertono questa presenza di Maria come una persona che segue, che ama, che c'è. La nostra salvezza nelle tue mani, così recita la scritta sopra la Madonna. Ogni Madonna, ogni luogo ha una particolarità. Qual è quella di Castelmonte? Ma particolarità credo che sia la cosa più essenziale, che la Madonna è madre, è mamma, quindi questa salvezza che lei ci dona non è altro che Gesù, quindi lei ci dona Gesù. E in sostanza credo che questo essere anche devoti di Maria, prima che fare di essere devozionale, si lega piuttosto al nostro essere stesso, che se noi come Maria amiamo, in certo senso generiamo Gesù nel mondo di oggi, nelle persone che incontriamo. Ecco. A prima vista c'è una particolarità più evidente all'occhio, cioè il fatto che la Madonna ha la pelle scura. Come si può spiegare? Sì, allora dicevo che io ho una mia teoria, ma spiego prima quella più corrente. Nel 1400, negli secoli precedenti, non c'era corrente, c'erano tante candele, per cui il fumo saliva e anneriva l'immagine della Madonna, che era forse in legno oppure in tela. Penso che sia una delle spiegazioni è questa, però nella Bibbia c'è anche un'altra citazione che parla di nigra et speciosa, nera e bella. Penso che la Bibbia ha un po' più ragione, nel senso che si rifà alle razze della Madonna, cioè la sua etnia, che era appunto ebrea, quindi probabilmente con dei lineamenti indoeuropei, ma sul nero marrone. Penso che sia la teoria più plausibile questa. Ulteriore particolarità della Madonna di Castelmonte, anche in confronto della Madonna delle Grazie a Udine, è il bambino Gesù che, cercando il seno di Maria per l'allattamento, scopre appunto una parte della sua veste. Siamo scesi sotto la chiesa principale, c'è la cripta che ci riporta a Padre Silvano addirittura all'epoca romana. Sì, quella cripta che vedete qui c'è l'altare di San Michele Arcangelo, Michele che uccide con la spada il demonio, diciamo, che è un'antica devozione precedente ancora alla devozione della Madonna, perché praticamente raffigura la vittoria del bene sul male, la vittoria di Dio sul diavolo, insomma. Quindi devozione antichissima che ancora oggi, diciamo, è sentita molto dalla gente, no? Ecco, questo santuario, questa cripta è stata scavata almeno da metà in giù negli anni 60 ed sono stati trovati dei reperti archeologici di antiche costruzioni del III-IV secolo. Poi si può vedere in vetrina il famoso cociopesto romano, che è un modo di costruire di allora, che appunto testimonia l'antichità di questo posto.
popolazioni circostanti slave lo chiamano appunto il Monte Antico, Stara Gora, il Monte Antico, quindi appunto un luogo già quindi di presidio romano al tempo dei Romani. Questo è un po' quindi un testimone che questo luogo è antichissimo. Ecco, questo. Un luogo dal quale i Romani ovviamente facevano le loro osservazioni, i controlli sul territorio circostante. C'è anche una leggenda che riguarda una lotta tra la Madonna e il diavolo, no? Sì, è una leggenda molto significativa. A Cividale c'è il famoso Ponte del Diavolo. Allora c'è stata, secondo la leggenda, una sfida tra la Madonna e il diavolo per vedere chi arrivava prima su questo punto strategico, in modo che chi arrivava prima aveva, diciamo, il potere e il dominio su tutta la zona. Ecco. Quindi il diavolo, un po', diciamo, fiducioso nei suoi muscoli, nella sua forza, dice: questa ragazzina la batto in 2, 2, 4, no? Allora partono e, secondo la leggenda, la Madonna spicca un volo, arriva a metà monte, fa un salto e sembra di seguire l'impronta, dice la gente, e arriva quassù prima del diavolo e si mette sul suo trono, regina di Castelmonte. Come arriva il diavolo, la vede già installata, già intronizzata, riparte un po' più lontano, scornato, e scende in un buco, probabilmente una foiba, ecco, che lui, insomma, in cui scende e sparisce. Questo per dire che la Madonna quindi è sentita dalla gente come una protettrice, colei che appunto guarda dall'alto la gente nei suoi bisogni e nelle sue necessità. Ecco. Sembra proprio di essere un castello qui in questo piccolo giardinetto sul retro del convento. È un convento, appunto, la chiesa dove ci siete voi, padre Cappuccini, una presenza importante anche per tutti i pellegrini che vengono qui. Sì, credo che sì, la gente, noi Cappuccini, ci avvicina molto con cordialità, con simpatia, e credo che rimaniamo comunque i frati del popolo. E vorremmo essere anche sempre di più, perché pensiamo che la gente giù, come dire, ci attende, anche ci aspetta, e noi vorremmo proprio essere più presenti tra la popolazione. Ecco, quindi questo rapporto c'è e va sviluppato nella comunione della Chiesa. Insomma, siamo frati del popolo, questo per me è molto importante sottolinearlo. Ecco. La festa più importante nel corso dell'anno per questo santuario è l'8 di settembre, il giorno nella festività della Natività di Maria, legata certamente a questo, ma anche ad un altro evento che ha toccato il Friuli. Bravo, sì. Dal 1976 è l'anno del terremoto nel Friuli, che ha sconvolto queste popolazioni. Il vescovo di allora, Monsignor Battisti, ha indetto un pellegrinaggio annuale, appunto l'8 settembre, invitando tutta la popolazione a riversarsi su Castelmonte per pregare la Madonna e per chiedere la protezione sulla loro vita, insomma, sulle loro case. Ogni anno quindi c'è questo appuntamento molto importante, molto sentito dagli udinesi. Arrivano qui dai 4.000 a 5.000 pellegrini, abbiamo 50-60 pullman, poi centinaia di vetture, con una celebrazione nel pomeriggio, quindi si parte poi da giù a 8 km, 7 km in pianura, si viene su a piedi con circa 2.000-3.000 persone, cantando, parlando, pregando, insomma è una cosa, un pellegrinaggio molto bello, e credo che sia, ho visto anche molti bambini partecipare a questo pellegrinaggio. I bambini ho visto che hanno portato via questo ricordo di questo pellegrinaggio, l'hanno, come dire, introiettato nel loro cuore, dando una testimonianza, un'impressione grande di fede a loro, vedendo questi anziani che cantano, queste persone che si tengono per mano, di tutte le età, giovani, anziani, media età. Quindi credo che sia il pellegrinaggio ancora un luogo, un momento di fede importante per tutti, specialmente per i bambini.
Rete Italia APS ricorda gli artisti friulani che si sono mobilitati contro il Covid. A pochi giorni dalla benedizione dell'opera Il male sconfitto, avvenuto domenica 8 novembre 2020 al Tempio Mariano Nazionale di Montegrisa a Trieste, è stata donata l'opera dell'artista Renzo Bortolussi al santuario di Sant'Antonio da Padova a Gemona del Friuli. La pandemia da Covid che stava imperversando in tutto il mondo ha ispirato il genio artistico del maestro italo-canadese Renzo Bortolussi di Pinzano al Tagliamento, il quale ha realizzato un manufatto con il Cristo in bachilite, la croce in legno, la base in ceramica e il globo del virus in materiale plastico. Raffigura Gesù in croce al tempo del Covid-19, ponendo la croce su di un globo con le fattezze del nucleo del Covid-19, evidenziando sul volto di Gesù, uomo crocifisso, la simbolica mascherina che dovrebbe proteggere dalla diffusione di questo flagello moderno. Grazie alla perspicace e fattiva collaborazione di Iris Giacomello, in arte Piamolina, presidente del comitato promotore PRG Evans Green FVG, dopo la presentazione di quest'opera artistica a frate Giovanni Battista Ronconi, rettore guardiano del santuario di Sant'Antonio da Padova, che si erge nel cuore pulsante di Gemona del Friuli, è stato deciso di porre il manufatto all'interno del santuario stesso. Questo il messaggio di speranza di frate Giovanni Battista Ronconi. Io spero veramente sia che questa umanità sia più coesa e che si renda conto che senza Dio non possiamo fare niente. Quindi è vero, noi con la scienza, con i ricercatori possiamo andare alla sorgente, cercare le basi, quello che ha sviluppato questo virus, come combatterlo, come vincerlo. Però come questo virus probabilmente sarà sconfitto a breve, può essere che ne verranno degli altri e se non ci affidiamo al Signore facciamo un percorso piccolo, con passi ridotti, che non ci portano lontano. Porcius è una frazione del comune di Atimis ed è uno dei tanti paesini delle Prealpi friulane. Le malghe di Porcius sono conosciute a livello nazionale per il famoso eccidio dei partigiani della Brigata Osopo che è avvenuto nel febbraio del 1945. Partigiani che sono stati poi sepolti nel Bosco Romagno
come abbiamo ricordato anche sul video che trovate nella scheda sopra. È conosciuto però anche per un evento mistico avvenuto nel settembre del 1855. Si tratta della nota apparizione della Madonna alla piccola Teresa d'Us, una bambina del paese che non aveva ancora compiuto 10 anni. La prima apparizione è avvenuta nel Prato della Dolina, dove 30 anni dopo è stata costruita la cappella che ancora oggi è meta di pellegrinaggio. Le successive apparizioni invece sono avvenute nella chiesa del paese. In un primo momento i genitori e la comunità non credevano a questi racconti della bambina. A seguito dell'apparizione, però, sulla mano sinistra di Teresa è apparso un segno che lei ha detto essergli stato impresso dalla Madonna stessa. Si trattava di un segno che ha destato molto clamore nel paese e che consisteva in una crocetta di circa 3 centimetri di colore oro. Nonostante i genitori e anche altre persone incredule avessero cercato di cancellarla sfregando e lavando, la crocetta dorata risultava assolutamente indelebile. Poco tempo dopo, a causa di un'epidemia di colera, Teresa è rimasta orfana. Fu portata così a Udine, nella casa delle derelitte di Don Luigi Scrosoppi, il prete friulano che nel 2001 è stato dichiarato santo da Giovanni Paolo II per l'esempio di carità che ha testimoniato in favore delle tante bambine orfane a causa di queste epidemie che allora imperversavano in Friuli. Qui la giovane, nonostante i problemi di salute, nel 1867 inizia il noviziato e diventa una suora della Provvidenza con il nome di Suor Maria Osanna. Muore però giovanissima di tubercolosi il 17 agosto del 1870 e le suore della sua comunità hanno testimoniato che la croce dorata, che era sempre ben visibile sulla sua mano, con la morte è diventata di colore bianco. Chi volesse approfondire questo avvenimento lo può fare documentandosi su internet o leggendo uno dei vari libri che trattano di questa apparizione. Il silenzio e la tranquillità del paese nel primo mattino viene interrotto dal continuo arrivo di automobili e di persone. Oggi, infatti, 16 agosto 2020, si fa memoria dei 150 anni della morte di Teresa d'Us, Suor Maria Osanna, e nella chiesa parrocchiale si celebra una Santa Messa solenne a cui partecipa la comunità locale, ma anche molti pellegrini e devoti che arrivano da ogni parte del Friuli e non solo.
Vangelo di questa domenica che il diacono ci ha appena letto. La Santa Messa è presieduta dall'Arcivescovo Monsignor Andrea Bruno Mazzocato con l'assistenza e la presenza delle Suore della Provvidenza, di Don Vittorino e altri religiosi e religiose devoti alla Madonna di Porzus. Hanno una duplice natura queste acque. Dividono la tonica, ventilata mobilità del mare e la dolcezza specchiante della laguna. Dal digradare dell'isola su cui sorge prende il suo nome Grado, figlia di Aquileia. L'edera del tempo si è abbarbicata ai ruderi della città romana, donde gli abitanti fuggirono per cercare rifugio nelle isole, nelle capanne su palafitte, che dovevano poi diventare i palazzi della Serenissima. Colonne di basiliche riflesse nelle acque e nei ricordi, fori, templi, teatri. Alarico li devastò, Attila li abbatté. Aquileia risorse nel Medioevo col patriarcato. Popone eresse nel 1028 questa basilica romanica. A Natale il diacono vi legge il Vangelo con una spada nella destra, commemorazione della potestà civile dei patriarchi. Il cimitero accoglie i primi caduti dell'altra guerra in maggiore randagio. Tra questi 10 militi ignoti, una madre elesse quello che riposa sulla scalinata bianca. I cipressi alzano le cime nutrite delle zolle dei caduti a guardare di là dal mare, l'Istria e Trieste.
Gesù riassume su di sé i diversi tipi di sofferenza che accompagnano anche tutti noi. La sofferenza della perdita dell'amico Lazzaro, la sofferenza della paura, quando suda sangue per fattori esterni su cui non può nulla, la sofferenza dell'umiliazione davanti alla propria gente, e poi le sofferenze fisiche, il dolore breve ma devastante della flagellazione, dei chiodi, delle cicatrici che restano per sempre. Il dolore ininterrotto della corona di spine, tante spine, tanti dolori che non danno tregua, che alla lunga debilitano il corpo e la volontà. Il dolore del respiro che arranca, il dolore terminale e consapevole che cessa solo con la morte. E infine il dolore nel dolore, la paura dell'abbandono, il dolore più grande perché ci fa sentire inutili. Con la sua passione, Gesù abbraccia idealmente tutti i nostri dolori. Ci mostra come la sofferenza sia una cruna attraverso cui passare per poi arrivare al Padre e risorgere. Molti di noi hanno sofferto di più e più a lungo di Gesù, senza poter contare sulla sua forza e sulla sua fede. Però il dolore non si misura in quantità, ma in qualità. Gesù dà un senso alla sua sofferenza dicendo: «Nelle tue mani affido il mio spirito». La carne si lacera, piange, suda, soffre, ma non c'è arma che possa ferire l'anima se si affida e se si eleva a Dio.
C'era una volta, tanto tempo fa, un pirata genovese che per scappare alla legge si nascose in un bosco. Qui conobbe alcuni artigiani che in Germania avevano imparato a costruire dei bellissimi orologi a cucù. Si innamorò del posto, vi si stabilì, aprì una fabbrica di orologi e divenne ricchissimo. Sembra una favola, ma è successo davvero nel 1725 in Val Pesarina, quindi oggi si va in Carnia. Siamo a Prato Carnico, dove la Carnia è ancora viva in tutti gli aspetti della vita di tutti i giorni. A cominciare dagli orti, presenti in moltissime case, rigorosamente concimati con cenere di legna e stallatico. Qui sì che si coltiva tutto biologico. La Val Pesarina ha degli ottimi fagioli che per tradizione vanno coltivati vicino alle patate. Ed infatti vedo moltissime piante di fagiolo, praticamente ovunque. Ma andiamo a visitare Pesaris, dove il nostro pirata ha fondato la sua fabbrica. Voglio subito visitare il Museo dell'Orologio. Ci sono pezzi rarissimi del 1400. Mai visto tanti orologi diversi, orologi da torre, vecchi timbracartellini ed anche il famoso Cifra 5, realizzato negli anni 60 ed attualmente esposto al Museo di Arte Moderna MoMA di New York. Il museo ha anche una sua sede esterna, una bellissima idea, quella di realizzare il percorso dell'orologeria monumentale. Orologio a palette giganti. I tabelloni di stazioni d'aeroporti sono la conseguenza di questa rivoluzionaria invenzione degli anni 40, realizzata ovviamente a Pesaris. Orologio a vasche d'acqua. Prende spunto dalle clessidre ad acqua degli antichi egiziani. Che fortuna! Ora che è mezzogiorno tutte le vasche si stanno svuotando per ricominciare il ciclo. Meridiana e l'ognomone sono io. Per leggere l'ora devo mettere i piedi così, una a destra e una a sinistra della linea centrale all'altezza del mese in corso. Orologio dei pianeti ti mostra la posizione di tutti i pianeti del sistema solare. Incredibile! Mentre questo ti mostra la posizione di tutte le stelle in questo preciso momento. Cosa vedo? Un mega carillon! 11 campane che suonano allo scoccare dell'ora la melodia Un saluti a Maria. Orologio a scacchiera. Anche questo inventato a Pesaris negli anni 30. È il padre dell'orologio a LED. Ce ne sono ancora tanti da scoprire, ma dovrete farlo da soli perché io ho un appuntamento. A Pieria, nell'ex caseificio sociale, mi aspetta il signor Gonano, che ha creato un museo di antiche macchine fotografiche e cinematografiche. Sono affascinata. Mi dicono che devo andare a Osais perché c'è una chiesetta con degli affreschi interessanti. Beh, non serve dire nulla. Sono tra i più belli che abbia mai visto. La chiesa è dedicata a San Leonardo ed è del 1500. Dovete vivere i borghi di Prato Carnico a piedi. Ci sono delle case seicentesche straordinarie, come questa, la vecchia Pesa. Da qui si passava nel Bellunese e le merci dovevano pagare il pedaggio. Il nostro amico pirata aveva trovato casa nell'edificio accanto. Sembra infatti che quella sia stata la sua abitazione. La chiamano la casa dell'orologio. Nella casa di fianco, nello stesso periodo, viveva una coppia il cui figlio fece grandi cose.
diventò papa. Ebbene sì, Pesari sconta l'unico papa carnico, Gregorio XVI. Mi invitano a visitare le malghe, ce ne sono parecchie e bisogna salire ad almeno 1600 metri. Dalla notte dei tempi, nel mese di maggio, le mandrie salgono in quota dove c'è un buon foraggio, per poi scendere a settembre. In questi mesi i formaggi che vengono prodotti dai casari sono quelli più buoni perché si sente spiccatamente il gusto delle erbe di montagna. Morena e Boris vivono qui tutta l'estate e i loro bambini non potrebbero essere più liberi e felici. Tra le loro mucche ci sono alcune grigio alpine, una razza in estinzione, ma che fanno un latte particolarmente buono. Il formaggio non ha precisamente un nome, lo chiamano semplicemente formadi di mont, cioè formaggio di montagna. E assaggiare la ricotta fatta 2 ore prima non ha prezzo. Alla Malga San Giacomo è possibile anche pernottare. Se avessi tempo, vi giuro che starei qui per un bel po'. In un'altra malga vedo fare la ricotta affumicata, proprio come la facevano i nonni dei nonni dei nonni. Dentro ad una stanza viene acceso il fuoco e sopra si mettono le ricotte a stagionare. Fino agli anni 50, quando le mandrie dal fondovalle partivano per le casere, a metà percorso i pastori usavano delle abitazioni temporanee per sostare e far pascolare gli animali. Il viaggio era lungo. Di solito queste costruzioni, chiamati stavoli, si trovano sparsi e mai vicini. Orias è un'eccezione ed è un vero e proprio borgo di stavoli. Ora che non vengono più usati, sono diventati delle casette di vacanza. Il borgo più antico della Val Pesarina è Truria, a 900 metri di quota. Sembrerebbe che i primi abitanti siano venuti qui perché in epoca remota c'era una miniera d'argento. Ma chissà dove sarà? E soprattutto, l'avranno trovato l'argento? È venuto il momento di tornare a casa e mentre esco dal paese non ci posso credere. È come la Torre di Pisa! Il campanile pendente di Prato Carnico è una delle attrattive del posto ed io non posso fare a meno di fare una foto così. Faccio rifornimento d'acqua alla fontana del Vescovo e sulla via del ritorno mi vengono in mente tutti i momenti magici di oggi. La Valle del Tempo mi è rimasta proprio nel cuore. Chi posso amare più di te, se non te che ti vivo immensamente per la tua grandezza spirituale? Dove posso incontrare tanta bontà ed umiltà se non in te che mi illumini d'infinita luce? O meraviglioso Maestro, nel pensarti, nel sognarti e nel crederti a volte piango di felicità. O meraviglioso Spirito, quanto fibrilla il cuor mio per il gran bene che ci trasmetti. A volte soffrendo son contento perché ritrovo finalmente la fede per affrontare la vita. E così vorrei rimanerti vicino con quella luce che esplorai oltre i confini terreni. Tornato indietro mi sentii diverso, troppo diverso,
perché avrei preferito restare immerso in quella luce vera come tuo servo, o mio Signore. Attraversando il tagliamento sul ponte di Brawlings e guardando verso la parete rocciosa del Monte Brancott, si può vedere la chiesetta di San Michele, ben individuabile anche grazie alla sua colorazione rossastra. Datata intorno al XIII secolo, la tradizione vuole che sia stata edificata sui resti di un tempio pagano di epoca longobarda. È facilmente raggiungibile attraverso un sentiero che parte dal paese di Brawlings e si inerpica sul Monte Brancott. Lungo il percorso si incontrano i resti del castello di Bragolino, che nel 1335 passò sotto la dominazione del conte di Gorizia, nemico del patriarcato di Aquileia. È per questo motivo che il 23 agosto 1336 il castello venne espugnato e distrutto dalle truppe del patriarca Bertrando di Aquileia. Il sentiero è ben indicato ed è facilmente praticabile. Alcuni tratti però è bene percorrerli con attenzione, soprattutto se ci sono bambini. Dopo 15-20 minuti a piedi e un dislivello di un centinaio di metri, si arriva sul naturale terrazzamento roccioso che fa da base alla chiesa e che offre una meravigliosa vista sulla valle del Tagliamento. A seguito di un lungo periodo di abbandono e i danni subiti dal terremoto del 1928, nel 1929 la chiesetta è stata ristrutturata e consacrata in onore ai caduti della Grande Guerra. È uno dei pochi edifici di valore artistico e architettonico della zona che si sono salvati dalla violenza del terremoto del 1976. Nell'abside c'è un affresco della Santissima Trinità del XVI secolo e sulla parete un altro affresco risalente al XIII secolo e raffigurante San Michele intento a pesare con una bilancia le anime dei defunti. Il culto di San Michele conferma la derivazione longobarda della Chiesa. Questo popolo, infatti, si convertì al cristianesimo attribuendo a San Michele le virtù guerriere che prima venivano riconosciute al dio pagano Odino.
Correva l'anno 313. L'imperatore Costantino emette un importantissimo documento, l'Editto di Milano, con il quale viene concessa la libertà religiosa a tutti i culti professati nel territorio dell'intero impero romano. Com'era la situazione ad Aquileia in quel momento? C'erano già i cristiani? C'era già una comunità? Possiamo immaginare che non soltanto esisteva una comunità, ma anche che questa comunità fosse già molto fiorente, se è vero che il vescovo Teodoro, che era pastore di quella chiesa proprio in quel periodo, riesce a mettere in piedi in pochissimi anni, tra il 314 e il 320, il primo importante luogo di culto aquileiese. Si tratta di ciò che tutt'oggi possiamo vedere, i due bellissimi mosaici, quello della Aula Sud, che si trova all'interno dell'attuale Basilica Patriarcale, e quello dell'Aula Nord, che si può contemplare sotto le fondamenta del campanile nella cripta degli Scavi. Se c'era già un luogo di culto così importante, così ricco anche di simbologie, così ricco e profondo, significa che evidentemente la comunità cristiana era già insediata da parecchio tempo, probabilmente sul sangue dei martiri, molti di questi che avevano donato la vita per poter rimanere fedeli fino in fondo alla loro coscienza e alla loro appartenenza al messaggio cristiano. Alcuni vengono ricordati certamente più dalla tradizione che dai documenti storici. Pensiamo al primo vescovo Ermagora e al suo diacono Fortunato, oppure a Ilario e Taziano, oppure al monaco Largio e a tanti altri. Alcuni invece di questi santi martiri sono stati documentati anche dalla ricerca storica, come i giovanissimi santi canziani, Canzio, Canziano e Canzianilla. Un altro aspetto che certamente fiorisce quasi, ma che aveva già il suo seme prima dell'editto di Costantino, è il credo. Ad Aquileia si professava uno speciale simbolo, cioè un credo, che aveva sì alla sua base gli articoli del tradizionale simbolo romano, ma che aveva anche alcune sue caratteristiche specifiche legate alla situazione del tempo. Essendoci stati dei martiri, essendoci stati certamente almeno dalla metà del secondo secolo, se non prima, già i vescovi, i diaconi e i presbiteri, quindi una istituzione ecclesiastica, ed essendoci stato un simbolo, un credo specifico, possiamo certamente dire che la comunità cristiana aquileiese che incontriamo nella prima basilica teodoriana tra il 314 e il 320 è una ricca comunità, già ben insediata, già ben strutturata e anche già ben avviata su un percorso teologico molto specifico, particolare, originale, che la distingue da tutte le altre chiese del bacino mediterraneo. Ma di questo parleremo un'altra volta. Ciao, io sono Cristina. Io sono Mara e siamo qui nella bellissima Basilica di Aquileia perché si vuole rendere accessibile e quindi siamo qui perché insieme a tutti quanti, a tutto lo staff, stiamo cercando di capire quali sono gli step per far sì che questa bellissima basilica sia accessibile anche alle persone sorde. Ci vediamo presto! Migliaia di video contenenti riflessioni, etica, iniziative culturali, spiritualità, musica e persino humor e curiosità costituiscono il canale YouTube denominato Universo Interiore Piai Pier, fondato alcuni anni fa e gestito personalmente dallo scrittore cividalese Pierangelo Piai. I vari protagonisti sono giovani, adulti e persino anziani. Ogni video è stato preparato con cura personalmente. Testo, immagini, montaggio video ed audio hanno richiesto impegno e molto tempo.
Parecchi video sono stati segnalati in tutta Italia e nel mondo da siti che trattano filosofia, etica, catechesi, cultura, spiritualità e solidarietà. Moltissimi video sono stati presi in considerazione da tanti altri canali e da numerosi siti laici e cattolici. Gran parte di questi video con relativo testo sono presenti anche nel blog www.mondocrea.it, sito dedicato a tutte le forme di creatività positiva. Gesù risorto non era un fantasma. Il fantasma rievoca qualcosa che è stato costruito dalla mente e che coinvolge in qualche modo anche il senso della vista. In realtà però non ha consistenza e non può interagire con gli altri sensi. Se Gesù fosse stato solo un fantasma non sarebbe realmente risorto col corpo. I redenti che risorgeranno in Gesù Cristo assumeranno il loro vero corpo, ma trasfigurato e non condizionato dalla dimensione spazio-temporale. Gesù prese una porzione di pesce arrostito e lo mangiò davanti a loro. Con la risurrezione della carne, i sensi corporali non vengono annullati, ma posti su un livello superiore della dimensione umana. Cristo risorto non aveva bisogno assoluto di mangiare, ma ha dimostrato ai discepoli di essere risorto col corpo e che poteva gestire i sensi come voleva. I redenti in Cristo non avranno più né fame né sete, ma potranno dominare i propri sensi in un corpo trasfigurato. Il cammino celeste inizia da Aquileia, attraversa la pianura del Friuli orientale e percorre le dolci colline del Collio, per proseguire nelle boscose ed aspre valli delle Alpi Giulie e giungere poi fino al santuario mariano di Monte Lussari. Il cammino celeste percorre soprattutto strade sterrate, viottoli di campagna e sentieri di montagna. I suoi 205 chilometri sono mediamente percorsi in 10 giorni, con tappe di alloggio ad Aiello, Cormons, Castelmonte, Masarolis, Montemaggiore, Rifugio Ana, Prato di Resia, Dogna, Rifugio Montasio e Monte Lussari. Il cammino attraversa tra paesi e borghi ben 58 località della regione, dove si possono ammirare molte bellezze architettoniche. Case, palazzi, castelli, chiese e borghi storici immersi in una natura incontaminata e a volte selvaggia. Buon cammino! È imbarazzante quando qualcuno ci chiede di cambiare posto, ci chiede di sederci più indietro perché ci siamo seduti nei posti che erano dedicati ad altri. È imbarazzante perché viene scoperta la nostra voglia segreta di primeggiare, il desiderio di far vedere che siamo più bravi e chissà, magari siamo anche più santi. Gesù ci invita ad essere umili, ci invita a ricercare in modo onesto la carità e non la visibilità. Purtroppo anche dietro le opere di generosità si può annidare il virus dell'orgoglio, ma Gesù ci indica un vaccino molto efficace contro l'orgoglio. Cerca gli ultimi posti, fai il bene nel segreto, dona a quelle persone che non possono ricambiarti.
Ogni cosa è fatta in vista di una ricompensa. In realtà anche il bene fatto in modo disinteressato riceverà una ricompensa. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti. Per molti queste sono parole vuote. Meglio un uovo oggi che una gallina domani. Ma per noi che crediamo nella risurrezione non sono parole vuote, anzi, sono le parole più vere, più consistenti, perché il presente svanisce nel nulla, ma la vita eterna è per sempre. Cari amiche e amici di Sant'Antonio, bentrovati, buona Pasqua, buoni giorni di Pasqua, qui con Fra Massimiliano Patassini, bentrovato Fra Massimiliano. Bentrovato. Nei giorni di Pasqua, dicevamo, col direttore del Messaggero di Sant'Antonio, nel Sagrato della Basilica, con il numero di aprile del Messaggero, abbiamo già iniziato a sfogliarlo e ora vogliamo continuare a farlo proprio perché ci sono altri spunti, evidentemente altre occasioni per approfondire il tema della Pasqua, dopo quello del tempo che nel quale ci ha guidato Fra Massimiliano. Abbiamo individuato l'editoriale di Maria Pia Veladiano come significativo tra i tanti e il tema quello della fiducia. Sembra che sia è un bene prezioso, ma sembra anche che ce ne sia molto poco, perché Fra Massimiliano dovremmo essere fiduciosi. È molto interessante questo tema e a me ha profondamente colpito una frase che usa Maria Pia nel suo editoriale. Dice: è pericoloso restare umani, è pericoloso quando trovi per strada qualcuno che magari è in difficoltà, è pericoloso fare quell'atto di fermarsi ed aiutarlo, è pericoloso dare fiducia a qualcuno. Eppure è quello che ci fa vivere veramente, che tira fuori il meglio di noi. Se vediamo, e lei si sofferma proprio su questo, il Signore Gesù fa questo con noi, nel Vangelo continua a farlo. Perché sceglie qualcuno? Non tanto perché ha grandi capacità, è capace, in fondo le persone che seguono Gesù e che Lui chiama sono dei pescatori, sono dei pubblicani, gente molto semplice, a cui Lui però dà fiducia. E questo è il suo sguardo verso ciascuno di noi e questo è ciò che cambia proprio la nostra vita, che la rende proprio migliore, dà la possibilità di sviluppare le capacità che ci sono dentro di noi. E poi abbiamo, diciamo, l'altra faccia della medaglia, in qualche maniera ci è rappresentata da Claudio Impudente con la sua ventennale rubrica che prende spunto dal mondo della disabilità che vive lui in prima persona, ma in realtà, ecco, con questa crepa del sepolcro, la ferita che diventa feritoia. E ecco, mi sembra veramente un completamento di questo tema della fiducia. Certo, qui si va su qualcosa di molto concreto e, se vogliamo, anche da un certo punto di vista paradossale, perché la crepa, la ferita che c'è nella nostra vita sembra una mancanza, sembra un problema. Ma se pensiamo ad esempio alla realtà del sepolcro, il buio della chiusura, ecco che la crepa è quello spiraglio di luce che permette appunto di entrare a una nuova luce. La crepa diventa una feritoia che dà la possibilità di un rinnovamento, dà la possibilità di qualcosa di nuovo. Ne parla anche proprio Claudio nel suo editoriale. C'è quella luce della risurrezione che si infila dentro, che, se vogliamo detto in termini più moderni, può riflettere quella resilienza presente in ciascuno di noi, che è un tema molto caro poi al mondo al quale lui stesso dà voce. E noi crediamo davvero che questo sia molto importante, riscoprire anche nelle ferite, nelle fatiche che attraversano la nostra vita, dove davvero può esserci una risurrezione, un rialzarsi anche, come abbiamo messo nella nostra copertina, rialzati dal risorto. Grazie Fra Massimiliano, questo diventa ancora l'augurio per voi, per tutti, perché possiamo rialzarci a partire dalle nostre ferite, a partire dalla fiducia che il Signore non ci fa mai mancare.
perché come il lampo che attraversa il cielo in un istante, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Quando sarà la seconda venuta di Gesù? Gesù nel Vangelo chiaramente ha detto e ribadito: quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno lo sa, neanche gli angeli del cielo e neppure il Figlio di Dio, ma solo il Padre. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Una setta aveva indicato il 1914 come anno della fine del mondo. Vedendo che la profezia non si era realizzata, la data fu spostata nel 1925. Avendo sbagliato anche la seconda previsione, fu annunciato il 1975 come anno della svolta. Ora tutti noi sappiamo con certezza che tutte queste profezie erano false, eppure ancora molte persone seguono queste sette millenaristiche. L'unica profezia che si è compiuta è quella annunciata da Gesù, che ci aveva avvertito: verranno molti falsi profeti e inganneranno molta gente. Sì, Gesù ci aveva avvertito che sarebbero venuti i falsi profeti e che avrebbero allontanato dalla fede molte persone, e così è avvenuto. Non lasciamoci dunque ingannare da quei falsi profeti, falsi veggenti, che hanno la pretesa di sapere che la fine del mondo è imminente, perché quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno lo sa. Grado ha una storia molto importante e chi volesse approfondire lo può fare andando su internet, dove troverà siti e documenti che ne parlano. Io ho letto con molto interesse questi documenti, ma in conformità allo spirito di YouTube e anche di questo mio canale riporterò solo alcune informazioni che io reputo necessarie. Per il resto invece lascio parlare le immagini che ho fatto in diverse occasioni quando sono stato a Grado, ma anche quelle che ho fatto proprio in questi giorni con il mio drone. Nata come porto al servizio di Aquileia, che è una delle capitali storiche dell'impero romano, la cittadina di Grado si è sviluppata a partire dal 452 d.C., quando molti abitanti aquileiesi si rifugiarono sull'isola per sfuggire alla invasione degli Unni guidati da Attila. Nel 568 Paolino di Aquileia trasferisce la sede del patriarcato a Grado, fatto che ha determinato un rapido aumento della popolazione e l'acquisizione di un ruolo politico e religioso di primo piano, evidenziato anche dalla costruzione delle due basiliche di Santa Eufemia e di Santa Maria delle Grazie.
Nel 1105 il patriarcato viene trasferito a Venezia e Grado lentamente perde la sua fama e diventa un povero paese di pescatori. Con il Trattato di Campoformio del 1797, Grado entra a far parte dei domini dell'Austria, diventando una località balneare di prestigio. Vengono costruiti alberghi e ville, sia a ridosso dell'attuale diga con passeggiata a mare, che attorno al caratteristico porto interno. I turisti arrivavano via ferrovia fino a Belvedere e poi con il traghetto proseguivano fino a Grado, che già allora era nota come l'Isola del Sole. La laguna che circonda Grado è composta da decine di piccole isole, un tempo abitate o utilizzate per le attività di pesca. Per favorire l'accesso, nei primi anni del 1900 viene costruita la strada translagunare che parte da Belvedere e raggiunge Grado, che cessò così di essere un'isola. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, per ospitare i profughi istriani viene resa abitabile l'isola della Schiusa. In quel periodo vengono aperti anche i primi campeggi, la città giardino, Grado Pineta, e a Rotta Primero vengono costruiti il ponte e la strada che collegano Grado a Monfalcone e Trieste. Oggi la parte antica dell'isola mostra ancora la sua natura tipica di un paese di pescatori. Il suo centro storico custodisce un labirinto di viuzze e piazzette caratteristiche, un porto a Y molto singolare, la diga e un lungomare sul quale è piacevole passeggiare in ogni stagione. Qui ci sono strutture alberghiere adatte a soddisfare ogni esigenza. E per chi ama fare movimento ci sono piste ciclabili che consentono di percorrere e visitare tutta l'isola. Quando sentiamo parlare di San Daniele del Friuli, il nostro pensiero va inevitabilmente al famoso prosciutto. La denominazione di origine protetta che è stata assegnata nel 1996
ha infatti aumentato la notorietà e il mercato del prosciutto di San Daniele, sia in Italia che nel mondo. La sua produzione è garantita da oltre 30 aziende, che sono regolate da un preciso disciplinare di produzione e controllate dal Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari. Chi conosce e apprezza il prosciutto di San Daniele molto spesso però non conosce il territorio e la cittadina che gli dà il nome. L'obiettivo di questo video, quindi, è quello di far conoscere, sia pur in modo sintetico e incompleto, le attrattive, i monumenti e la storia di questa piccola città collinare. San Daniele è arroccata sulla sommità di un colle al centro del Friuli e domina sulla pianura circostante. Qui ogni anno, nel periodo estivo, si svolge l'evento Aria di Festa. È un evento che dura più giorni e che vede aperte al pubblico le aziende di produzione e stagionatura. È un'occasione di festa che attira migliaia di estimatori e che ha aperto strade per un turismo spontaneo che vede gruppi, persone, famiglie che vengono qui per visitare e conoscere questa cittadina. San Daniele è un antico borgo che nel Medioevo ospitava il mercato più importante della zona, insieme a quello di Aquileia e di Cividale. Nel 1420 poi passò sotto il dominio veneziano e successivamente divenne un feudo patriarcale. Si chiama San Daniele del Friuli per distinguerlo da altri due feudi patriarcali che avevano lo stesso nome. San Daniele nella valle del Gail, facente parte della regione austriaca della Carinzia, e San Daniele del Carso, facente parte oggi della Slovenia. La Biblioteca Guarneriana è una tra le più antiche biblioteche d'Italia. È stata fondata nel 1466 da Guarniero d'Artegna, il quale donò alla chiesa di San Michele 173 codici manoscritti, tra cui una rara edizione dell'Inferno di Dante del XIV secolo e la Bibbia Levantina, dono dell'arcivescovo Giusto Fontanini. Sulla spianata in cima al colle si possono vedere i ruderi dell'antico castello e la chiesa dell'XI secolo dedicata al profeta San Daniele, ed è da lui che prende il nome l'attuale cittadina. Il suo campanile è stato realizzato adattando l'unica torre rimasta dell'originario castello. Con l'ingrandirsi del borgo, la chiesa di San Daniele Profeta era divenuta insufficiente. Nei primi decenni del secolo XIV, quindi, si costruì una nuova chiesa che venne dedicata a San Michele Arcangelo e che oggi è il Duomo della città. Il patriarca Francesco Barbaro tenne qui un sinodo diocesano nel 1595.
Di fronte al campanile del Duomo c'è la Casa del Trecento. L'edificio in passato ospitava il Banco dei Pegni di San Daniele del Friuli. Oggi ospita un'esposizione di cimeli storici militari prevalentemente collegati alla storia degli Alpini. La chiesa di Santa Maria della Fratta fu costruita nel 1348. L'edificio presenta una facciata in pietra della seconda metà del 400 e comprende un elegante portale decorato con un basso rilievo di Giorgio da Carona. In cima alla facciata si può osservare la bifora campanaria del 1501, opera di Donato da Lugano. La chiesa di Sant'Antonio Abate è un autentico scrigno dell'arte friulana, custode del più bel ciclo di affreschi rinascimentali della regione, ad opera di Martino da Udine, detto Pellegrino di San Daniele. È definita la piccola cappella Sistina del Friuli ed è stata consacrata nel 1308. Porta Gemona fu edificata per volere del patriarca di Aquileia Giovanni Grimani tra il 1579 e il 1582, sulle rovine di un torrione distrutto dal terremoto nel 1511. Venne realizzato su disegno di Andrea Palladio. Il Museo del Territorio è collocato nel seicentesco chiostro dell'Ospedale Vecchio, che in origine era un convento domenicano. Questo museo espone preziose testimonianze d'arte, reperti archeologici, oreficerie, monete antiche, vetri, ceramiche, terracotte e dipinti. Ai piedi del colle sorge il santuario della Madonna di Strada, costruito nel XVII secolo per accogliere un'ancona costruita nel 1506 e dedicata alla Madonna. Il santuario è un valido esempio di stile barocco friulano che si è arricchito nel 1901 dell'attuale facciata. A poca distanza dal colle, le limpide acque del tagliamento sono la naturale dimora della trota, che viene allevata e lavorata in modo artigianale, producendo una trota affumicata simile al salmone, ma dal sapore più delicato. Essa è denominata la Regina di San Daniele. Carissimi amici, un saluto e una buona giornata dal paese di Badia Calavena. Ecco, lo vedete qui? Ecco il centro, il nucleo di Badia Calavena con le due chiese, la chiesa parrocchiale, il centro abitato, e poi la chiesa che vedete in alto sul monte è la chiesa di San Pietro, il monte di San Pietro. Sto partendo per incamminarmi verso la chiesa
da questo luogo, da questo piccolo altopiano chiamato dei Masi, via Masi. Ed ecco, vedete qui uno spettacolo della natura. Siamo nel momento della fioritura dei ciliegi. Ed ecco qui un ciliegio in fiore e attraverso i rami del ciliegio si vede il paese di Badia Calavena, il mio paese natale, da dove sono partito. Da dove sono partito appunto più o meno negli anni 60, 1960. La mia famiglia originaria dalla contrada Cuneghi, ma il paese è proprio quello di Badia Calavena. Eccola qui. Anzi, se ben ricordo, era il 3 settembre del 1959. Facevo la quinta elementare quando sono partito dalla contrada Cuneghi. Dalla contrada Cuneghi, che è quella che si vede in lontananza, in alto. Quello che vediamo infatti è il Monte del Gonzo e un po' più sotto c'è appunto la contrada dei Cuneghi. Guardate che meraviglia, anche questo alberello giallo pieno di fiori. E qui siamo proprio sul ponte di Badia che divide in due un po' il paese, la parte centrale e la parte destra, che porta nelle contrade e sulle case dei Masi, dove ora abitano i miei familiari. E questa è chiamata Via Roma, la strada che porta verso la chiesa. E mentre salgo verso la chiesa sono accompagnato da questo splendido suono di campana. E qui siamo giunti ormai alla grande piazza. Ecco, da qui si vede il paesaggio da dove sono partito, si vede il piccolo altopiano dei Masi con tutte quelle case costruite negli ultimi decenni. Ed ecco qui la grande croce posta al limite della piazza con la chiesa e il suo grande campanile. Si può intravedere sul monte anche che spunta appena appena il campanile della chiesa di San Pietro. Ed ecco l'importante monumento dei caduti, come vedete scritto agli eroi che dal vicino ingiusto confine portarono alle Alpi la bandiera d'Italia. Ed ecco la chiesa, la grande piazza. Ed ecco un piccolo monumento che ricorda l'importanza di donare il sangue, di aiutare le persone, i malati, i sofferenti, donando il proprio sangue. Ecco, ricordiamo l'opera così preziosa dei donatori di sangue.
E siamo, ecco, prima di chiudere voglio ricordare che siamo nei giorni della Settimana Santa. Ecco, mi trovo qui davanti alla chiesa di Badia Calavena. Ecco, fra alcuni giorni inizierà il Triduo Pasquale, il Giovedì Santo, per ricordare l'istituzione dell'Eucaristia. Il Venerdì Santo, la morte del Signore Gesù Cristo sul Calvario, e poi il Sabato Santo, il ricordo della morte del Signore, e finalmente domenica sarà proprio la domenica di Pasqua. Ecco, allora dalla piazza del mio paese di Badia Calavena un cordiale saluto a tutti voi. Buona Settimana Santa, buone celebrazioni del Triduo Pasquale e buona Pasqua a tutti. Like a long slow drag of an unfiltered Marlboro Red, and I'm taken back with every drag. Dopo il video sul sentiero Rilke, oggi voglio condividere con voi l'intero itinerario che io e mia moglie abbiamo fatto in quel giorno. Siamo partiti infatti dal villaggio del Pescatore, che si trova alla periferia di Monfalcone. Siamo passati, come si vede nel video, per Duino, per Sistiana e per Portopiccolo. Ma poi abbiamo proseguito per Grignano e ovviamente ci siamo fermati a vedere il castello di Miramare e il suo meraviglioso parco. Dopodiché ci siamo fermati sulla costiera che porta a Trieste nella zona di Barcola e abbiamo proseguito e concluso il nostro percorso all'ingresso di Trieste visitando il faro della Vittoria. And I'm taken back with every drag that I breathe in, and I'm left wanting, craving you so bad again. I'm on the border of crazy, I can't stop inhaling these damn cigarettes. I'm addicted. I'm addicted. I can feel the burn with every sip I take, and I'm drunk on you. Il castello di Duino è costruito sul promontorio dove si ergeva una fortificazione di origini romane. È stato edificato dal capitano imperiale Ugone di Duino nel 1389, in sostituzione del Castelvecchio risalente al X secolo, di cui sono ancora visibili le rovine su uno sperone roccioso a picco sul mare. I'm addicted. I'm so strung out on your love. I want you in the palm of my hand. L'attuale castello ha avuto vari proprietari, ma da oltre 420 anni appartiene al casato della Torre di Valsassina. I'm addicted. I'm addicted to you. To you, to you. Durante la dominazione romana,
La baia di Sistiana accoglieva l'élite patrizia che veniva qui in villeggiatura. Nel secondo secolo sono state aperte alcune cave di pietra che servivano per la costruzione e l'ampliamento delle vicine città. Alla fine dell'Ottocento fu dato impulso al turismo, portandola ad essere con grado una delle più rinomate località della Venezia Giulia asburgica. In una di queste antiche cave di pietra, negli ultimi anni, e con il disappunto di molti amanti della natura incontaminata, è stato edificato un villaggio turistico con alberghi, appartamenti e un porticciolo dedicato agli ospiti di questo moderno complesso. Il castello di Miramare è stato costruito da Massimiliano di Asburgo a partire dal 1856. È circondato da un grande parco di circa 22 ettari, caratterizzato da una grande varietà di piante. Il castello e il parco hanno una storia molto interessante, che non si può riassumere in questo video, ma che si potrà ben apprezzare con una visita guidata. Barcola è un quartiere tra Miramare e Trieste. Già nel I secolo a.C. i romani si erano insediati in questa zona, ma in età moderna è stata principalmente un insediamento di pescatori fino a che nel XIX secolo i triestini iniziarono a costruire qui le loro residenze. Oggi, nel periodo estivo, tutti gli abitanti di Trieste si riversano su questi 6 km di costa per godere del sole, dell'acqua e dell'ombra delle pinete. Il Faro della Vittoria nasce immediatamente dopo la Grande Guerra, sulla base del progetto dell'architetto Arduino Berla. Aveva un duplice scopo: commemorare i caduti del primo conflitto mondiale e celebrare il passaggio della città di Trieste al Regno d'Italia. L'Angelo Segnavento è realizzato in rame dallo scultore triestino Giovanni Maier.
Dalle tenebre del tradimento e del peccato alla luce della Pasqua e dell'amore di Dio. È il percorso del Triduo Pasquale che a Gerusalemme comincia la mattina del Giovedì Santo. Nella Basilica del Santo Sepolcro, messa crismale e in cena domini sono unite in un'unica celebrazione. Al canto del Gloria le campane suonano l'ultima volta prima di Pasqua. La messa è stata presieduta da Sua Beatitudine Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, che ha ricordato come l'istituzione del sacerdozio e quella dell'Eucaristia, misteri del Giovedì Santo, siano avvenuti nella notte in cui Gesù fu tradito, abbandonato e rinnegato dai suoi amici. Una notte simile a tante nostre notti. Nel cuore di questa notte Gesù pone dei gesti d'amore, a cominciare dalla lavanda dei piedi, che è stata ripetuta subito dopo l'omelia. Gesti che sono indicazioni di vita: alzarsi, deporre le vesti, lavare e asciugare i piedi. Sono i verbi dell'amore vero, sono i verbi della Pasqua, che servirono a Cristo per ricreare l'uomo, portandolo fuori dalla sua notte e dal suo peccato. Così Gesù risponde al male dell'uomo e indica anche a noi il modo per uscire dalle nostre notti. Un atteggiamento di grande fiducia nella forza poderosa dell'amore di Dio che in Cristo ci ha donato la via per uscire dalle nostre notti, che è l'amore, la donazione di sé. Nel corso della celebrazione, i circa 250 sacerdoti presenti hanno rinnovato le loro promesse e sono stati benedetti i 3 olii santi, l'olio dei catecumeni, il crisma e l'olio degli infermi. Verranno distribuiti in tutte le parrocchie del Patriarcato Latino e usati per amministrare i sacramenti. Al termine della messa, la tradizionale processione con il Santissimo Sacramento, 3 giri intorno all'edicola del Santo Sepolcro, di cui l'ultimo include anche la pietra dell'unzione, quindi la reposizione nel sepolcro. Prima di lasciare la basilica, il patriarca ha benedetto un gruppo di ammalati, accompagnati dai volontari dell'associazione Hospitalidad Jesús de Nazaret. Anche questo un gesto di quell'amore che ha il potere di trasformare le tenebre in luce, i tradimenti in perdono, gli abbandoni in ritorno, la morte in vita nuova. Che coraggio ci vuole per me, risvegliarsi nel mondo così e cadere da un letto di Che coraggio ci vuole per me, rivestirsi di un giorno di più, indossare la maturità, l'armatura d'acciaio che ho, poi tuffarsi di nuovo là fuori, cacciare a fuggire differenza che ormai non c'è. Che coraggio ci vuole per me, per cercare un sorriso di più al mercato delle ambiguità, senza vendere quello che ho quando un nuovo mercante verrà, con un gesto di sogni per me, per me. Ci vuole per me regalarti un sorriso di più,
con un cesto di sogni per me e per te. Uno dei modi per favorire la forma fisica è sicuramente quello di usare quando possibile la bicicletta. Io e mia moglie abbiamo 2 biciclette pieghevoli che carichiamo nel bagagliaio della macchina e utilizziamo quando facciamo le nostre escursioni oppure andiamo in vacanza. Vista l'età, preferiamo sempre percorsi facili. E uno di questi è sicuramente la ciclovia adriatica che dalla cittadina di Grado porta al villaggio di Punta Sdobba. Si può partire dal suggestivo borgo storico di Grado e dirigersi verso Monfalcone. Attraversati i quartieri più moderni e Grado Pineta, si arriva nella zona dei campeggi e al ponte sul canale Primero. Circa a metà percorso si può fare una sosta nella riserva naturale regionale Valle Cavanata, situata nella laguna. Qui si può visitare l'osservatorio avifaunistico, dove sono predisposte delle postazioni per fotografare e osservare con discrezione le specie avicole che popolano questa riserva naturale. Subito dopo l'osservatorio, la pista ciclabile attraversa la laguna su un ponte di legno. E girando a destra si entra in una stretta e bella strada asfaltata che consente di pedalare e ammirare la laguna
che è popolata di uccelli acquatici, tra cui alcune famiglie di cigni, che si muovono elegantemente sulla laguna. Si tratta di una strada tranquilla e quindi molto adatta ai ciclisti. Generalmente infatti è utilizzata solo dai pochi residenti ed è quindi a bassissima intensità di traffico. Al termine di questa strada si giunge in aperto mare e affrontando la rampa che sale sull'argine si può continuare a pedalare sulla ciclabile sopraelevata, che dopo circa 5 km consente di arrivare a Punta Sdobba, sulla foce dell'Isonzo, proprio di fronte alla riserva naturale Isola della Cona. Su questa ciclabile si può godere di una bella vista sul mare e sul golfo di Trieste. Giunti al bar-ristorante Caneo, è possibile proseguire nella strada a destra raggiungendo il piccolissimo e suggestivo villaggio di pescatori di Punta Sdobba. Sulla laguna retrostante il ristorante Caneo c'è un pontile in legno che porta a una torretta di avvistamento affacciata sulla foce dell'Isonzo. I'm feeling up today. I'm feeling up today. I'm feeling up today. I'm feeling up today. Might be down another day. I'm feeling up today. I'm feeling up today. I'm feeling up today. I'm feeling up today. Come avete intuito da questo video, il tratto gradese della ciclovia adriatica è un percorso molto facile, che si può fare in poche ore e in qualsiasi giorno dell'anno.
evitando ovviamente i giorni di pioggia o quelli di piena estate nelle ore di punta. La confessione. Ciao, per chi non mi conoscesse sono Fra Stefano e ora risponderò alle vostre domande, anche a quelle più controverse sul tema della confessione. E cominciamo subito con queste parole di Papa Francesco. Ho sentito la necessità di confessarmi, questa è stata per me un'esperienza di incontro. Ho trovato qualcuno che mi aspettava, ma non so cosa sia successo, non ricordo. Non so proprio perché fosse quel prete là, che non conoscevo, perché avessi sentito questa voglia di confessarmi, ma la verità è che qualcuno mi aspettava, mi stava aspettando da tempo. Punto primo, a chi è dedicata la confessione? Cristo ha istituito il sacramento della penitenza per tutti i membri peccatori della sua Chiesa, anzitutto per coloro che dopo il battesimo sono caduti in peccato grave. A chi mi dice non mi confesso più perché l'ultima volta ho trovato un prete antipatico che mi ha trattato male, è stato frettoloso, oppure mi dice che una volta aveva un buon confessore, ma dopo che è morto non ne ha più trovato uno, a queste persone rispondo: se vi fosse capitato di trovare un barbiere antipatico, non sareste più andati dal barbiere? Se aveste trovato un benzinaio frettoloso, non sareste più andati dal benzinaio? Se fosse venuto a mancare il vostro vecchio fornaio che era tanto bravo e gentile, allora avreste smesso di mangiare il pane? Capite, queste argomentazioni per non confessarsi sono solo scuse. Se veramente credi nella confessione, non ti fermi davanti a degli incidenti di percorso, ma trovi qualcuno che ti confessi. E riguardo alle confessioni vi dico una cosa: una volta ero in un santuario a confessare, sono arrivate al santuario 2 corriere piene di pellegrini, erano un centinaio di persone in tutto e volevano tutti confessarsi, ma eravamo solo 2 preti a confessare. Capite da soli come è andata a finire, non potete presentarvi in queste condizioni, ma cercate un prete che sia in sintonia con voi, che sia capace di capirvi, e cercate i momenti migliori per andare a confessarvi con calma. Insomma, dobbiamo capire che la confessione è una cosa molto personale e se uno la affronta così, un po' di fretta, andando da un prete qualunque che non conosce, deve mettere in conto che può andargli bene, ma forse anche no. Qualcuno dice che non si confessa perché non gli piace raccontare a un'altra persona i propri peccati. Sì, è vero, bisogna vincere questa timidezza, anche se sappiamo che attraverso il prete che abbiamo davanti in realtà il perdono viene da Dio, e anche se sappiamo che tutto quello che diciamo resta segreto, c'è sempre un po' di resistenza in noi nel dire i peccati. È così. Ma d'altra parte è proprio attraverso questo coraggio di esprimere i peccati che noi riusciamo a liberarcene, mentre fino a quando li teniamo sepolti dentro di noi non ce ne liberiamo. Ci sono poi quelli che non si sono confessati più perché l'ultima volta non sono stati assolti. In questo caso bisogna comprendere le ragioni per cui non sono stati assolti. Può darsi che siano valide ragioni, per esempio non hanno nessuna intenzione di fare un cammino di fede e non hanno intenzione di correggere alcuni peccati gravi, oppure può darsi che il prete sia stato eccessivamente rigido. In qualsiasi caso io consiglio di provare a dialogare anche con altri sacerdoti. Può darsi che riusciate a trovarne uno in grado di capirvi e capace di proporvi una via di perdono che siete disposti a percorrere. Siate perseveranti nel cercare una soluzione e la troverete. Ci sono poi tutte quelle persone che vivono una situazione personale o relazionale che li fa sentire a disagio con gli insegnamenti della Chiesa e non sono capaci di trovare una via di conciliazione tra le regole della Chiesa e ciò che stanno vivendo. La Chiesa mi dice che dovrei essere diverso da quello che sono o che dovrei assumere uno stile di vita che non riesco a fare mio. Anche in questo caso io consiglio di non arrendervi, cercate qualcuno in grado di capirvi. Unione senza essersi confessati,
La Chiesa ci insegna che la confessione sacramentale è sempre una sorgente di grazia per progredire nella vita dello Spirito e tuttavia non è necessaria per la comunione, se non in presenza di peccati gravi. Quindi penso di essere stato chiaro. La confessione è opportuna sempre, ma è necessaria solo quando ci sono peccati gravi. Tenete comunque conto che la comunione eucaristica presuppone sempre l'impegno di una conversione per vivere il Vangelo. Qualcuno non si confessa perché è separato, ma è bene sapere che quando la separazione dall'altro coniuge è consensuale o con legale divorzio, non esclude dalla comunione, a meno di essere risposati civilmente o di convivere come delle persone risposate. Quindi, anche se qualche prete non lo ha ancora capito, la Chiesa ci insegna che i separati possono accostarsi ai sacramenti della confessione e dell'Eucarestia, purché adempiano i doveri generali della vita cristiana come tutti gli altri. Per i risposati non c'è nessuna speranza di perdono. In realtà Papa Francesco, in Amoris Laetitia, afferma che in singoli casi, e quindi non è una regola generica, ma bisogna comprendere i casi specifici, attraverso un sincero confronto con la parola di Dio e un onesto discernimento a servizio della verità sotto la guida di un saggio pastori, certi ostacoli possono essere superati. Può confessarsi una persona che non è cristiana? No, non è possibile, perché se hai scelto di non credere in Gesù, non credi nemmeno alla confessione e quindi non avrebbe senso. Ma se una persona desidera di accogliere il perdono di Gesù, allora, come prima cosa, deve ricevere il battesimo e con il battesimo saranno perdonati tutti i peccati e poi, se nel cammino di fede cadrà nel peccato, potrà ricorrere alla confessione. Comunque sia, se non avete ancora le idee chiare, sappiate che sempre e in qualsiasi caso potete presentarvi a un confessore chiedendogli di aiutarvi a capire come potete confessarvi nel vostro caso specifico. È necessario confessarsi per essere cristiani? No, non è necessario. Anche chi non può confessarsi può partecipare alla vita della Chiesa e potrebbe anche avere una fede più grande della nostra, quindi nessuno è autorizzato a giudicare o a discriminare chi a causa di alcune circostanze personali non può confessarsi. Dio può perdonarmi anche se non mi confesso? Certo che sì, Dio infatti si avvale dei sacerdoti, suoi ministri, per donare il suo perdono alle persone. Tuttavia, Dio è sempre libero di donare il suo perdono a chi vuole. Va bene chiedere perdono direttamente a Dio? Sì, certo, va benissimo, anzi è necessario farlo, anche per chi va a confessarsi. Infatti anche per fare una buona confessione è importante aprire il nostro cuore a Dio e chiedergli perdono per i peccati, sia nella preghiera personale come pure nella preghiera comunitaria. E allora perché devo rivolgermi ad un prete? Perché non puoi autoassolverti, perché è troppo facile ingannare te stesso dicendo che sei pentito, convincendoti che quindi Dio ti ha perdonato e poi continui a vivere come prima. Nella confessione sacramentale invece non ti confronti con i tuoi pensieri, ma con un'altra persona che ti può correggere, ti può incoraggiare, ti può assolvere. E quando poi ricevi la soluzione sei certo di essere stato perdonato, perché hai ricevuto il perdono da Dio mediante un ministro della Chiesa. È possibile confessarsi al telefono o con WhatsApp? No, non è possibile. Tutti i sacramenti si possono ricevere solo di persona, perché i sacramenti non sono virtuali, anzi sono segni concreti, tangibili, efficaci della grazia di Dio. Con i mezzi di comunicazione invece non ci sarebbe il contatto diretto che è necessario. Ma non ho ancora risposto pienamente alla prima domanda. Perché dovrei confessarmi? Perché la confessione è un momento di grazia, è il sacramento della guarigione che ci guarisce dalle ferite del peccato, è il sacramento della rinascita spirituale. Gesù ti libera dal peso dei tuoi errori, dalla schiavitù del peccato e ti dice: credo in te, con la mia grazia puoi farcela, puoi essere una persona migliore.
Ma Dio si arrabbia quando confessiamo i nostri peccati? No, assolutamente no, al contrario, Gesù ci ha assicurato che c'è più festa in cielo per un solo peccatore che si converte che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. Quindi andate a confessarvi tranquilli che a Dio dispiace il peccato, ma è felice di perdonare e di donare il suo perdono. Come mai un confessore non mi assolve mentre se vado da un altro mi assolve? Perché anche se l'assoluzione viene da Dio, la valutazione viene fatta da un sacerdote che potrebbe anche sbagliare o che potrebbe proporre un percorso di conversione diverso rispetto a un altro sacerdote. Quindi è assolutamente normale che ogni confessore sia diverso dall'altro ed è anche per questo che è una buona cosa trovare un confessore che sappia ascoltarti. Tra le vostre domande, vi dico la verità, ho trovato molti casi specifici a cui non do risposta perché non voglio fare una casistica farisaica che vuole dare risposte da manuale ad ogni situazione della vita. È davvero importante e insostituibile il dialogo con un confessore saggio e amorevole che vi possa aiutare ad affrontare in modo costruttivo la situazione particolare che state vivendo. Ma siamo sicuri che Gesù ha il potere di perdonare i peccati? Il Vangelo ci racconta che una volta alcune persone portarono un paralitico davanti a Gesù e Gesù disse a quell'uomo: figlio, ti sono perdonati i peccati. Ma gli scribi dicevano in cuor loro: chi può perdonare i peccati se non Dio solo? E allora Gesù disse: che cosa è più facile? Dire al paralitico ti sono perdonati i peccati oppure dire alzati e cammina? Ora perché sappiate che ho il potere di perdonare i peccati, dico a te, disse al paralitico, alzati e cammina. Quello si alzò e sotto gli occhi di tutti se ne andò. E come mai i preti possono assolvere i peccati? Perché è stato Gesù a conferire alla Chiesa questo dono. Infatti nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 20, Gesù, dopo essere risorto, dice ai suoi discepoli: pace a voi, come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. È vero che la confessione è efficace per essere liberati dal maligno? Sì, certo, è vero, perché essendo liberi dal peccato siamo molto più forti per resistere alle seduzioni del maligno. Il grande esorcista padre Amort diceva: confessatevi spesso, soprattutto confessatevi bene. Il maligno ha il terrore della confessione perché se è ben fatta gli strappa dalle mani le anime e le rimette in quelle di Dio. Perciò non esiste esorcismo più potente della confessione ben fatta. Adesso che abbiamo visto perché è bene confessarsi, proviamo a capire come possiamo prepararci alla confessione. E la prima cosa che mi viene in mente è l'esame di coscienza. Infatti non va bene presentarsi al confessore senza avere nessuna idea di quali siano i peccati di cui vogliamo chiedere perdono. Cos'è l'esame di coscienza? L'esame di coscienza è un elemento essenziale del nostro cammino di fede. È un momento in cui ascoltiamo la voce di Dio che parla dentro di noi. È un momento di discernimento spirituale che serve per capire dove lo Spirito Santo ci stia guidando. Nell'ambito della confessione, però, l'esame di coscienza assume un significato molto particolare, che è quello di prendere coscienza dei nostri peccati, così da poter chiedere perdono a Dio e intraprendere la conversione. Cosa devo fare se la coscienza non mi rimprovera nessun peccato? Devo capire per quale ragione mi sento così a posto con me stesso. Potrebbe essere il caso di una persona che non commette nessun tipo di peccato, una persona perfetta e immacolata. Molto più frequentemente però è il caso di chi ha perso il senso del peccato, di chi non ha formato la propria coscienza e pertanto si autogiustifica da tutti i misfatti che compie. In linea di massima potremmo dire che più un'anima è illuminata dalla grazia e più comprende cosa ancora le manca per arrivare a compiere in pienezza la propria vocazione. Quindi
Anche se ti illudi di essere già arrivato alla perfetta santità, prova comunque a dialogare con un confessore e forse ti aiuterà a capire che hai ancora molta strada da fare. Cos'è il peccato? Il peccato è una mancanza contro la ragione, la verità e la retta coscienza. È una trasgressione contro l'amore che offende Dio e ferisce la dignità umana. Nella Bibbia troviamo alcuni elenchi di peccati. Per esempio, Gesù ci ha insegnato che dal cuore provengono i propositi malvagi, gli omicidi, gli adulteri, le prostituzioni, i furti e le false testimonianze, le bestemmie. Queste sono le cose che rendono immondo l'uomo. Cos'è il peccato mortale? È quel peccato che raffredda l'amore nel cuore dell'uomo a causa di una violazione grave della legge di Dio, qualcosa che distoglie l'uomo da Dio. Il peccato mortale ci orienta verso qualcosa che è contrario all'amore vero. Ma è giusto sapere che un peccato è mortale quando ci sono queste tre condizioni. Innanzitutto si riferisce a qualcosa di grave, come per esempio quando si ferisce profondamente un'altra persona. 2. Deve esserci la consapevolezza di quello che si sta facendo, perché se una persona è consapevole che sta facendo del male e lo fa lo stesso, allora il peccato è più grave. 3. Deve esserci anche la libertà e la volontà di fare qualcosa di male, perché se per esempio accade un incidente che tu hai cercato di evitare ma è successo lo stesso, allora quello non è un peccato mortale. È necessario confessare anche i peccati veniali. Intanto chiariamo che i peccati veniali sono le piccole colpe quotidiane. La Chiesa ci insegna che non è strettamente necessaria la confessione di questi peccati, che possono essere riparati attraverso la carità, ma è tuttavia raccomandata. Insomma, non è un obbligo confessarli, ma sicuramente fa bene perché ci aiuta a formare la nostra coscienza, a lottare contro le cattive inclinazioni, a lasciarci guarire da Cristo, a progredire nella vita dello Spirito. Tenete conto che la ripetizione dei peccati, anche veniali, genera i vizi. Qualcuno mi ha chiesto suggerimenti pratici per l'esame di coscienza. Forse dedicherò un approfondimento a questo tema stupendo. Comunque vi lascio alcuni spunti di riflessione. Quando fai l'esame di coscienza, comincia dalle cose che più ti pesano, che ti disturbano. Se dentro di te senti che c'è qualcosa di cui ti vergogni, qualcosa che non avresti dovuto fare, qualcosa che ti spaventa, qualcosa che non accetti di te stesso, insomma, se dentro di te non c'è l'armonia, ma c'è qualcosa che stride e ti disturba, probabilmente lì si annida un peccato. Gesù paragona il peccato a una malattia. E tu come fai a riconoscere le malattie? Innanzitutto dai sintomi, è normale non partire dalla teologia, ma innanzitutto sii onesto con te stesso e parti da quello che senti dentro. L'esame di coscienza è l'esame di quello che senti dentro. La parola di Dio ti viene in aiuto come una lampada, porta luce in quello che stai vivendo. I 10 comandamenti restano sempre un punto di riferimento valido per riconoscere i peccati, ma innanzitutto confrontati con il grande precetto che ci ha lasciato Gesù Cristo, il precetto dell'amore. Interrogati su come stai amando Dio, se stai amando le persone che hai accanto e se stai amando te stesso. Se vivi nella pienezza dell'amore in te non c'è peccato, ma dove non c'è amore, lì c'è il peccato. Anche il racconto delle Beatitudini che troviamo nel Vangelo è un punto di riferimento classico per l'esame di coscienza. Ma prima di entrare in confessionale, ve lo ripeto, cercate un confessore con cui vi trovate bene, perché questo può essere di grande aiuto. Ma se non lo trovate, ricordate che comunque la grazia di Dio passa anche attraverso i confessori antipatici. Sì, è sempre importante ricordare che l'essenza della confessione sta nel sacramento del perdono, nel ricevere la soluzione, mentre altre sfaccettature, come l'accompagnamento spirituale, è sicuramente importante, ma non è sempre presente. Guardiamo adesso a cosa dobbiamo fare durante la confessione. Cominciamo la confessione con una giusta disposizione spirituale, ovvero con la coscienza
che mi sto avvicinando a ricevere un sacramento, ricordandomi che devo essere umile perché sto per chiedere a Dio il perdono dei peccati, e quando ho stabilito dentro di me un clima di raccoglimento e di preghiera, allora sono pronto a varcare la porta del confessionale. È necessario inginocchiarsi? No, non è indispensabile, possiamo anche sederci o stare in piedi, ma l'importante è manifestare anche con il portamento del nostro corpo che stiamo celebrando un momento importante per la nostra fede. Quindi evitiamo in ogni modo atteggiamenti trasandati e scomposti. Insieme al sacerdote facciamo il segno della croce e dopodiché normalmente ci viene rivolta qualche parola di accoglienza per darci la possibilità di manifestare i peccati da cui vogliamo essere perdonati. Come faccio a ricordarmi i peccati? Alcune persone portano con sé un fogliettino su cui hanno appuntato alcune cose di cui vogliono essere certi di non dimenticarsi. Altre persone invece non ne hanno bisogno. Comunque sia, non è necessario essere scrupolosi. È valida la confessione se non confesso i miei peccati? No, è indispensabile che chi si confessa dica i propri peccati al confessore. Tutti i peccati mortali di cui ha consapevolezza. Cerca quindi di dire tutti i peccati che ricordi, così come diresti ad un medico il male da cui vuoi essere curato, anche perché se li taci non inganni il confessore ma inganni te stesso. Quanto spesso devo andare a confessarmi? Secondo il precetto della Chiesa, ogni fedele è tenuto all'obbligo di confessare i peccati gravi almeno una volta nell'anno. Se però una persona sente di essere in peccato mortale, allora fa bene a confessarsi il prima possibile. Posso confessarmi anche se non sono completamente distaccato dal peccato? Sì, puoi confessarti anche se per esempio non sei ancora riuscito a perdonare completamente qualcuno. Parlane con il confessore e sarà per te un passo verso la guarigione completa. Cosa devo fare se il confessore ha fretta? Confessa i peccati che ti ricordi e accogli con gratitudine la soluzione. Quella soluzione è valida, anche se è mancato l'accompagnamento spirituale che tanto ti avrebbe giovato. Lo so, è brutto da dire, ma è così. A volte dobbiamo accontentarci di quello che troviamo, ma senza perdere la consapevolezza che anche attraverso la piccolezza del confessore la grazia di Dio ti raggiunge pienamente. Se non ci sono peccati particolarmente gravi, una persona ogni quanto tempo deve confessarsi. Questo dipende dalla vostra sensibilità e anche dalla disponibilità dei confessori. A mio parere è una cosa buona confessarsi, almeno prima delle grandi feste religiose, in Quaresima, in Avvento, nella preparazione alla Pentecoste. La confessione mensile è una ottima pratica, ma per alcuni è troppo tanto e per altri è troppo poco. Dipende quindi dal cammino spirituale che state facendo. Perché è importante dire i propri peccati? Perché è un atto di fiducia in Dio che ci ama. Inoltre così guardiamo in faccia i peccati di cui ci siamo resi colpevoli, ce ne assumiamo la responsabilità e così facendo ci apriamo a Dio e alla comunione della Chiesa. Inoltre il sacerdote potrà anche darci un consiglio per affrontare meglio le nostre debolezze. Se in passato ho commesso peccati gravi, devo ridirli ogni volta? No, assolutamente no. Una volta che sei stato assolto il perdono è completo, quindi è meglio non ripetere più quelle cose, almeno che possa risultare utile per l'accompagnamento spirituale. Anche i pensieri cattivi sono peccati? Ci sono alcuni pensieri che ci disturbano e che noi non vorremmo avere, ma si presentano lo stesso nella nostra mente. Quelli non sono peccati perché non li abbiamo voluti. Ma se noi consapevolmente, volontariamente custodiamo pensieri cattivi, come se per esempio progettiamo di vendicarci contro qualcuno, quelli sono peccati. Mi vergogno di andare dallo stesso confessore perché non voglio deluderlo, mostrando che cado sempre negli stessi peccati.
No, non preoccuparti, il confessore non si scandalizza per queste cose, sono cose che sentiamo sempre. Quando noi confessiamo, desideriamo solo guarire spiritualmente chi si presenta a noi. E poi ditemi voi che confessore è un confessore che non sa ascoltare i peccati. Non preoccupatevi di raccontare i peccati al confessore, perché è lì anche per questo. Faccio bene a confessarmi solo dai confessori con cui mi trovo bene? Sì, certo, non c'è nessuna ragione per andare in cerca di guai. Se ti trovi bene con qualcuno, continua ad andare da lui finché puoi. La confessione deve essere fatta per forza in un confessionale? No, è a discrezione del confessore trovare un luogo adatto per favorire la celebrazione di questo sacramento. Non sempre è facile soddisfare tutti i penitenti, perché alcuni preferiscono rimanere nascosti, altri preferiscono un dialogo diretto. È necessario fare l'elenco di ogni singolo peccato o è possibile sintetizzare? Sì, è possibile sintetizzare. Se per esempio racconto 2 bugie al giorno e vado a confessarmi una volta al mese, non è necessario raccontare tutte e 60 le bugie. È sufficiente far capire al confessore il proprio peccato ed eventualmente la gravità del peccato. Faccio bene a partecipare alla comunione eucaristica solo dopo essermi confessato? No, puoi partecipare sempre e ti consiglio di partecipare ogni volta che vai a messa e se poi cadi in un peccato mortale, allora sì, vai a confessarti. Cos'è la confessione generale? Anche se non è necessario confessare i peccati che sono già stati confessati, in certi momenti particolari una persona può sentire il bisogno di presentarsi al Signore implorando il perdono per tutte le gravi mancanze della sua vita. In questo caso può chiedere al confessore di accogliere una confessione generale, in cui appunto chiede perdono per ogni peccato grave commesso nella vita. Va bene confessarsi per paura della dannazione? Diciamo che è meglio confessarsi perché abbiamo preso coscienza che stiamo facendo del male e perché vogliamo migliorare. Tuttavia, anche la paura può avere un suo ruolo positivo se ci smuove dai vizi e ci sprona a fare i primi passi della conversione. Che senso ha confessarmi se ripeto sempre gli stessi peccati? Il significato è che non vuoi darla vinta ai peccati. Nonostante non sei ancora riuscito a vincere la battaglia, non hai nemmeno rinunciato a combatterla. E se ancora non hai trovato la forza per amare con un amore puro, tuttavia non rinunci a camminare in quella direzione. Ci vuole umiltà nel riconoscersi fragili e il Padre è sempre pronto a perdonare chi ritorna a Lui in cerca di perdono. Se ho offeso una persona e mi sono scusato con lei, devo chiedere perdono anche a Dio? Se ti sei già riconciliato con tuo fratello e hai fatto la cosa più urgente, ricordati comunque di chiedere perdono anche a Dio, perché il peccato ha sempre un effetto negativo anche sulla tua anima e sulla comunità di cui fai parte. E nel momento in cui fai del male a una persona, tu stai offendendo anche Dio. È valida la confessione senza essere pentiti? No, non è valida. La confessione non è un gioco, è necessario fare quanto è nelle nostre capacità per orientare la nostra vita verso Dio, per tornare a Lui con tutto il cuore, per cui non è sufficiente presentarsi davanti a un prete e fare l'elenco dei peccati, ma quello che conta è prendere le distanze dal male, essere dispiaciuti del male commesso e detestarlo e avere il proposito di vivere nella luce. Perché il prete mi assegna una penitenza dopo la confessione? La penitenza non è una punizione per i peccati, è invece un modo per esprimere la nostra gratitudine a Dio che ci ha perdonati ed è anche un modo per cercare di rimediare al male che abbiamo creato con il nostro peccato. Per esempio, se hai rubato non è sufficiente celebrare il perdono, ma se è possibile devi anche restituire quello che hai rubato. Se offendessi una persona dovresti cercare di riconciliarti, se sei stato egoista devi cercare di essere caritatevole e via dicendo. A volte la penitenza è una semplice preghiera, l'importante è che tu faccia quanto ti viene chiesto e se ti sembra di non essere in grado, cerca di trovare una soluzione in dialogo con il confessore, perché la confessione sia valida è necessario accettare e compiere la penitenza che ci è stata data. Quali peccati possono essere perdonati? I vescovi e i preti, avendo ricevuto il sacramento dell'ordine, hanno
il potere di perdonare tutti i peccati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Alcuni peccati particolarmente gravi sono tuttavia colpiti dalla scomunica, la pena ecclesiastica più severa. In quei casi l'assoluzione può essere accordata solo dal Papa, dal Vescovo del luogo o dai preti da loro autorizzati. Tuttavia, in caso di pericolo di morte, ogni sacerdote può assolvere da qualsiasi peccato e da qualsiasi scomunica. Quale peccato è imperdonabile? Gesù ci ha insegnato che qualunque peccato e bestemmia saranno perdonati agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonata. La misericordia di Dio non conosce limiti, ma chi deliberatamente rifiuta di accoglierla attraverso il pentimento respinge il perdono dei propri peccati e la salvezza offerta dallo Spirito Santo. Un tale indurimento può portare alla rovina eterna. È valida l'assoluzione da parte di un confessore che ha commesso pure lui qualche peccato. Sì, è valida perché in quel momento non sta agendo a nome suo personale, ma in nome della Chiesa, che è il corpo di Cristo. E quando il prete dice le parole «Io ti assolvo dai tuoi peccati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo», in quel momento è Dio stesso che sta perdonando. Quelle parole sono efficaci, non sono una speranza, non sono un augurio, ma sono una realtà che si sta realizzando nel momento in cui quelle parole vengono pronunciate. È vero che il confessore non deve dire a nessuno ciò che ha ascoltato in confessionale, sì, è verissimo. Quello che viene detto in confessionale resta segreto. Questo dà la garanzia a chi si confessa di poter aprire il suo cuore con serenità e fiducia. Quali sono gli effetti della confessione? Ci viene donato il perdono e la pace. Ritorniamo ad essere in grazia di Dio, ci riconciliamo con la Chiesa, siamo liberati dalla schiavitù del peccato, ci scarichiamo dal peso del male, siamo fortificati dallo Spirito Santo. Convertendoci a Cristo mediante la penitenza e la fede passiamo dalla morte alla vita e non andiamo incontro al giudizio. Sono valide le celebrazioni comunitarie della penitenza? È possibile prepararsi comunitariamente alla confessione, tuttavia questo non toglie che ci debba essere la confessione personale dei peccati e la soluzione individuale. Solo in casi di grave necessità si può ricorrere alla celebrazione comunitaria della riconciliazione, con confessione generale e assoluzione generale. Ma la gravità deve essere una gravità vera e non semplicemente perché si ha fretta di confessare tutti in un colpo. La confessione individuale resta quindi l'unico modo ordinario grazie al quale i fedeli si riconciliano con Dio e con la Chiesa. Se sono andato da un confessore e non mi ha assolto, e poi un'altra volta sono andato da un altro confessore e quello mi ha assolto, la sua assoluzione è valida? Sì, certo, se ti sei confessato con onestà e sei stato assolto, stai tranquillo e vai in pace. I tuoi peccati sono stati perdonati. Se dopo essermi confessato mi rendo conto che avrei dovuto spiegarmi meglio come mi sono dimenticato un peccato, è valido lo stesso l'assoluzione? Sì, l'importante è cercare di confessarsi bene, secondo le proprie capacità. E se ci confessiamo in questo modo vengono perdonati tutti i peccati, anche quelli di cui non siamo consapevoli. L'importante è non omettere volontariamente i peccati gravi. Questo renderebbe inutile l'intera confessione. Come mai dopo la confessione mi rimangono i sensi di colpa? Perché la confessione perdona i peccati ma non ne cancella il ricordo. Per questo potremmo ancora conservare in noi il ricordo doloroso dei nostri errori, ma abbiamo però la sicurezza che Dio ci ha perdonati e questo deve darci pace. Cosa succede se uno muore senza essersi confessato? Va all'inferno? No, non esageriamo, la confessione ci assicura il perdono e la pace di Dio, ma questo non significa che Dio non possa comunque accogliere nel suo regno anche altre persone che non si sono confessate. Abba Daniele era noto per la sua dolcezza e la misericordia verso i peccatori. Un giorno, venuto a confessare un ammalato, lo trovò un po' reticente. Io non insisto, disse, perché tu ti confessi, non voglio che la paura ti faccia prendere una decisione affrettata. Dormici sopra. Se domani mattina ti svegli, chiamami.
A parte gli scherzi, la confessione è un dono bellissimo che Dio ci ha fatto per scoprire che il suo amore è capace di guarirci, per riscoprire la bellezza di vivere in pace con noi stessi e con il Padre. Lasciati riconciliare con Dio. Bene, carissimi fratelli e sorelle, secondo le mie capacità ho risposto alle vostre domande e ora sono io a chiedere a voi di condividere questa riflessione, di lasciare un commento e naturalmente, se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi per seguire le prossime uscite. Grazie, ciao ciao e abbi cura di te. Benvenuto a tutto il pubblico di TV2000, vada retro il nostro settimanale di informazione sul mondo delle sette e sul satanismo. Oggi vogliamo partire da un punto, dal fatto che è accaduto esattamente una settimana fa. In una nota trasmissione del servizio pubblico, alcuni presunti scienziati hanno parlato di esorcismo che è stato definito semplicemente da questi personaggi disturbi multipli. Leggo il virgolettato: addirittura la possessione per la scienza avrebbe origine nell'infanzia, sono fenomeni illusori, occorrono prove come immagini registrate, non solo testimonianze. E questo è quello che chiede la scienza. Noi alla scienza, con anche questo programma, vogliamo dire soltanto questo. Innanzitutto, dietro al divieto della Santa Sede di vietare appunto telecamere o nastri di qualsiasi tipo durante il rito esorcistico, è semplicemente una forma di rispetto. Rispetto per chi? Ovviamente per la persona che va dall'esorcista, per salvaguardarne anche la dignità. Immaginiamo cosa sarebbe se la possessione di queste persone fosse messa sotto forma di spettacolo. E poi ci chiediamo anche cosa ne sarebbe delle loro famiglie, che spesso sono all'oscuro purtroppo di questi disturbi. E soprattutto ci chiediamo: ma quante prove poi servirebbero? Ne basterebbe una? Ce ne vorrebbero 1000, 1 milione? Ecco, quello che noi vogliamo dire è che spesso anche la scienza dovrebbe essere un po' più umile nel senso di riconoscere che spesso non sempre ci sono delle risposte a tutti i fatti, ma se visti con luce soprannaturale, con una luce sempre sotto la lente della Chiesa, molti fatti diventano spiegabili. Come noi infatti parliamo qui a Vada Retro di esorcismi, e lo facciamo non solo con chi in modo silenzioso, in modo eroico anche pratica questi riti ogni giorno, ma soprattutto vogliamo raccontarvi delle storie di immenso dolore, anche di eroismo, senza far spettacolo, ma semplicemente per raccontarvi il dolore di storie ordinarie, di storie come questa che adesso andremo a vedere insieme. Kita baca. Lama sudah badannya nih. Aku lama sudah badannya. Tidak mau.
uomini e 3 donne a giudizio dalla Corte d'Assise di Bruxelles sono accusati di aver ucciso una ragazza di origini marocchine facendole subire dei riti esorcistici allo scopo di renderla feconda. I 6 imputati, 2 di loro autoproclamatisi esorcisti e membri di un'associazione musulmana radicale, dovranno rispondere di torture che hanno provocato la morte. Rischiano dai 20 ai 30 anni di prigione. La vittima, 23 anni, è morta a Bruxelles. Qualche ora prima suo marito aveva chiamato i soccorsi per segnalare che la sua sposa aveva avuto un malessere mentre era andata in bagno. L'ipotesi di morte naturale è stata però rapidamente scartata. Il suo cadavere è stato ritrovato coperto di ematomi e i suoi polmoni erano riempiti d'acqua. Suo marito ha finito per confessare che la sua giovane moglie subiva da più di un mese delle sedute di esorcismo secondo il rito della rochiglia e destinato a cacciare dal suo corpo i jeans, cattivi spiriti che le impedivano di restare incinta. Questi riti erano praticati nell'appartamento della coppia di Bruxelles da un marocchino autoproclamatosi Cheikhi e i suoi discepoli, un belga convertito all'Islam con l'assistenza del marito e di 3 sorelle musulmane della vittima. Durante questo periodo la giovane musulmana ha ingurgitato decine di litri di acqua santa, mangiava solo 2 cucchiai di yogurt al giorno. Per far uscire i jeans, gli esorcisti le mettevano le dita nella gola, le facevano fare dei bagni in acqua caldissima e la colpivano con mani e bastoni coperti di versi del Corano. La famiglia della vittima richiede che la tortura sia riconosciuta dalla giustizia, ricorda che questo rituale è una deriva settaria contraria ai principi dell'Islam. Benvenuto a tutto il pubblico di TV2000, Vada Retro, il nostro settimanale di informazione sul mondo delle sette e sul satanismo. Io intanto do il benvenuto a Padre Francesco Bamonte, esorcista. Padre Francesco, grazie di essere qui. Pace bene. Qual è la differenza del rito esorcistico della Chiesa Cattolica con il presunto rito di cui abbiamo visto le immagini pochi secondi fa? È una differenza abissale. Innanzitutto mi ha sconcertato quei colpi che sono stati dati su quella poverina. Non è certo questo il modo di cacciare il demonio, qualora si accertasse veramente che c'è questa presenza. Innanzitutto si tratta di un combattimento spirituale, quindi è un combattimento che si fa non con la forza fisica ma con la preghiera. Il demonio si caccia nel nome di Gesù Cristo pregando. Padre, ma nel rituale cristiano ed è appunto quello che lei utilizza tutti i giorni per cercare di vincere spesso le possessioni diaboliche, c'è una figura chiara che è quella di Gesù Cristo. Tutto il resto, cioè lei quando si fa promotore del rito esorcistico, dietro di lei chi c'è insieme a lei che opera? Innanzitutto noi operiamo sempre dopo aver consultato anche i medici, i psichiatri che hanno incontrato le persone che arrivano da noi, quindi c'è una stretta collaborazione tra almeno nel mondo cattolico, tra esorcista e psichiatri e psicologi e medici. Bisogna sempre verificare che il fenomeno che si manifesta non sia spiegabile scientificamente e poi capire se è qualcosa che la scienza non riesce a spiegare perché magari spiegherà più in seguito, oppure è qualcosa di origine soprannaturale. Allora in quel caso si procede con l'esorcismo. Ma lei quando pratica l'esorcismo non lo pratica a nome suo ovviamente, lo pratica a nome... Certo, a nome di Cristo e della Chiesa. L'esorcismo
è un comando dato da Cristo, nel mio nome caccerete i demoni. E Cristo Gesù ha dato alla Chiesa la facoltà, il potere di cacciare i demoni, oltre al mandato di annunciare il regno di Dio, di pregare e guarire gli ammalati, oltre al comando di celebrare il sacrificio eucaristico, di rimettere i peccati, di battezzare nel suo nome, anche quello di cacciare i demoni. È quindi un ministero pastorale della Chiesa che Cristo stesso ha affidato alla Chiesa per il bene dei fedeli, là dove si accerti, dopo un serio discernimento, una reale azione straordinaria del demonio. Padre Francesco, visto che qui insomma alcuni comitati, alcuni presunti scienziati dicono che l'esorcismo potrebbe essere una autosuggestione, a lei è mai capitato di aver, tra virgolette, sbagliato una diagnosi in questo senso? Certamente è possibile, non tanto l'esorcismo, ma che la persona che ritiene di essere posseduta in realtà sia suggestionata, abbia delle false paure, un'interpretazione errata dei fenomeni che gli stanno accadendo. Quindi è alla fine l'esorcista, dopo aver ascoltato i familiari o persone conoscenti, dopo aver ascoltato la persona stessa, dopo aver visto anche le cartelle cliniche, a dare l'ultima parola sul caso se la possessione sia tale o meno. Ora, Padre Francesco, noi abbiamo raccolto, e ringrazio veramente di cuore, perché insomma anche queste persone che poi vengono qui e testimoniano la loro storia, che sono storie di grande dolore, e per questo anche per salvaguardarne anche la dignità abbiamo preferito modificarne anche la voce. Questa è la storia di una donna di scienza, quindi non parliamo di una persona che non sa di cosa si parla, una persona di scienza che è stata costretta a, insomma, per vari motivi che essa stessa adesso ci dirà, è stata costretta poi ad andare, costretta a fare un percorso insieme al suo esorcista fino ad una liberazione che in questo caso è molto particolare, però non vi voglio anticipare niente, sentiamoci soltanto questo piccolo frame della sua storia. La mia storia comincia nel febbraio del 2004, in modo abbastanza poco sospetto, per così dire, nel senso che ho cominciato a trovare sui miei indumenti degli strani buchi, come se fossero prodotti da un acido o da una bruciatura. Lì per lì sinceramente ho pensato a tarme o un problema di detersivo, o magari anche un problema dermatologico mio, visto che alcuni erano a contatto con la pelle. Una formazione scientifica come quella mia ti spinge sempre a pensare, a cercare la spiegazione logica, quella concreta, assolutamente non quella soprannaturale. Però ecco, questi buchi si ritrovavano su ogni indumento, interno, esterno, a ripetizione, ma soprattutto nella stessa forma, nella stessa disposizione e nello stesso numero. Cominciava ad essere un po' strana la cosa, ne ho parlato con medici, ne conosco diversi, anche molto bravi, e tutti mi hanno detto no, guarda, saresti un caso da annali della medicina, né più né meno. Ho provato a cambiare cassetti, a cambiare tipo di lavaggio, ho cercato tutte le spiegazioni possibili e immaginabili. A un certo punto mi ero rassegnata a buttarli semplicemente, senza preoccuparmene, andava così, anche se cominciavo a essere un po' nervosa al riguardo. Poi è successo che un buco praticamente identico, anche se uno solo, l'ho trovato sul pigiamino di mia figlia, piccola, molto piccola a quell'epoca, e questo ha fatto scattare qualche cosa dentro di me. Ho detto non mi importa quale sia la vera spiegazione, io devo trovare una soluzione, e a quel punto ero disposta anche a pensare alla possibilità del sovrannaturale. Abbiamo sentito una serie di buchi, una serie di piccoli segni che dimostrano che c'è qualcosa che non va, questi segni che poi vanno anche a finire sul pigiamino della figlia di questa signora, di questa bambina, e da lì comincia il caos. Cioè, Padre Francesco, noi vogliamo ragionare su questo. Quando una persona si accorge che c'è qualcosa che non va, quando una persona si accorge che la sua vita sta cambiando, quando una persona è andata già da medici,
da professionisti, da specialisti, alla fine arrivano da lei. Lei cosa fa? Beh, io è mia abitudine tranquillizzare le persone. Innanzitutto verificare il livello di vita cristiana, il livello della fede di queste persone, poi chiarire bene quali fenomeni avvengono e poi invitare alla preghiera. Quando non c'è una spiegazione scientifica dei fenomeni, io dico sempre: Dio sa che cosa sta accadendo, quindi se noi lo preghiamo con fiducia, Lui interverrà e ci aiuterà a capire l'origine del male che ti sta opprimendo. Quindi dobbiamo avere grande fiducia in Lui e grande speranza che non mancherà di aiutarci. Ma poi come effettua la vera e propria diagnosi? La diagnosi si fa innanzitutto con un attento ascolto, come dicevo, sia della persona stessa, dei familiari, dei medici, poi un secondo momento nella preghiera. Se durante la preghiera emergessero dei fondati motivi di sospetto di un'azione particolare del demonio, allora l'esorcista, nel momento in cui questi fenomeni corrispondono a quelli che il rituale degli esorcismi classifica come segnali di una possessione diabolica, di una possibile possessione, presunta possessione diabolica, procede all'esorcismo. Se durante l'esorcismo questa presenza, che già si era in parte palesata, si manifesta in maniera chiara, evidente, dice cose che quella persona non può dire, fa cose che quella persona non è in grado di fare, quella persona assume delle forze che non corrispondono alla sua età e alla sua condizione fisica, e soprattutto un'avversione al sacro assolutamente inspiegabile, non un'avversione al sacro generica, ideologica o psicologica come c'è nel mondo, ma una avversione a orario che inizia in un momento e finisce dopo 5 minuti e insieme associato a tutti i fenomeni precedenti si può sospettare che quella personalità diversa che emerge sia appunto il maligno. Il maligno. Il maligno non solo, come vedremo adesso nel corso anche di questa testimonianza, non solo prende possesso, perdonatemi il termine, di questa persona, ma prende il possesso di tutti, di quasi tutti i componenti della sua famiglia. Vediamo che succede. Un sacerdote esorcista, anche se allora questa parola non era stata ancora detta, era la cosa migliore, la scelta migliore ovviamente. Ho telefonato e mi è stato dato un appuntamento. Lui già per telefono mi ha detto con molta calma, con molta tranquillità: lei comincia a controllare dentro casa, sa, i cuscini, mi disse. Io, va bene, se lo dice lei, figuriamoci. E mi diede anche appunto un appuntamento. Quindi con questa mia amica, sempre col suo aiuto, abbiamo cominciato a controllare tutti i cuscini di casa. Sembrava che non ci fosse nulla, fino a che a un certo punto questa mia amica vede un cuscino, che era un cuscino con un portapigiama a giocattolo, fra l'altro, c'era un gattino sopra, ed era una cosa che era stata regalata a me tanti anni prima, poi però era stata utilizzata da mio marito come cuscino per un po' di tempo e poi all'ultimo ci giocava mia figlia. Apriamo anche questo, ho detto. L'abbiamo aperto e lì c'era del materiale di cui sono fatti i cuscini normalmente, con materiale sintetico, una formazione che così a prima vista sembrava un grosso cuore di animale. So che può sembrare assurdo, ma le assicuro che era proprio così. Un cuore di animale con anche una specie di pezzo di arteria che usciva fuori, era un pochino impressionante, devo dire. Ho chiamato immediatamente il sacerdote, ovviamente, per dirgli che cosa avevamo trovato, quell'unico ritrovamento. E lui già per telefono mi ha detto: guardi, lo ponga in una busta, se per caso dovesse avere dell'acqua benedetta ce lo cosparga, pregando, ovviamente pregando, sempre pregando, e poi lo chiuda nella busta, che quando ci vediamo me lo porta insieme agli indumenti che volevo fargli vedere. E così è stato. Ho seguito le istruzioni scrupolosamente, sono brava a seguire i manuali, perché appunto come formazione scientifica la cosa che so fare meglio è seguire le istruzioni.
Ho portato tutto questo materiale all'appuntamento con il sacerdote, lui ha guardato tutti questi reperti, diciamo così, e nonostante abbia comunque mantenuto tranquillità, serenità e cercato sempre di tranquillizzarmi, di farmi stare serena, ha evidentemente trovato qualcosa di particolare. Un cuscino aperto, un cuscino in cui dentro c'è qualcosa che non dovrebbe essere lì. Cos'è questo qualcosa? Questo qualcosa è l'oggetto del maleficio. Noi non vogliamo assolutamente creare panico né isteria, però vogliamo soltanto indagare. Padre Francesco, questi malefici, o meglio, questi oggetti di malefici si materializzano dentro cuscini e materassi? C'è un perché quelle poche volte che accadono? È un fenomeno rarissimo, quindi giustamente come dice lei vorrei che chi ci sta seguendo non entri, diciamo, nella cosiddetta psicosi da maleficio, che è molto molto più pericolosa e dannosa dello stesso eventuale raro maleficio che può essere messo in atto contro qualcuno. Certamente diremmo il falso se dicessimo che questi fenomeni non accadono, perché noi esorcisti purtroppo dobbiamo accostatarli varie volte nel nostro ministero. E dobbiamo dire anche che la maggior parte degli operatori dell'occulto che operano malefici sono semplici imbroglioni, inabili persone che sfruttano la credulità della gente, e quindi bisogna dire innanzitutto che non qualsiasi persona che dica di essere in grado di operare un maleficio è veramente in grado di farlo. Per fortuna. Sono persone certamente legate a Satana, alcuni in maniera profonda, e sono pochissimi, quei pochissimi certamente sono in grado di fare dei danni. Quindi talvolta noi accertiamo questi fenomeni. Sembrerebbe che a volte questi agglomerati malefici vengono introdotti o materialmente tramite qualche persona conoscente alla persona che hanno in mente di colpire, oppure in rarissime situazioni, là dove si creano le condizioni e si creano soprattutto dove manca una barriera spirituale, una vita di preghiera, una vita di fede, di sacramenti, il maleficio sembra attecchire. E perché c'è un motivo particolare? Perché nel cuscino o nel materasso? Sembrerebbe che gli operatori dell'occulto scelgono questo oggetto che è il cuscino perché si sta più a lungo poggiati col capo, e quindi nel loro intendimento la persona dovrebbe ricevere un maggior numero di ore di influsso malefico. Però ripeto, non vorrei che i telespettatori adesso si scatenassero nel cercare nei cuscini qualcosa. Io dico questo: il nostro maggior nemico è il peccato. Il peccato apre tante volte la strada al demonio per operare innanzitutto mali di ordine morale più che fisico. Quindi l'importante è che noi viviamo in comunione con Dio, stiamo nella grazia di Dio, e il Signore e la Vergine Immacolata ci custodiscono da questo tipo di mali. Ora, Padre Francesco, lei parlava di Vergine Immacolata, e questo mi dà l'appiglio per lanciare l'ultima parte dell'intervista, che è quella forse più forte, perché vediamo cosa succede proprio grazie alla Madonna, come si chiude l'esorcismo finale. Vediamo insieme. Il sacerdote ha cominciato a chiedere a questa che secondo lui era già un'entità che si stava manifestando, ma che io mai potevo immaginare il nome, che cosa facesse lì, per quale motivo, e questo qualcosa non voleva rispondere, era rabbioso, ringhiava, sono uscite fuori toni di voce che non erano i miei mai stati, cose terribili, ma anche insulti, improperi, una rabbia che non credo che un essere umano possa sentire, non così forte, non è possibile. Non è una rabbia umana quella. In questi 2 anni, a parte il fatto del cambiare voce, che può anche essere considerato un segno minore, ma io veramente queste
questa entità, chiamiamola così, attraverso me ha parlato lingue straniere che io non ho mai conosciuto, ha manifestato una forza fisica che non avrei mai potuto avere come persona, come essere umano, ma veramente, da dovermi tenere in 5-6 persone, una cosa folle. E poi esprimere concetti teologici che io, a parte che di teologia non ne so nulla neanche ora, ma concetti teologici che non avrei mai immaginato e che a detta del sacerdote erano anche esatti, e riconoscere delle reliquie che io non solo non conoscevo, ma non sapevo nemmeno che in quel momento fossero in quella stanza, di santi di cui non avevo mai sentito parlare. E tutto questo erano cose che il sacerdote riusciva a far dire al demonio grazie alle preghiere e all'intervento della Madre di Dio, alle parole per Cristo, con Cristo, in Cristo. È impazzito veramente, c'è stata veramente una ribellione che dire forte non rende l'idea, e all'improvviso ho cominciato a sentirmi pervadere da una luce bianchissima, accecante, fortissima, ma per me meravigliosa, luce che aprendo gli occhi non vedevo perché eravamo in penombra. La luce si manifestava quando io avevo gli occhi chiusi, ma la cosa più bella era che per me era una luce soave, fortissima sì, ma che portava solo pace. Per quella bestia immonda era una sofferenza indicibile, e diceva che il suo manto ci stava avvolgendo, tutti noi che eravamo lì, e che lei stava intercedendo per me, per la mia liberazione, e poi ha lanciato un urlo spaventoso che io forse non ricordo neanche, in realtà ricordo il dolore alle orecchie. Quindi la Madonna mi ha liberato. Il vero male è rivolgersi a maghi, a fattucchieri, perché purtroppo poi è questo l'errore che si commette. Quando si sospetta qualcosa di soprannaturale ci si butta ancora di più nel soprannaturale, questo è un errore grandissimo. Quindi quando c'è qualcosa che non vi sapete spiegare, cercate sì le spiegazioni mediche, psicologiche, fatevi aiutare da tutti gli specialisti, ma anche da quel grande specialista che è la Chiesa. Liberata dunque grazie a questa luce, liberata grazie a quello che possiamo, penso, dire, Padre Francesco, con molta tranquillità, liberata grazie alla Madre di Dio, quindi alla Madonna. Padre Francesco, è commovente vedere e sentire testimonianze così che parlano dell'influsso della Madonna nella battaglia, nella guerra contro il diavolo. È così persistente la presenza della Madonna durante i riti esorcistici? Certamente verifico in maniera costante questa presenza amorevole e materna della Madonna durante l'esorcismo, è segnalato dal demonio stesso che con grande furore, con odio, con parole oscene, parole con bestemmie, si rivolge alla Madre di Dio dicendo che è lì presente e sta intercedendo per quella persona che la ama, che vuole liberarla. E quindi questo davvero è commovente, perché durante l'esorcismo è tutta la Chiesa, la Madonna, i santi che intercedono e che pregano in favore di quel nostro fratello o quella nostra sorella posseduti. Francesco, ma c'è anche di più, se non sbaglio, cioè quando lei ordina in qualità di esorcista alla persona che sta esorcizzando, o meglio alla bestia, come diceva la signora, che subisce l'esorcismo, ordina di dire e di parlare in favore della Madonna, cosa risponde? Talvolta, è costretto a rispondere? Talvolta Dio permette che risponda, non sempre, ma talvolta permette che dica delle cose davvero che attestano la dignità della Madre di Dio, la sua sublime santità, le sue prerogative e le sue virtù. E un esempio l'ho riportato proprio nel testo dove queste testimonianze sono confluite. Cioè addirittura ha composto un sonetto, sì, una poesia. C'era un episodio che era riportato da molti volumi, da molti libri, ma non riuscivo mai a trovare le fonti, per cui qualcuno cominciava a mettere in dubbio questo episodio bellissimo. Ho fatto delle ricerche approfondite e ho scoperto
che questo componimento lirico che il demonio fu costretto a fare fu citato nel 1907 dal cardinale Francesco Salesio della Volpe al processo ordinario romano che si svolse tra il 1907 e il 1928 per la beatificazione e canonizzazione del servo di Dio, il Papa Pio IX. Ma quindi, Sì. come dire, sotto questo vorrei che fosse chiaro, cioè il diavolo anche quando possiede una persona, se comandato da chi rappresenta in quel momento, quindi l'esorcista, la Chiesa e ovviamente il Vangelo, eccetera, se gli viene ordinato di dire una cosa che riguarda il nemico numero uno, che quindi presumo sia per il diavolo la Madonna, il diavolo risponde e lo fa anche in modo egregio, tant'è vero che addirittura compone poesie sotto, quindi queste poesie sono state dettate sotto esorcismo, se non ho capito male. Sì, due predicatori domenicani che assistevano a un esorcismo nel 1823 in una città dell'Italia meridionale, ecco, durante una missione parrocchiale si trovarono a assistere appunto agli esorcismi di un ragazzo undicenne analfabeta e l'esorcista impose al demonio nel nome di Gesù di dimostrare che Maria era immacolata e gli comandò addirittura di farlo mediante un componimento poetico di 14 versi endecasillabi a rima obbligata, distinti in 2 quartine e 2 terzine. Quindi anche molto tecnica. Certo, era impossibile per un ragazzo analfabeta poter produrre un testo del genere. Però, Padre Francesco, non diciamo di più, perché noi proprio sul rapporto diavolo e Madonna vorremmo poi dedicarci una puntata intera. Io invece, visto che siamo quasi in chiusura, volevo annunciarle, forse già lo saprà, che a breve succederà un altro fatto straordinario, ovvero il 13 luglio del prossimo 21 si aprirà ufficialmente l'inchiesta diocesana per la beatificazione di Padre Candido Amantini. Padre Candido, lo ricordiamo tutti, era un noto esorcista, se non sbaglio, per 30 anni e oltre ha praticato riti esorcistici alla Scala Santa e soprattutto il suo allievo, forse più conosciuto, è Padre Gabriele Amort. Padre Francesco, questo riconoscimento, quindi l'apertura di un processo che sicuramente andrà ovviamente a buon fine, quindi un nuovo beato, un nuovo santo nella storia della Chiesa, santo esorcista della diocesi di Roma. Mi sembra che questo fatto di essere esorcista possa essere qualcosa in più, senza nulla togliere ovviamente agli altri santi. Certo, a noi esorcisti rallegra moltissimo, è motivo di grande gioia, perché non potrà che produrre una maggiore conoscenza di questo ministero pastorale nella Chiesa. E il padre è stato un celebre esorcista che ha dato veramente tanto aiuto a persone provenienti non solo dall'Italia, a quanto mi risulta, ma da tutto il mondo. E certamente aveva anche dei doni particolari che Dio gli aveva offerto per il bene di tutti. E quindi noi siamo lieti di poter avete un nuovo santo protettore in più, per intenderci. Senza dubbio, senza dubbio. Vade Retro finisce qui. Un pensiero di tutta la redazione di Vade Retro, di chi aiuta e collabora con questo programma, va al caro Ivano, scomparso in modo prematuro qualche giorno fa. Ricordiamo che la nostra trasmissione continua anche ovviamente la prossima settimana, sempre sabato dalle ore 17. Grazie per essere stati con noi. Io sono la sorgente, vieni ad attingervi. Ti donerò momento per momento quanto ti è necessario, la forza e la gioia, il coraggio, la dolcezza, la pazienza, la carità, la saggezza, momento per momento. Ma vieni, io sono la tua vita. Nelle difficoltà cerca il tuo conforto in me solo. Domanda di ottenere senza tardare i frutti della prova affinché essa cessi. Io sono la sorgente, vieni alla sorgente, essa è inesauribile.
Con quale mezzo? Mediante il silenzio. Fa il silenzio attorno a te e in te. Abbandona i tuoi desideri. Prendi i miei desideri e i miei sentimenti. Allora la mia gioia verrà a visitarti anche nelle più profonde tenebre. Allora tu vedrai il regno di Dio in te e attorno a te, e tutto il resto sarà dato in sovrappiù. Ricordiamoci spesso che se il Signore ci ha creati e ci sta continuamente sostenendo in vita, c'è un motivo importante per ciascuno di noi e per gli altri. Significa che tutti noi abbiamo una mansione che dobbiamo portare avanti con amore, determinatezza e costanza. Però dobbiamo impegnarci a cercare di scoprirla di giorno in giorno con l'aiuto dello Spirito Santo, il quale ci manda sempre dei segni, se li vogliamo leggere con umiltà. Le numerosi morti improvvise di giovani ed adulti che oggi stanno aumentando notevolmente dimostrano che Dio può toglierci il respiro quando vuole. Egli conosce infinitamente meglio di noi i motivi per cui esistiamo e perché ci fa rimanere in vita. Motivi che sono sempre buoni e giusti, perché Dio è bontà, misericordia e giustizia. Il Signore desidera che tutti siamo salvi in Lui ed attende pazientemente la nostra conversione. Dobbiamo però star molto attenti affinché il nostro cuore non si indurisca e si rifiuti di obbedire al Signore o di credere in Lui. Egli non vuole privarci del libero arbitrio, ma è comunque padrone delle nostre vite. Non abusiamo della sua bontà e misericordia. Chiediamogli spesso perdono, facciamo buoni propositi ed agiamo sempre in Lui. Scrivi: sono 3 volte santo ed ho orrore del più piccolo peccato. Non posso amare un'anima macchiata dal peccato, ma quando si pente la mia generosità non ha limiti verso di lei. La mia misericordia l'abbraccia e la perdona. Con la misericordia insegue i peccatori su tutte le loro strade ed il mio cuore gioisce quando essi ritornano a me. Dimentico le amarezze con le quali hanno abbeverato il mio cuore e sono lieto per il loro ritorno. Dì ai peccatori che nessuno sfuggirà alle mie mani. Se fuggono davanti al mio cuore misericordioso, cadranno nelle mani della mia giustizia. Dì ai peccatori che li attendo sempre, sto in ascolto del battito del loro cuore per sapere quando batterà per me. Scrivi che parlo loro con i rimorsi di coscienza, con gli insuccessi e le sofferenze, con le tempeste ed i fulmini. Parlo con la voce della Chiesa e se rendono vane tutte le mie grazie, comincio ad adirarmi contro di essi, abbandonandoli a se stessi, e do loro quello che desiderano. La potenza di Dio di tutto trionfa, ma l'umile e dolente preghiera trionfa di Dio stesso. Ne arresta il braccio, ne spegne il fulmine, lo disarma, lo vince, lo placa e se lo rende, quasi sarei per dire, dipendente ed amico.
Se si gode sempre della protezione di Dio, si comincia a crederla meno necessaria. Ecco perché conviene che talvolta ci sia sottratta, per mostrarci che senza di essa siamo un nulla. Cari figli, vi invito a conoscere il meglio possibile mio figlio attraverso la preghiera e la misericordia, perché con i cuori puri ed aperti impariate ad ascoltare ciò che vi dice mio figlio, per riacquistare la vista spirituale. Come un unico popolo di Dio in comunione con mio figlio, testimoniate la verità con la vostra vita. Pregate, figli miei, affinché insieme a mio figlio possiate portare solo pace, gioia ed amore a tutti i vostri fratelli e sorelle. Io sono con voi e vi benedico con la mia benedizione materna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Si tu nesca suta cretis, la che lor manso terra, aleus blas splendis de lutis, dal mio sangue stat bagnat. Spirito a torti
las stelle circumten, ignos pilvator disvole, io e las stelle Esistono molti più angeli di quello che immaginiamo, una moltitudine immensa. Ognuno ha una mansione specifica, ma tutti adorano il Creatore con gratitudine indescrivibile. La stessa creazione è sorretta da loro. Tutto il creato obbedisce alle leggi fisiche, chimiche e biologiche, ma gli angeli hanno il compito di aiutare l'umanità sotto tutti i punti di vista. Queste leggi che sorreggono il cosmo corruttibile potrebbero anche ritorcersi contro l'uomo se non fossero gli angeli che compiono la volontà divina. Pochi di noi si rendono conto di quanta importanza hanno gli angeli anche per la nostra stessa esistenza. Diamo per scontate molte cose, ma il Signore che fa piovere sui giusti e gli ingiusti vuole salvare tutte le sue creature pur lasciando loro il libero arbitrio. E gli angeli contribuiscono invisibilmente anche all'ordine materiale e spirituale degli uomini perché eseguono gli ordini divini. Noi diamo per scontato che il sole sorga e tramonti secondo ritmi ben precisi. Senza gli angeli, però, tutto imploderebbe in brevissimo tempo, perché gli imprevisti in natura e nella società sono molto più numerosi di quello che la nostra mente concepisce. Terremoti, alluvioni, raggi cosmici, meteoriti, calamità, infortuni, malattie, guerre, omicidi, eccetera. Gli angeli ci aiutano a non soccombere tra moltissimi pericoli e rischi. Quando è la nostra ora di passare nell'altra dimensione, essi ci accompagnano insieme ai santi. Ho deciso di creare questo canale per unire l'utile al dilettevole, ovvero la mia passione per la fotografia e i video e il mio impegno nel campo del volontariato. Da oltre 20 anni, infatti, durante le ferie giro il mondo per documentare le attività delle Suore della Provvidenza nelle 56 missioni che loro hanno nei paesi del sud e dell'est del mondo. Sono stato, ovviamente sempre a spese mie, ben 12 volte nelle missioni africane, in Togo, in Costa d'Avorio e in Benin, ma anche in quelle dell'India, del Brasile e della Bolivia. L'obiettivo era portare fotografie e video nelle parrocchie friulane per promuovere e animare una solidarietà che è importantissima per queste missioni. Questa scelta mi ha precluso però di incontrare la grande massa di persone, che rappresenta più o meno il 90, anche il 95%, che non frequenta più le chiese e le parrocchie. Fare un canale dove posso esercitare le mie passioni e contemporaneamente incontrare tutti è la strada che vorrei tentare di percorrere. Ci riuscirò? Non lo so, non mi resta che provare. Guerra mi diceva sempre: c'è un uomo che cammina dritto e preciso verso il futuro, ma spesso voltando la testa all'indietro. Il primo video nell'ambito della solidarietà parte dall'intervento che Oscar Farinetti ha fatto a Genova alla convention organizzato dalla Banca Mediolanum. Io non conosco e non parteggio per Farinetti. Certo, lui era lì principalmente per difendere il suo progetto e i suoi interessi, ma ha detto anche delle cose molto giuste che io ben conosco e condivido, ma dette da lui assumono un nuovo peso e un nuovo rilievo. Per inquadrare il cambiamento io parto sempre dallo scenario, cercare di capire dove viviamo, e quindi per me questo cerchio è il mondo.
Pensiamo 2 minuti al mondo. Il mondo è nato 6 miliardi di anni fa. Non è neanche tanto vecchio, 6 miliardi, chissà quanto durerà ancora, perché tutto ha un inizio e una fine. Noi umani invece siamo molto più piccoli. Siamo nati 150 milioni di anni fa, ieri. Abbiamo ancora una marea di strada da fare. Abbiamo un sacco di invenzioni da fare. In questo mondo ci abitano 7 miliardi e 300 milioni di persone. Pazzesco, pazzesco. Mai stata tanta gente così nel mondo. Pensate che nel 1969 eravamo 2 miliardi, 7 miliardi e 3. Siamo per il 45% gialli, siamo per il 20% bianchi, siamo per il 20% marroni e siamo per il 15% neri. Siamo divisi in 194 stati, parliamo 114 macrolinguaggi completamente diversi tra loro, più migliaia di linguaggi indigeni, di idiomi, 14 macro religioni molto diverse da loro e che spesso confliggono tra loro. 42 di questi 194 stati sono in guerra. Sono in guerra. 42 stati su 194. Vuol dire che 2 miliardi di persone vivono in guerra. La popolazione del mondo nel 1969, come se nel 1969 tutti fossero in guerra. L'80% di questi 7 miliardi e 3 di persone vivono in casa senza abitabilità. Il 55% è analfabeta. Ma il numero che più impressiona è il solito 80-20, che funziona anche qua. Il 20% della popolazione del mondo detiene l'80% del PIL. E la prima cosa che ci deve venire in mente, guardando questo mondo, che è già molto meglio, 160 anni fa, quando è nata la società dei consumi, l'1% dei cittadini del mondo deteneva il 99,5% del PIL. È già cambiato molto. La differenza tra loro e oggi è che oggi quell'80 lì vede come viviamo noi che siamo il 20. Questa è la grande differenza. E quindi la prima cosa che ci deve venire in mente quando vediamo questi numeri qua è: siccome nessuno di noi decide quando nascere, dove nascere, da chi nascere, ed è la meraviglia dell'imperfezione di noi umani, è che culo che abbiamo voluto nascere in quel 20% lì. E chi ha una fortuna così nella vita, immeritata, nel senso che non abbiamo deciso noi dove nascere, la prima cosa che deve pensare è come farselo perdonare sto culo. Si può fare charity, come per esempio so che voi fate con la vostra fondazione, ma il modo migliore di farlo è decidere di impegnarsi nel proprio lavoro, di darsi da fare, per fare in maniera che si possano creare nuovi posti di lavoro e impegnarsi a cambiare. Sono d'accordo con Farinetti. È solo dando lavoro a tutti che si potrà eliminare le povertà del mondo. C'è un problema però. Questo obiettivo non è a breve termine. E intanto oggi ci sono uomini che hanno avuto la sfortuna di nascere in paesi poveri, dove non c'è l'accesso al cibo, all'acqua potabile, all'istruzione, alla salute. E in questa situazione vi garantisco che creare posti di lavoro è molto difficile. Ora vi propongo uno dei filmati che ho fatto nella missione di Yamoussoukro in Costa d'Avorio e precisamente nel piccolo ospedale di Conguanú, che io ho conosciuto nel mio primo viaggio in Africa. Cari amici, benvenuti sul mio canale.
Dove vi porto oggi? Ho pensato di portarvi in uno dei borghi caratteristici del Friuli, che ha fatto parte anche della lista dei borghi più belli d'Italia. Parlo di Valvasone, che è in provincia di Pordenone, è un centro che conta oggi poco più di 2200 abitanti. Si trova lungo il fiume Tagliamento, al confine tra la provincia di Udine e quella di Pordenone. È un borgo medievale costruito attorno a un castello, le cui prime testimonianze risalgono al 1206, anche se le sue origini si dice che risalgono all'età romana. Il suo nome deriva dal casato Valvason Cucagna, che ha gestito il castello a partire dalla seconda metà del 1200. È stato danneggiato, ristrutturato più volte e oggi appare come un bel palazzo rinascimentale. Nel corso dei secoli ha ospitato varie persone note e importanti, come ad esempio Papa Gregorio XII nel 1409, Papa Pio VI nel 1782 e anche Napoleone Bonaparte nel 1797. Per le riprese volevo portare anche il mio drone Mavic Mini, ma andando su YouTube ho visto che il collega Adolfo Melilli ne aveva già fatte di belle, per cui ho pensato che non ne valeva la pena e quindi ho deciso di utilizzare queste riprese e fare pubblicità al mio collega. Mi dimenticavo. Per la musica ho deciso di dare spazio a due youtuber che a me piacciono tantissimo, gli Overdrive Duo. Andiamo! Durante le recenti fasi di restauro di alcune case sono venuti alla luce antichi e preziosi affreschi.
Nell'edificio del mulino, oltre a un trittico e un leone marsano, si è rinvenuta la data di costruzione del vecchio mulino e della ruota Irma. Questo manufatto antico, dal mio punto di vista, sono una caratteristica di questo borgo molto interessante. A te che ti senti sola, sì, ho scritto questa lettera proprio per te che ti senti sola. Ascoltala bene e imprimila nel tuo cuore. Se ti senti sola in questa vita, se non hai più voglia di niente, perché niente ti dà soddisfazione, non mollare. Se non speri più in niente, perché la vita ha bruciato tutto ciò che amavi, non lasciarti andare. Quando sei sicura di averne avuto abbastanza di questa vita, resisti, combatti, non lasciarti andare, perché a tutti capita di piangere e a tutti capita di soffrire. Vai avanti, non fermarti, anche quando tutte le cose vanno storte, anche quando hai perso chi ami. Vai avanti e non fermarti. Se ti senti di essere sola, no, tu non sei sola. Molte persone come te soffrono. Tu non sei sola. Se ti senti schiacciata dal peso dei problemi, se pensi che non ci sia più una via di uscita, se pensi che il tuo futuro sia buio, resisti. La vita aprirà davanti a te nuovi orizzonti che ora nemmeno riesci a immaginare. Forse la vita non sarà come te l'aspettavi, ma la vita ha ancora molto da darti. Alza la testa e non lasciarti andare. Se sei delusa dalle persone e dalla vita, mai mollare. A volte la vita è così, ma non mollare. Se non ti senti accolta e apprezzata per quello che sei, continua a credere in te stessa. La vita è troppo breve per lasciarla rovinare dalle persone che non ti amano e dalle cose che non vanno. Libera il cuore dalla rabbia. Capita a tutti di piangere qualche volta. Quella che oggi ti sembra essere la fine, domani scoprirai che è un punto di partenza. Non lasciarti andare. Anche il dolore fa parte della vita. La sofferenza ti porterà a scoprire la profondità della tua anima. La solitudine è anche un dono. Non odiarla.
Impara ad essere amica di te stessa. Se ti sembra che il futuro sia un mostro, un gigante più forte di te, non temere, non preoccuparti. Un giorno ti guarderai alle spalle e vedrai che quel mostro non c'è più, è svanito nel nulla. E un giorno capirai che non sei mai stata sola. Se pensi di averne avuto troppo di questa vita per tirare avanti, resisti per tutte le persone che ti hanno amata, resisti perché c'è ancora chi ti ama. Tu sarai per sempre nel cuore di chi ti ama, ricordatelo, tu sarai per sempre nel cuore di chi ti ama. Non lasciarti ingannare dalla solitudine, tu non sei sola. Non lasciarti abbattere dalle delusioni. A volte le cose vanno così, ma tu sei più forte. Ce la farai. Ricordati che c'è qualcuno che pensa a te. Se ti senti sola, lasciati consolare da qualche amico. Trova rifugio nel Signore e nella preghiera. Se ti senti sola, scrollati di dosso la solitudine e fai qualcosa che ti piace. Tu sei preziosa agli occhi di Dio. È vero, è così. Tu sei preziosa agli occhi di Dio. Tu non sei sola. Tu non sei sola. Un giorno capirai che non sei mai stata sola. Un caro saluto e un forte abbraccio. Fra Stefano. Il canto al sangue di Gesù, liberaci. Sangue di Gesù, liberaci. Sangue di Gesù, Spirito del Signore, Spirito di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, Santissima Trinità, Vergine Immacolata, angeli, arcangeli, santi del Paradiso, scendete su di noi. Fondici, Signore, plasmaci, riempici di te, usaci, caccia via da noi tutte le forze del male,
annientale, distruggile, perché possiamo stare bene e operare il bene. Caccia via da noi i malefici, le stregonerie, la magia nera, le messe nere, le fatture, le legature, le maledizioni, il malocchio, la macumba, il voodoo, i riti satanici, i culti satanici, le consacrazioni a Satana, ogni legame con Satana, con persone vive o defunte. Annulla i riti satanici, i culti satanici. Annulla, spezza ogni legame con Satana e con tutte le persone legate a Satana, vive o defunte. Uno fa un maleficio, muore, il maleficio continua ad avere tutta la sua efficacia. La morte di chi ha fatto il maleficio non diminuisce la continuità del maleficio. Caccia via da noi l'infestazione diabolica, la possessione diabolica, l'ossessione diabolica, tutto ciò che è male, peccato, invidia, gelosia, perfidia, la malattia fisica, quante ne dà il demonio, psichica, quante ne dà il demonio di malattie psichiche, morale, spirituale, diabolica, brucia tutti questi mali nell'inferno perché non abbiano mai più a toccare noi e nessun'altra creatura al mondo. Ordino e comando con la forza di Dio Onnipotente, nel nome di Gesù Cristo Salvatore, per intercessione della Vergine Immacolata, col potere che ho ricevuto dalla Chiesa, benché indegno, a tutti gli spiriti immondi, a tutte le presenze che ci molestano, di lasciarci immediatamente, di lasciarci definitivamente e di andare nell'inferno eterno, incatenati da San Michele Arcangelo, da San Gabriele, da San Raffaele, dai nostri angeli custodi, schiacciati sotto il calcagno della Vergine Santissima Immacolata. Cristo vince, Cristo regna, Cristo. Lui era fatta la preghiera. Il canto ultimo, ancora il canto al sangue di Gesù, liberaci. 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 E con questo pensiero del sangue di Gesù, di tutta la passione di Gesù sofferta per noi, per il nostro bene umano e soprattutto spirituale per l'eternità, vi do la benedizione che conclude questo stupendo convegno. Per intercessione di Maria Santissima Immacolata, Madre della Chiesa, Madre nostra, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
Migliaia di persone si credono o fatturate o invasate dal maligno, ma in realtà sono malate. Ma il diavolo gira attorno a noi cercando chi divorare. La sua presenza è indubbia in questo mondo. In 10 casi su 100 si nota la presenza del maligno, il quale può tentarci, vessarci, perseguitarci. Può anche infestarci sia personalmente che localmente. Può anche penetrare nelle nostre facoltà inferiori, ma mai nell'anima. In questi casi parliamo di disturbi minori. Quando il male è organizzato, quando ci sono delle messe nere o il culto satanico, attuati da individui che possono passare per galantuomini, che in apparenza non danno alcun sospetto di presenza diabolica, allora è in loro che opera il maligno. Alcuni medici vengono perché non sanno spiegare alcuni disturbi personali o dei pazienti. Vengono magistrati, militari, avvocati, professori, i quali pur essendo evoluti non sanno spiegarsi alcuni fenomeni strani. Ai non credenti vorrei dire che Satana è presente in questo mondo. Gesù diceva che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno, però Cristo ha vinto il maligno ed è Lui che porta la salvezza. Si può ridurre l'uomo alla sua dimensione biologica e sociale. Sì, è vero, si può ridurre a questo, ma ricordiamoci che è una riduzione. Così la scienza, per ragioni pratiche, riduce l'uomo alla sua dimensione biologica e sociale, ma l'uomo è qualcosa di più, è molto di più, e difatti nella realtà anche gli scienziati e ognuno di noi tratta l'altro come una persona cosciente, autonoma, libera, capace di libera scelta. E questo funziona. E se invece negassimo la libertà e la dignità dell'individuo, le cose si metterebbero molto male. Per la verità nessuno osa negare apertamente la dignità dell'essere umano. Ma su cosa si fonda questa dignità? E questo è il punto più debole e pericoloso dell'ateismo,
che negando il fondamento spirituale della dignità umana, finisce col trattare l'essere umano come un animale leggermente più evoluto degli altri. Ma allora dove sta la nostra dignità? E su cosa si fondano i diritti umani? Ricordiamo che San Disma, detto il buon ladrone, era uno dei 2 ladroni appeso alla croce accanto a Gesù. Probabilmente trascorse la sua vita da criminale, che la Sacra Scrittura ci dice che era un malfattore. Egli riconobbe in Gesù il Messia e gli chiede di ricordarsi di lui nel suo regno. Gesù gli rispose: «Oggi sarai con me in paradiso». Invochiamo spesso questo santo speciale. Egli ora è sicuramente in cielo perché è stato canonizzato direttamente da Gesù Cristo. Può intercedere per ognuno di noi, per la nostra conversione. Accade spesso che Dio sceglie i più reietti e i peccatori per realizzare i suoi misteriosi piani d'amore, perché tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. San Disma, un criminale pentito, è il primo santo del paradiso. Davvero nulla è impossibile a Dio. Monsignor Nuttarelli, 90 anni dall'incoronazione di Rosa Mistica, cosa rappresenta questa figura per Cormons e per tutta la comunità della zona? Rosa Mistica è un punto di riferimento non solo per le nostre 4 comunità chiamate a collaborare insieme, Cormons, Borgnano, Brazzano ed Olegna, ma è un punto di riferimento per tante comunità, persone, famiglie che si recano in questo santuario per trovare conforto, per trovare la speranza o ritrovare. In questo ottavario particolare, in questo anno 2021, a 90 anni dall'incoronazione, abbiamo deciso, in accordo con le suore della Provvidenza, che ringrazio, che sono custodi di questa immagine, di portarla in Duomo. Per tanti motivi, un po' per ricordare l'incoronazione di 90 anni fa e anche per più che mai affidare le nostre comunità, le persone, le famiglie a Rosa Mistica in questo tempo di pandemia, ricordando in particolare le persone che ci hanno lasciato a causa del virus e coloro che in questo momento sono in ospedale, stanno lottando. Maria diventa colei che ci sta accanto, avvocata nostra, qui Rosa Mistica. Di fronte a casa mia ho fatto amicizia con le mie 70 vicine di casa che scorazzano nel cortile antistante. Mi fanno sentire davvero importante, eppure per me anche loro sono importanti. Appena apro la porta di casa si mettono appresso alla rete di rimpetto e mi parlano. Io mi avvicino alla rete e loro continuano a parlarmi. Dono loro degli avanzi, mangiano contente e poi si rimettono a chiacchierare lungo la rete fissandomi. Allora mi reco sul mio prato, raccolgo dell'erbetta e gliela dono con amore e rispetto. Quando la vedono fanno tutte una grande festa e si dimostrano davvero molto grate. Ognuna ha un modo particolare di manifestare la propria gratitudine nei miei confronti. Queste mie amiche fanno molte uova ed anch'io a volte ne usufruisco. Sono molto riconoscente a loro e al Signore che le ha create e che mi ha dato l'opportunità di fare amicizia con esseri così teneri e socievoli. Anche se non le possiedo personalmente, mi hanno conquistato il cuore. Per questo, quando parlo con loro, ringrazio interiormente il Signore ed invito anche loro a lodarlo. Spesso ho l'impressione che intuiscono anche questo. Mi rendo conto che è una grande fortuna conversare ogni giorno con ben 70 amiche, tutte vicine di casa.
Carissimi amici, pace e bene a tutti, abbiamo dedicato una trasmissione alle apparizioni della Madonna a Ischia, Zaro, un paesino dell'isola di Ischia nel Golfo di Napoli. Penso che abbiate sentito parlare, forse non tanto delle apparizioni della Madonna, ma di Ischia avrete sentito parlare. Lì dicono, per chi ci crede, che da 21 anni appare la Madonna. Prima erano un gruppetto, tra loro c'era anche un ragazzo che poi è diventato sacerdote
Adesso sono praticamente due giovani spose, una si chiama Simona, un'altra si chiama Angela, alle quali periodicamente appare la Madonna e vanno tante persone anche dall'estero per assistere a questa estasi in cui entrano tutte e due mentre appare la Madonna. Nella precedente trasmissione abbiamo avuto in studio Anna Maria Baratto e Stefano Petrazzuolo. Oggi abbiamo invece Anna Patrizia Alfieri. Buonasera. Sei anche tu poeta? No. No, non sei poeta, però sei parente di Vittorio Alfieri. Sì, c'è un legame E reale. allora, sei fantasioso forse un po' anche tu, va bene. E poi abbiamo anche Maria Lauro, anche Lauro è un nome ridondante a Napoli, vero? Lauro, quante cose richiama Lauro. Benvenuti nei nostri studi. Cara Patrizia, Anna Patrizia, senti, ci vuoi descrivere un po' che cosa avviene là? Perché si parla di un bosco, si parla di centinaia di giovani, di persone che vanno in questo bosco, si parla dei messaggi della Madonna e qualche volta si dice che sono anche preoccupanti, si dice che addirittura la Madonna fece vedere l'abbattimento delle torri di New York, prima ancora che succedesse. Insomma, che cosa succede lì a Zaro? Dunque, da quando la Madonna appare nel bosco di Zaro, all'incirca intorno alle 15:30 Di ogni giorno? No, del 26 di ogni mese ci si raduna in preghiera in questo bosco. Naturalmente le persone che adesso frequentano il bosco arrivano prima anche per preparare, no, il cuore, l'anima al momento di preghiera. C'è qualcuno che spiega un po' la storia, una persona, eccetera. sì, che spiega. E poi arrivano... Poi arrivano le ragazze, Angela, le signore ragazze, Angela e Simona, che anche loro si soffermano prima un momento in una loro preghiera personale. Dopo, cari amici in ascolto, dopo fra pochi minuti vedremo Angela e Simona in un piccolo filmato che abbiamo realizzato. Sì, dunque loro un momento prima si soffermano in preghiera personale insieme al sacerdote, Don Ciro Vespoli, dopodiché insieme iniziamo, con tutte le persone presenti, si inizia la recita del Santo Rosario. Durante la recita del Santo Rosario a loro è dato di ricevere, per grazia. Si interrompe perché mi pare verso loro il terzo... vanno in estasi. Verso il terzo mistero. Ma verso il terzo, verso il quarto, quando arriva la Madonna. Cioè cadono in ginocchio. Loro già sono in ginocchio perché sono solite pregare in ginocchio, quindi hanno questo momento di estasi. Vivono quindi per il momento e la durata. Ma è vero questo fatto, come dicevo, no, che alcuni messaggi sono preoccupanti, fanno un po' di paura. Veramente i messaggi per esempio, non sono assolutamente preoccupanti, nel senso che non infondono timore. Per modo di dire, perché uno degli ultimi messaggi faceva vedere che c'era il Papa vestito solennemente davanti a San Pietro e la cuore di San Pietro che scoppia. Uno ha paura, no? Allora, sicuramente loro, oltre al messaggio, la Madonna, oltre a dare un messaggio, in alcune situazioni loro hanno anche da vedere, hanno delle visioni in cui praticamente a loro è dato di vedere delle cose. Nell'ultimo messaggio, come lei sta facendo ricordo, è stata vista questa visione particolare che in fondo deve essere interpretata. Anche io, anche io quando ho letto questo messaggio con questa visione, cioè la gente vede la cupola del Vaticano, di San Pietro che scoppia, mi sono preoccupata anche io, ma in realtà si tratta di come si interpreta, perché poi continua la visione e la gente vede come tanti sacerdoti per terra, morti. Alcuni morti, e anche altri che pregano. Anche questo è brutto, ma poi arriva il bello, e cioè che arriva la Madonna e tutti questi sacerdoti che erano morti si rialzano. E questo è il messaggio, non la cupola che la Madonna con questa apparizione, con questo quadro direi,
ha voluto dire che ci sono delle cose che vanno male, ma la Madonna può risolvere tutto, no? Certo, ma Credo infatti i messaggi che possono sembrare catastrofici, pericolosi, preoccupanti, non devono essere così letti, ma sono Esatto. degli inviti continui, dei moniti anche a farci ritornare sulla retta strada, Certo. perché non è che camminiamo tutti quanti bene. Poi. Certo, Ecco. Maria Lauro, dicevo che il tuo cognome ci ricorda qualcuno molto ricco, non è a caso che lo dico, perché tu sei la presidente di un'associazione che avete comprato tutto il bosco o una parte, non so, spiega un tantino, l'hai fatto con i soldi tuoi, non so, sei ricca. No, a prescindere dal fatto, non so se lei si vuole riferire ad Achille Lauro, io non so nemmeno se sono una lontana parente. La cosa che posso dire è che quando nell'ottobre del 94, quando sono iniziate le apparizioni, si andava in questo appezzamento di terreno che abbiamo scoperto fosse di proprietà privata. Per tutto il corso del 95, fino a quando nel 2007 si è posto il problema che il proprietario doveva vendere questo pezzo di terreno. E proprio nel 2007, sotto invito della Madonna, abbiamo costituito questa associazione, l'Associazione Madonna di Zaro, che è una Onlus. Abbiamo, sia singolarmente sia con altri amici, abbiamo raccolto soldi, abbiamo chiesto l'aiuto alle persone e nel giro di brevissimo, perché la cifra era piuttosto consistente che ci veniva chiesto per comprarlo, nel giro di un anno, e per essere precisi il problema si è creato l'8 dicembre all'Immacolata e l'8 dicembre successivo abbiamo chiuso il compromesso e abbiamo raccolto i soldi. Quindi abbiamo comprato il terreno perché il proprietario era in fin di vita. E il figlio avrebbe venduto tutti gli appezzamenti di terreno, compreso l'appezzamento dove avvenivano le apparizioni. Quindi l'abbiamo comprato. Sì, ho capito bene, quindi anzitutto non l'hai comprato con i soldi tuoi? No, non solo i Ma è miei, l'associazione. anche io ho partecipato. Anche tu hai dato 100 anche euro. Ho partecipato, ma tante persone hanno Sì. partecipato a comprare il terreno. Ma sentivo dire, non so quando ci sia vero, che poi lì dovrà sorgere una grande chiesa. Perché quando sono venuto lì una veggente, mi pare che era Angela, mi pare, mi ha indicato anche il posto dove verrà questa grande chiesa. È vero questo? In realtà loro hanno molte indicazioni dunque sul posto. In realtà la prima cosa, l'associazione, dobbiamo tutelare il posto, accogliere i pellegrini e creare cenacoli di preghiera e nello stesso tempo diffondere i messaggi. Questi sono i principi che noi come associazione ci siamo posti. Poi per quanto riguarda quello che lei dice in particolare, in realtà si parla di un futuro e si parla anche di un eventuale santuario che le stesse veggenti hanno visto, però su questo andiamo molto cauti. E innanzitutto quello che in questo momento è importantissimo è aspettare i lavori della commissione. Parla un po' di questa posizione della Chiesa, di questa commissione, in che cosa consiste? In realtà la Chiesa ad Ischia, a partire dal 95 con Perché il vescovo... è diocesi Ischia, c'è un vescovo ad Ischia. Sì, con il vescovo che allora ha assistito alle apparizioni, era vescovo durante le prime apparizioni, Monsignor Antonio Pagano, come in seguito padre Filippo Strofaldi, sono stati sempre molto attenti, molto vigili. Hanno assistito alle apparizioni anche loro? Erano vescovi del momento e hanno avuto la possibilità di poter parlare anche con gli stessi veggenti, anche perché a Zaro... No, voglio capire, hanno parlato con i veggenti o stavano lì durante le apparizioni? No. Questo, durante l'apparizione no. Almeno durante l'apparizione quindi non hanno solo parlato con i veggenti. Che poi possano essere stati in modo privato, questo noi non lo sappiamo. E erano molto attenti, avevano comunque preposto un sacerdote del posto che seguiva i ragazzi e che raccoglieva tutti i messaggi, fino ad arrivare ad oggi, ad agosto del 2014, quando il nuovo vescovo, Monsignor Pietro Lagnese, ha istituito una commissione che sta già lavorando da un anno
anche in modo piuttosto solerte. È una commissione costituita da vari teologi, ma sacerdoti e laici. sì, anche da 2 autorevoli docenti in Mariologia come il professor Salvatore Perrella e il professore Alfonso Langella. Sì. Quindi noi adesso aspettiamo. Quindi ci aspettiamo un po' il responso, poi vediamo. Stanno lavorando di buona lena, quindi e poi Bene. Quello che sarà il futuro vedremo. Ma è stata la Madonna però a dire di acquistare il bosco, se ho capito bene. Sì. La Madonna stessa. E portava molta fretta perché il proprietario era in fin di vita, era malato, aveva un tumore. Viva Gesù, viva Maria. Cara Anna Patrizia, la Madonna in questi messaggi, l'abbiamo già accennato nella precedente trasmissione, quando appare la Madonna ai veggenti, appare sempre vestita in una maniera diversa, sì, vero? Sì. Intanto se ci dici come appare, per esempio, con la corona in testa, non so. La mamma regina del Bosco di Zaro precisamente è vestita con un abito bianco, ha un cuore di rose che fuoriesce dal petto, cioè proprio piazzato sul petto, un manto azzurro, sui piedini che sono comunque staccati sempre dal suolo, ha altri boccioli di rose, ha le mani aperte proprio per accogliere noi figli, quindi nello stesso tempo per accogliere le nostre richieste. E dicono che è di una bellezza. Ed è di una bellezza, non è molto chiara, di carnagione, degli occhi azzurro-verdi che sono indescrivibili a quello che dicono sì, le veggenti. È di una bellezza indescrivibile, qualunque bellezza sulla terra non è paragonabile. Ecco, allora la Madonna appare sempre vestita in una maniera diversa. Io mi ricordo che quando cominciò ad apparire la Madonna, cari amici, non dovete ridere perché quando cominciò ad apparire la Madonna a Medjugorje, io ero all'inizio di queste trasmissioni televisive, 30 anni fa, e intervistai un giornalista di un giornale che non vi nomino, di Napoli, il quale fece l'obiezione intelligentissima, guarda, veramente straordinaria. Dice, ma che la Madonna c'ha un armadio in paradiso? No, non è così. È intelligentissimo questo, come no? La Vergine Santa... Cari amici, non è questione di armadio, il Dio è spirito, la Madonna è andato in cielo con il suo corpo, ma è spiritualizzato. Anche Gesù è andato in cielo con il suo corpo, ma è spiritualizzato. Cioè, come dice San Paolo, noi non sappiamo adesso come saremo in cielo. Sì. Saremo dei raggi di luce, non abbiamo l'armadio, per amor di Dio. Assolutamente non è che ci mettiamo una veste, però il modo di vestirsi dalla Madonna annuncia qualcosa. Annuncia, esatto. Se è vestita di nero vuol dire che dirà qualche cosa. Allora, è così. Lei me lo insegna, Padre Fiorenzo, cioè la Madonna non trasmette il messaggio solo a parole, ma lei trasmette il messaggio anche nel modo in cui appare. In tutte le altre apparizioni anche già riconosciute dalla Chiesa, vedi quella di Lourdes, vedi quella di Guadalupe, è comunque circoscritta al luogo, al momento storico, alla cultura del luogo. Nello specifico a Zaro parla all'umanità intera e non è soltanto relativa all'Italia o all'isola di Ischia, ma è comunque un messaggio rivolto all'umanità. E lei ogni volta